Buonasera, bentrovati a TV7 Match, consueto appuntamento settimanale del gruppo TV7 che parla di politica, di tante cose importanti. Questa sera davvero parleremo di un argomento scottante. Voi, come di consueto, da casa potete partecipare, potete telefonare, insomma potete essere presenti in questa trasmissione. Il titolo lo vedete fra poco, è Equimat, abbiamo messo Equitalia Mat, tipo il bancomat, ma ne parleremo ovviamente durante la trasmissione. Iniziamo subito allora a presentare gli ospiti. Il talk show noi non ci andiamo ed è bellissimo non andare nei talk show, è bellissimo farli parlare con una sedia vuota e questa è la nostra vendetta, parlano di noi con una sedia vuota ed è bellissimo perché sono trucchi, è un ambiente dove chiunque può andare lì, dove Casini usa la televisione per dire che si sarebbe dimesso se avessero arrestato per mafia Totò Cuffaro, l'ha detto in televisione, appena l'hanno arrestato è andato in televisione a dire ammiro col coraggio dell'uomo che affronta la giustizia. È bellissimo dire e mi offendono e ci offendono e più ci offendono più diventiamo forti. Allora iniziamo a presentare Beppe Grillo sulla poltrona, tra poco lo vedete, eccolo qui. E lo salutiamo molto volentieri, però saluto anche molto volentieri il sindaco di Calalzo, Luca De Carlo del PDL. Buonasera signor sindaco. Buonasera. Saluto ed è un piacere avere Marco Pacagnella, coordinatore regionale della Feder Contribuenti del Veneto. Grazie di essere con noi. Direttamente da Matrix, posso dire così, ieri sera era Matrix, Diego Moscheni, consiglieri liberi e non liberi, nonché console della Bosnia Erzegovina per il Triveneto. Buonasera, grazie di essere con noi. E poi abbiamo Fabrizio Zampieri, economista e analista finanziario. Grazie anche a lei di essere con noi. Saluto il professore Mano Case, editore del gruppo TV7, grazie. Sebastiano Arcoraci, presidente e coordinatore nazionale dell'Associazione Vittime di Equitalia, grazie Arcoraci di essere con noi. L'Indipendenza Veneta Alessio Morosin, grazie Alessio Morosin di essere con noi. Buonasera. Segretario provinciale del PD Sebastiano Rizzardi, grazie di essere con noi anche a lei. Buongiorno. E saluto anche il segretario della circoscrizione di Padova della Lega, Fabrizio Boron. Buonasera Fabrizio Boron. Saluto Elisabetta Corazza, buonasera Elisabetta. Saluto te Giorgio, do il benvenuto ai nostri ospiti e ai telespettatori che invito a partecipare al programma. Possono farlo chiamandoci allo 049 80 777 53 oppure possono mandarci sms al 345 3341 171. Ecco, una battutina però la faccio sulla presentazione che abbiamo fatto a Beppe Grillo. Lui ha detto che andare ai talk show non è una cosa che lui ha spopolato tramite la rete. Sindaco, cosa ne pensa? Beh, penso che quando ci si preclude la possibilità di confronto si sbaglia sempre. La rete è uno degli strumenti messi a disposizione oggi per far politica, poi ci sono i bar, ci sono le piazze e ci sono anche i talk show. Pregiudicarsene uno a non andare secondo me è un errore, però ognuno nelle sfere delle proprie libertà individuali fa ciò che vuole, per cui rispetto la sua scelta anche se non la condivido. Ecco, Fabrizio Boron condivide la scelta di Beppe Grillo di andare ai talk show del suo gruppo? Il suo modo è sempre quello di far apparire il più possibile la sua figura. A me è simpatico sinceramente, è molto simpatico e credo che comunque in politica la comunicazione sia molto importante e lui la sa usare molto bene. Rizzardi? Il fatto che ne stiamo parlando significa che insomma, ha raggiunto il suo scopo, quindi da questo punto di vista è evidente che la cosa funziona ed è efficace. Detto questo, prendiamoci un anno di tempo e stiamo a vedere insomma, come questo movimento si evolverà. Hanno eletto un sindaco, hanno eletto dei consiglieri comunali, adesso si tratta di capire quanto il voto d'opinione diventerà effettivamente anche una pratica amministrativa e diventerà effettivamente un movimento che si inserirà e dirà la sua parte in senso reale all'interno della vita pubblica italiana. Ecco, voglio ricordare ai nostri telespettatori, lo ricorderò anche durante la puntata, che al termine della nostra trasmissione andrà in onda il comizio di ieri sera di Beppe Grillo che ha tenuto a Mira in esclusiva. Una cosa straordinaria, vi consiglio di guardarlo, al di là della politica, però lui fa anche spettacolo. Ha terminato appunto alle 23:30 la nostra trasmissione, andrà in onda lo speciale che abbiamo fatto noi come esclusiva del gruppo TV7 di Beppe Grillo ieri sera a Mira. Professor Mano Case, cosa pensa di Beppe Grillo che ha detto niente talk show? Una scelta. D'altro canto la sua fortuna viene dalla rete e quindi rimane attaccato alla rete perché lì ci sono i suoi fan. I suoi fans da noi possono arrivare in maniera casuale, quindi
non è detto che tutti siano dalla parte di Beppe Grillo. Beppe Grillo comunque ha un linguaggio abbastanza accattivante, la politica gli ha lasciato spazio di poter fare satira e questo spazio se l'è preso tutto. Beh, ma un giorno, quando arriverà ad avere più potere ancora già di quello che inizia ad avere, magari un giorno parteciperà anche lui, presumo. Ma non lo so, sta di fatto io lo vorrei vedere in politica piuttosto che nei talk show, perché la politica ha un altro ritmo, ha un altro sistema, in questo momento lui può dettare legge perché si gestisce attraverso un media che gli è proprio. Adesso poi bisogna vedere, una volta sceso sull'agone di fronte agli avversari, cosa succederà. Per la politica è una brutta bestia. Una brutta bestia, è vero o no Sebastiano? Una brutta bestia è il coraggio, la politica. Tu la conosci profondamente oramai, credo. Sì. La politica in questo momento soffre naturalmente di una crisi di legittimità. D'altro canto io distingo sempre fra una politica tout court e la buona politica. I cittadini non sono antagonisti di una buona politica. Il problema è che appunto questa classe dirigente ormai segna il passo e credo che abbia dimostrato una distanza abissale fra i problemi dei cittadini e quello che loro intendono rappresentare nelle istituzioni. E questo è il punto. La politica è comunque l'arte del buon governo e io ritengo che prima o dopo la politica prenderà una rivincita. Speriamo, ma bene però che la prenda bene, eh? Io penso, spero di sì. Che la prenda come l'ha presa. Certo. Alessio Morosin, sia su Grillo sia sul ragionamento della politica prima di iniziare a parlare di Equitalia. Sì, su Grillo possiamo dire, innanzitutto è libero anche lui di fare quello che gli pare e piace, è una forma di comunicazione anche questa, come è già stato detto. Abbiamo iniziato parlando di lui, quindi è stato più abile di tutti, probabilmente si è preso il maggior spazio già in questo esordio di trasmissione. Io credo però, temo che ci sia anche da parte di Grillo, che è una persona politicamente molto astuta, ancorché sia da taluno definito un qualunquista, come l'uomo qualunque appunto di Giannini. Di fatto lui ha bisogno anche di tenere il movimento unito, perché è cresciuto così in fretta e quindi potrebbe esserci qualcuno che va in televisione a parlare senza avere il dominio e la conoscenza, la proprietà e la consonanza delle scelte politiche che lui sta così esprimendo. Quindi mi pare potrebbe essere anche un'esigenza di una voce monocorde per evitare che vi siano delle distonie, che l'orchestra non suoni male. Questo sarebbe anche comprensibile tatticamente. Diciamo che prima o poi comunque questa sua proposta di non andare in talk show dovrà accadere, perché inevitabilmente i suoi diventeranno protagonisti sulla scena politica, quantomeno delle amministrative, e quindi dovranno compromettersi con i problemi e parlare alla gente. Se lei inviterà qualcuno, se avranno anche un sindaco, mi pare ce l'hanno già, qualche consigliere che comincerà a porsi in modo originale su certe tematiche della buona amministrazione che vogliono dare, evidentemente non potranno sottrarsi alla comunicazione pubblica. Assolutamente. Pacagnella, dopo parliamo di Equitalia, che è tutta la serata così, però il ragionamento iniziale su Beppe Grillo, visto che è un argomento d'attualità importante, perché oggi i sondaggi tra l'altro davano il PDL in perdita al 17%, il PD più o meno stabile sul 23-24%, ma le 5 Stelle quasi il 14%, numeri importanti insomma. Li abbiamo già visti questi fenomeni comunque anche nel 94 con la Lega, che comunque era un'evoluzione, hanno avuto un'evoluzione simile, e poi bisogna vederli alla prova del 9, quando cominceranno e dovranno comunque amministrare comuni o enti, e vedremo un attimino come andrà a finire. Però quello che io dico, più che parlare di Beppe Grillo come comico, come nuovo leader politico, io parlerei dei problemi che pone Beppe Grillo, che sono reali, non li ha mica inventati lui. Abbiamo una classe politica che li ha prodotti comunque a livello industriale i problemi in Italia, e perciò tratterei più i problemi che lui parla. Ha ragione Pacagnella, per il concetto vero qual è? Che lui dice delle cose vere, non dice, ne parlavo prima di entrare in studio col sindaco di Calazzo, e dicevo, dice delle cose vere. Perché mai i politici hanno preso in considerazione le cose vere che dice e hanno cambiato rotta adottando un comportamento più corretto nei confronti dei cittadini? Perché non l'hanno fatto? Perché lui ha il coraggio di dirlo, perché non ha ancora un passato politico, non ha scheletri nell'armadio sotto l'aspetto politico, e perciò lui lo può fare. Tutti gli altri partiti lo tacciono, perché ognuno ha la cosa comunque che se io ti attacco per questo, tu mi attacchi nell'altro, allora vediamo di non parlarne, così comunque non
non troviamo dei problemi da poterci schernire. A conclusione, Diego Moschini, cosa ne pensa? Beppe Grillo credo che abbia dimostrato che una strategia semplice è vincente e credo che la sua sia veramente una strategia semplice. Dire le cose come stanno alla gente per poi cercare di porre dei nuovi temi, nuove soluzioni. Queste nuove soluzioni lui le chiede alla gente e le comunica alla gente in maniera forte, in maniera determinata. Credo che l'impatto politico sarà difficile per Beppe Grillo sicuramente, come per tutti quelli che hanno iniziato politica, ma credo che la sua strategia possa essere davvero vincente. Zampieri? Quella di Grillo è senz'altro una strategia molto valida, è una strategia che poggia sulla rete, perché lui effettivamente nasce con la rete, il suo forte seguito deriva dalla rete. E lui probabilmente adesso si vuole tenere un po' distante dai politici e dalla politica e da questo metodo di fare politica. Prima o poi dovrà confrontarsi effettivamente con la politica, perché ovviamente tutti i risultati lo danno con un ampio consenso, quindi alle prossime politiche sicuramente avrà delle ottime performance. Lui denuncia cose vere che i politici molto spesso in passato hanno denunciato, ma poi non sono seguite le azioni per correggerle. Bene, allora iniziamo a parlare di Equitalia, ricordando che abbiamo il sindaco di Calalzo, Luca De Carlo, che è stato ormai un sindaco popolarissimo qui in Italia, perché è stato il primo sindaco a dire basta pagare Equitalia, venite in comune, le parti che mi riguardano le venite a pagare da noi, ed è stato il primo sindaco e tutta l'Italia ne parla. Poi abbiamo un imprenditore, abbiamo il consigliere di Liberi e Unione Liberi, che ieri sera è stato tra l'altro a Matrix con molto successo, quindi abbiamo un parterre davvero di altissimo livello per parlare di questo tema. Però andiamo con ordine, andiamo a vedere il servizio d'apertura di Tullio Trivellato. Pensioniamo Equitalia, licenziamo Equitalia, chiudiamo Equitalia. Sono titoli di giornali, frasi che abbiamo sentito spesso negli ultimi mesi: lentezza amministrativa, interessi elevati che molti definiscono da usura e che fanno lievitare i costi, e poi la facilità con la quale si ricorre al pignoramento di beni, compresi quelli immobili, a fronte di debiti relativamente modesti. Sono solo alcune delle numerose critiche che vengono mosse a Equitalia, tante critiche che nell'ultimo periodo si sono trasformate in atti intimidatori fino a sfociare in vere e proprie azioni violente e attentati. Ora tutti condannano le violenze, ma tutti riconoscono anche il disagio e che qualcosa deve cambiare. Così nel breve volgere di qualche settimana il dibattito si è spostato dalla caccia all'evasore fiscale ai metodi illiberali di Equitalia, saliti alla ribalta della cronaca, purtroppo grazie anche ai gesti estremi di imprenditori strozzati dalle banche, dai crediti non riscossi e dal fisco. La società si difende, il responsabile scaricare su di noi la colpa di gesti estremi e situazioni drammatiche, avvertendo il sensazionalismo alimenta la violenza, questi tragici eventi non vanno spettacolarizzati. Giusto, ma purtroppo è proprio la cronaca a scaricare le responsabilità sul fisco. Sappiamo bene quanto siano acuti i sacrifici che oggi vengono richiesti ai cittadini, ha detto recentemente Monti incontrando i vertici di Equitalia, ma sappiamo anche che senza uno sforzo collettivo a cui tutti devono partecipare in base alle proprie possibilità, metteremmo a rischio la nostra economia e la base stessa della convivenza civile. Se tutti pagassimo il dovuto, tutti pagheremmo meno e avremmo servizi pubblici migliori. E allora la palla torna alla lotta all'evasione fiscale. Abbiamo visto blitz con fuochi artificiali a Cortina d'Ampezzo, a Venezia, in altri luoghi esclusivi, ma anche la caccia allo scontrino fiscale non emesso dalla pizzeria. Molto spettacolo di sicuro, ma è ben noto che il grosso dell'evasione fiscale riguarda la criminalità organizzata, 78 miliardi di euro di imposte evase, e le grandi aziende, 30 miliardi di euro, quelle per intenderci che hanno la possibilità di spostare la tassazione fuori dai confini nazionali. Due canali battuti dalle forze dell'ordine, Guardia di Finanza in primis, ma con i quali Equitalia ha ben poco a che fare. Insomma, buona parte dei soldi che vengono recuperati da Equitalia, i 9 miliardi di euro nel 2010, provengono soprattutto da contribuenti normali che magari avevano sbagliato i conti oppure non avevano la liquidità in quel momento per pagare quanto da loro dichiarato. Ecco allora perché in tanti sostengono l'inutilità di Equitalia. Tagliando Equitalia si risparmierebbero 1 miliardo e 300 milioni di euro l'anno e si potrebbe far provvedere alla riscossione gli stessi organi che fanno già le verifiche.
Ovviamente poi vi faremo vedere le tabelle, quanto percepisce Equitalia, quanti sono gli interessi, abbiamo fatto dei calcoli che poi vi faremo vedere. Inizio da Sebastiano Arcoraci. Sebastiano, molte le vittime di Equitalia, però Equitalia non è la responsabile di quello che succede, è lo Stato di una brutta politica economica e di conseguenza Equitalia oggi è nel mirino e ne sta pagando le conseguenze. Sì, intanto bisogna dire che però anche oggi a Viterbo c'è stato un attentato con un ordigno che poi non è esploso e che questi episodi ormai sono quotidiani e bisogna anche dire che ogni giorno la media dei suicidi si sta alzando e quindi pur non addossando tutte le responsabilità a Equitalia bisogna anche dire che sarebbe ora che Equitalia usasse dei metodi sicuramente meno aggressivi nei confronti dei contribuenti. Noi abbiamo messo in piedi un'associazione che appunto l'acronimo è AVE, Associazione Vittime di Equitalia, perché riteniamo che ci sia bisogno in Italia di un fisco amico. Noi vogliamo costruire una politica fiscale che si basi sul rapporto del cittadino che lo veda come contribuente, onesto e amico. L'aggressività con cui Equitalia agisce, il 9% di agio che adesso il governo pensa di poter spostare al 7%, tutte le sovrattasse e il fatto che richieda stranamente il pagamento al quarto anno, in maniera che naturalmente si accumulino secondo, terzo e quarto gli interessi sugli anni e quindi si sommino, il fatto di quando scatta l'aliquota della sovrattassa di ben oltre il 10% ogni scaglione. Tutti questi sistemi, voglio dire, hanno fatto in modo che il cittadino veramente non ce la fa più. E io proporrei anche alle associazioni che sono qui stasera e a quelle che si sono costituite, se voi vedete sulla rete, visto che Grillo usa tanto la rete, guardate che anche i cittadini hanno imparato a usare la rete e per fortuna si stanno associando, di mettersi insieme e di chiedere finalmente una moratoria. Io credo che non si possa accettare una misura del governo che, ripeto, dal 9% porterà al 7% l'aggio, perché poi vanno a sommarsi tutte le altre cose che dicevo. Bisogna avere il coraggio di fare una moratoria almeno fino a giugno del 2013, in cui, pur riconoscendo il debito di ogni contribuente nei confronti del fisco, quindi una sorta di consolidamento del debito, si possa comunque ritardare di un anno il pagamento del contribuente. Di più, si può, col diritto alla mano, da parte di Equitalia, dal punto di vista come pubblica amministrazione, agire in autotutela e ad esempio tutte quelle multe che arrivano ancora oggi alla gente, che sono tranquillamente prescritte, quindi quelle che ormai hanno superato il quarto anno, in sede di autotutela Equitalia deve ritirarle. Queste sono delle cose che a mio avviso insieme alle altre associazioni potremmo inserire in un programma che ci diamo e di cui discuteremo, e noi vorremmo fare un incontro anche nei prossimi giorni col direttore di Equitalia del Veneto. Bisogna discuterne e proporle queste misure, perché ormai la gente, ahimè, non è che non voglia pagare, proprio non ce la fa più a pagare. Però il male Sebastiano, vado da Morosin che vedo che vuole intervenire, il male nasce all'inizio quando il cittadino italiano è tassatissimo, il 54% è una follia, cioè voglio dire, nasce da lì, e dopodiché quando tu non paghi addirittura ti triplicano la multa, è tutta una combinazione un po' davvero sfasata. Che mi ha letto del pensiero, dottor Borile. In effetti io volevo, credo sia opportuno in un dibattito completo porre il problema dalla parte giusta, ovvero dalle basi. Quella di Equitalia è il momento finale di una situazione di pressione fiscale inaccettabile, che è non tanto iniqua e inaccettabile perché ci sono delle norme che impongono dei livelli di tassazione insopportabile, ma per un fatto che è addirittura di rilevanza costituzionale, che viene alla base di tutto, che noi dobbiamo mettere, a mio avviso, nel nostro dibattito con chiarezza, proprio in esordio, ed è quello della violazione del principio costituzionale della capacità contributiva.
della capacità contributiva, quindi viene fatta l'esazione di tasse che sono ab origine in violazione di un precetto costituzionale, che è quello della capacità contributiva. C'è una norma nella nostra Costituzione, l'articolo 53, che dice testualmente che tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in relazione alla loro capacità contributiva. E la capacità contributiva, viva Dio, non si misura, per esempio, con le accise sulla benzina. Perché se io non posso usare i mezzi pubblici perché abito in una zona di periferia e per recarmi a lavoro, per andare a fare le spese, per la mia vita di relazione devo prendere un mezzo privato, non è giusto e quindi è incostituzionale perché è in violazione di un principio che regola il prelievo in base, ripeto, alla capacità contributiva, che io paghi il 70% quasi di tasse attraverso un litro di benzina. Quando io faccio un pieno con il mio fuoristrada a 150 euro, ne lascio 100 allo Stato. Quello è incostituzionale. Forse di più. Forse di più. Allora voglio dire, prima di arrivare al fenomeno distorto finale di Equitalia, che ovviamente non voglio sminuire la gravità dei rilievi già svolti, mi pare sia fondamentale che tutti prendiamo coscienza che siamo presi in giro da un legislatore che ormai ha perso il senno e soprattutto è in violazione di norme costituzionali. Questo io me lo ricordo già dall'università, i rudimenti al primo anno, i principi costituzionali nella trattazione delle istituzioni di diritto pubblico, neanche dove il professore insegnava che l'una tantum, io mi ricordo, posso citare, siamo una città universitaria di grandissima nomea, importanza, il professor Francesco Gullo, non so se ci sia ancora, che diceva, si arrabbiava, io ero studente 1974, si arrabbiava e ci portava come esempio che l'una tantum, pur essendo una tantum, vuol dire una sola volta, era per lui una cosa inaccettabile, perché i principi costituzionali, se ci sono, vanno osservati sempre. E qui abbiamo invece uno Stato che è nella illegalità costituzionale costante. Quindi se noi abbiamo questa visione, tutte le altre valutazioni, e chiedo scusa se mi sono preso questo spazio, ma mi pareva importante, anche sulla normativa ordinaria, cadono di conseguenza. Dobbiamo avere il coraggio di ribellarsi invocando la legalità. Questo è l'assurdo. Questo è uno Stato baro, è uno Stato che non è coerente con i suoi principi, è uno Stato che viola la sua legalità costituzionale, è uno Stato baro, va combattuto utilizzando la legalità. Morosi, le faccio una domanda banale a conclusione del suo ragionamento, e come si fa a cambiarlo? Nel frattempo bisogna che i cittadini si appropriino di un potere, ecco perché nascono i Grillo, ecco perché noi per esempio proponiamo l'indipendenza del territorio, riacquistando la sovranità che ormai non sono più in grado di esercitare a Roma, questo è il punto. Il modo è semplice, è democratico ed elettorale. Lo strumento elettorale è formidabile. Quando parlano di ma non cambia nulla. Antipolitica, no, quando parlano di antipolitica è che vogliono l'antipolitica. Non siamo così sciocchi da non capire. Professore, perché non cambia nulla? Perché il problema delle tasse non è quante tasse paghiamo, è cosa torna delle tasse sul territorio. E quello che dice è perfettamente giusto, quello che dice Morosi. Ma il problema è che lo Stato prende e non restituisce sul territorio, quindi si impoverisce il commercio, si impoverisce. Quando lo Stato invece riporta sul territorio il denaro che ha preso e lo reinveste sulle attività pubbliche piuttosto che sui servizi, eccetera, allora le cose cominciano a girare. Ma siccome in Italia abbiamo il tasso dei politici più truffaldino d'Europa, per non dire del mondo, il denaro che viene sottratto alla gente non viene poi restituito in equa maniera e quindi il dramma succede. E succede che noi paghiamo tante tasse senza avere nessun ritorno. Questo è il problema, e questo è un problema finanziario, c'è uno sbilanciamento tra il dare e l'avere. E dall'altro canto c'è che se lo Stato avanza i soldi dal cittadino richiede un tasso di interesse al 4%, se invece deve lui darlo al cittadino lo dimezza subito di colpo, una maniera anche quella... No, non paga interessi. Sì, cioè dovrebbe pagarli, dovrebbe pagarli. Non paga interessi. Dovrebbe pagarli però. Dovrebbe pagarli. No, non dovrebbe, è escluso che paghino interessi. No, dovrebbe, dico, pagarli. Sì, per una questione, attenzione, per una questione di principio teorico, ma in realtà noi avanziamo esattamente, scade quest'anno 10 anni che avanziamo dallo Stato 1.200.000 euro.
ci hanno scritto che forse ce li daranno, ma è la quarta volta che ci scrivono, e quando ce li avranno dati, quel valore che era di allora, che ci spettava, oggi vale metà. Va bene, allora facciamo così, Pacagnella, prima da Pacagnella e poi dall'imprenditore Moscheri. Andiamo a sentire Grillo cosa ne pensa di Equitalia, no? Una battutina ieri sera era a Mira, ricordo, scusate se lo ripeto, ma è importante che al termine della trasmissione faremo vedere tutto il comizio di ieri sera perché è davvero molto interessante. Sentiamo cosa dice Beppe Grillo in merito ad Equitalia, sentiamo. Dio mio, non c'è più niente, dobbiamo cambiare immagine, siamo costretti. E questa gente che cosa fa? Dove prendiamo i soldi? 100 miliardi, lo Stato deve alla piccola impresa, alla media impresa 100 miliardi. Non c'è un'Equitalia, al contrario. Dovremmo noi andare a pignorare la Presidenza della Repubblica, noi ci pignoriamo il Quirinale, no loro che pignorano la nostra casa. Fine, questo discorso deve finire. Io sono furioso perché deve finire. Perché Equitalia non è la mano dello Stato, è un SPA messa lì, è il braccio lungo dell'usura, dove ti praticano interessi da strozzinaggio quasi, 4%, 9%, cumulabile poi. E arrivano a prenderti la casa non si prende a nessuno, Equitalia deve chiudere domani mattina, si aprono uffici, no, fermi che è populismo, si aprono uffici presso la piccola impresa o presso il comune dove si gestisce singolarmente la vita di un piccolo imprenditore, non deve più nessuno suicidarsi in questo paese. Dobbiamo cambiare parole, dobbiamo parlare di solidarietà, ognuno di noi deve fare qualcosa nella propria vita. Sarà quel che sarà, Pacagnella, però qualche verità la dice. Certamente non si può, cioè, se partiamo dalla battuta o dalla frase detta ieri di Mario Monti dove diceva che pagando tutti pagheremo meno, sul fatto che dobbiamo pagare tutti penso siamo tutti d'accordo, ma sul fatto che se paghiamo tutti paghiamo meno io non ci credo e penso non ci creda nessuno, perché con tutti gli aumenti di tassazione che abbiamo passato in questi anni, continui tra l'altro e adesso comunque ancora di più, non abbiamo mai visto neanche il debito pubblico che si abbassa, perciò non penso che la gente ci possa credere a questo. Poi mentre per quello che dice Grillo, vabbè, è condivisibile, però io lo direi comunque con toni diversi, perché Equitalia, intanto conoscendo anche le origini di Equitalia, che è importante, che è un'idea del vecchio Presidente del Consiglio Romano Prodi, sviluppata poi da Lema e firmata poi alla fine dall'attuale segretario del PD, quando fu presentata, ed era già molto problematico come sistema, perché sanzioni dal 30 al 200% sono le sanzioni, l'aggio del 9%, 4,5, 5,15 di interessi e perciò già una cartella dal giorno dopo, se un contribuente non riesce a pagare, già dal giorno dopo si trova il doppio da pagare, figuriamoci se non riusciva a pagarla prima, quando riuscirà mai a pagarla. E poi i superpoteri dati dal precedente governo Tremonti, che dal momento che perdevano buona parte, più del 50% dei processi tributari li perdevano, allora cosa hanno fatto? Hanno istituito il fatto che se uno vuole accedere al processo tributario doveva versare 1/3 del dovuto, quando 1/3 questa gente andava a volte a chiedere comunque giustizia tramite il processo tributario proprio perché non aveva neanche il denaro per pagare le rate. E perciò questo era per togliere ancora più la possibilità e il diritto di potersi difendere e dover alzare le mani. Luca e Carlo, il primo sindaco che ha fatto quello che dice Grillo, togliete Equitalia e pagate in comune con un tasso di interesse che sia giusto, che non sia oneroso nei confronti del contribuente, di quello che ha sbagliato. Insomma, credo che si possa dare una mano anche al cittadino, non in questa maniera, triplicando, quadruplicando e pignorando tante cose il cittadino. Sì, ma questo è stato l'animo che ci ha spinto a fare questa operazione. Diciamo che non siamo stati i primi, noi siamo stati i primi a dare un taglio politico a questa scelta, nel senso che altre amministrazioni avevano fatto una scelta amministrativa, cioè di dire riduciamo i costi tenendo dentro determinati servizi. Noi abbiamo fatto una scelta che era politica, cioè abbiamo voluto dire noi ci leviamo da Equitalia perché non vogliamo più essere complici di un sistema che nei confronti del cittadino è assolutamente coercitivo e assolutamente, secondo il nostro modo di vedere,
non fa parte di quel rapporto Stato-cittadino che dovrebbe instaurarsi. Allora quando sento Beffera che dice che lo Stato deve incutere, lo diceva allora quando andava in televisione, perché allora era portato così, e io la prima volta che sono uscito con la nostra proposta sono stato attaccato da partiti politici ben chiari che oggi sventolano questa nostra iniziativa come un'iniziativa buona, e sono quelli che hanno il maggior numero di interrogazioni depositate in Parlamento per rivedere Equitalia. Ne cito un parlamentare su tutti, l'onorevole dell'IDV Barbatto, con cui io mi sono trovato in una discussione, mi ha letteralmente massacrato dicendo che io favorivo così l'evasione fiscale, senza conoscere nemmeno cosa sia Equitalia, cosa sia l'Agenzia delle Entrate, perché l'Equitalia agisce su crediti esigibili e certi, non è l'Agenzia delle Entrate. Si fa una gran confusione molto spesso per ignoranza, quindi quando ci chiediamo come mai abbiamo questo debito pubblico, beh, in gran parte ce l'abbiamo perché mandiamo in Parlamento e paghiamo personaggi che non conoscono nemmeno la differenza tra l'Agenzia delle Entrate, la Finanza ed Equitalia. Noi abbiamo deciso semplicemente di riprenderci la facoltà di vedere chi sono i cittadini in difficoltà da quelli che fanno i furbetti del quartierino. In questa maniera monitoriamo la situazione in maniera molto più puntuale, evitiamo che i nostri cittadini finiscano in un vortice assolutamente coercitivo che poi si riflette sulla pubblica amministrazione, perché quando noi abbiamo creato un nuovo povero ce lo abbiamo sulla schiena, non è che poi se ne occupa qualcun altro, è il comune il primo domicilio di soccorso, perché questa è stata una forma di federalismo veramente attuativo, dove abbiamo detto non ti lasciamo più, caro cittadino, con un aggio del 9%, con la tua sanzione raddoppiata, noi siccome siamo lo Stato e siamo uno Stato che vuole suscitare rispetto e non incutere timore, vogliamo semplicemente che tu ci dia il dovuto, e cioè se una cartella delle mie immondizie costa 200 euro, io voglio 200 euro, non mi interessa fare business sulla pelle dei miei cittadini. E questo è stato il motivo per cui noi abbiamo portato avanti questa campagna, abbiamo deciso in maniera assolutamente bipartisan di mettere a disposizione di tutti, di tutte le forze politiche, anche di quelle che una volta ci dicevano che noi eravamo quelli che foraggiavamo e che tutelavamo gli evasori fiscali, e ad oggi la storia, grazie a Dio, ci ha dato un po' di ragione, e ci sono tanti oggi, non solo i comuni, quelli della nostra dimensione, cioè di 2240 abitanti, sono anche comuni come il comune di Bologna che ha deciso di uscire 3 giorni dopo ad un'altra trasmissione televisiva, un altro deputato, questa volta del FLI, faccio ancora nomi e cognomi, Italo Bocchino, disse il modello Galalzo, con la G, perché lui la C non la pronuncia G, il modello Galalzo funzionerà a Galalzo, il modello Equitalia funziona in tutta Italia. Beh, direi, dopo 3 giorni è uscita a Bologna dimostrando che non è vero, che funziona solo nei comuni piccoli, funziona in quei comuni dove sindaco e giunta decidono di stare vicino ai cittadini e dove sindaco e giunta si fanno prendere per la giacchetta in piazza dai propri cittadini e preferiscono rispondere direttamente piuttosto che lavarsi le mani come Ponzio Pilato e essere complici invece di chi manda la cartella, perché è molto facile dire non te l'ho mica mandata io la cartella, te l'ha mandata Equitalia. È un lavarsi le mani che io, siccome lo faccio per assoluta missione, questo mestiere che faccio adesso, non volevo assolutamente sentirmi complice. Questo è stato il motivo per cui noi abbiamo fatto una scelta politica, non amministrativa. Sul ragionamento che ha fatto sentire il Calalzo con la C, dico io con Calalzo con la C, noi andiamo in pubblicità ricordandovi che tra l'altro in questa trasmissione vi faremo vedere un'intervista di un imprenditore, non ha voluto farsi vedere quasi dalla vergogna perché si stava suicidando proprio perché non riusciva e non riesce a pagare le tasse, dunque mi raccomando rimanete con noi, a tra poco. Lapislazzuli, agate, turchesi blu 699 è il numero che cerchi tu. Uomini, mai un regalo e solo lavoro. Uè tipa, da oggi con TV7 Doc i regali te li fai da sola. Ma è un'offerta da urlo! TV7 Doc ti aspetta tutti i giorni con i gioielli di Igea. Risintonizza il tuo decoder e cerca TV7 Doc, la TV dei gioielli più belli. E se sei del Friuli Venezia Giulia, cerca TV7 Doc al 605. Se tuo marito non si muove, cerca il 699.
L'arte di scegliere, l'arte di Enzo De Gasperi. Dal 1972, leader mondiale nei complementi d'arredo. Definisci il tuo spazio, scegli EDG per i tuoi interni. Enzo De Gasperi, è eleganza e gusto. Scopri le nostre collezioni, classiche, esotiche, autunno e Natale. Enzo De Gasperi, l'eleganza nella tua casa. Visita il nostro sito www.edg.it. Enzo De Gasperi, preziosi d'ambiente. Vuoi un'emozione vera? Guarda il volley dal vivo. Segui la squadra Fidia Padova al Palafabris o in trasferta. Tutte le informazioni e il calendario degli incontri le trovi al sito www.pallavolopadova.com. Fidia Padova. Ogni partita un evento. Cancro, chemioterapia, malattia. Insieme possiamo dare scacco matto al cancro. Fai la mossa giusta. Dai scacco matto al cancro. Aiuta la ricerca a sconfiggere il cancro. Dona il 5 per 1000 allo IOV. Fai la mossa giusta. Dona il 5 per 1000 all'Istituto Oncologico Veneto. Alfa Romeo Mito 1600 Multijet 16 valvole Distinctive. Anno 2009, 42.000 km. Prezzo promozionale Top Car 12.900 euro. Queste e tante offerte le trovi su TV7 Top Car, al canale 213 in Veneto, 112 in Friuli Venezia Giulia, 217 in Emilia Romagna. TV7 Top Car, la TV delle 4 ruote. Vienici a scoprire. Cara Damiana, permettimi di salutare la bellissima Kakuri. Caput Mundi! Esatto, ormai Caput Mundi. Ma ricordiamo ai nostri telespettatori, salutando anche loro, il doppio appuntamento per questo lunedì con TV7 alle 7, che torna sia la mattina che nel pomeriggio. Per lo speciale ballottaggio. Esatto, andiamo bene gli orari. Allora, dalle 7 alle 10 la mattina e dalle 15 alle 20 circa il pomeriggio. Tanti ospiti, musica, notizie, informazioni, sempre stile TV7 alle 7. Damiana, volevi ricordare qualcosa di importante? Sì, la mattina parleremo di lotta alle mafie, 20 anni dalla scomparsa di Giovanni Falcone e della sua scorta, la tragica strage di Capaci, poi avremo ancora melanoma, prevenzione e cura e la nutrizionista consiglia, Fabiola Menonna. E nel pomeriggio musica, nel pomeriggio di tutto di più, non potete mancare. Informazioni sugli esiti dei vari ballottaggi, assolutamente. Giusto? Vi aspettiamo lunedì, tutto il giorno. Buon weekend. Aggiungo e ricordo, oltre allo spot che avete appena visto, che lunedì sul canale 88, è facilissimo, 88 di TV7 Azzurra, noi daremo tutti i ballottaggi in diretta degli 8 comuni che ci sono andati. Dunque vi consiglio di collegarci con noi alle ore 15 su TV7 Azzurra, canale 8, facilissimo, premete 2 volte 8, venite lì e noi vediamo minuto per minuto in tempo assolutamente reale quello che sta accadendo negli 8 comuni del Triveneto dove ci sono i ballottaggi del Veneto, perché in Friuli non ce ne sono, dunque ve li daremo davvero in tempo assolutamente reale e io vi aspetto. Va bene, allora andiamo avanti, vado prima però di andare dall'imprenditore Moschini. Io volevo farvi vedere delle tabelle per fare un po' degli esempi, quanto costa la riscossione di Equitalia. Se mettiamo la tabella 1, così riusciamo, eccola qui. Equitalia applica per ogni cartella esattoriale costo di servizio del 9% e il pagamento avviene nei primi 60 giorni della cartella Equitalia, il contribuente paga il 4,65%, il resto 4,35% lo paga l'ente impostore. Se il pagamento avviene dopo Impostore nel 90% dei casi è giusto. È sbagliata la tabella, ma è giusto il contenuto. Il contenuto è giusto, la tabella è sbagliata. È impostore. Sì, impostore. Se il pagamento avviene dopo 60 giorni della cartella Equitalia, l'aggio 9% è tutto a carico del debitore. Andiamo nella tabella successiva, se riusciamo a vedere. Ecco qui, facciamo un esempio, una multa di 100 euro. Se non paghi entro 60 giorni il comune applica sanzioni e interessi.
Supponiamo che la multa raddoppi, perché la sanzione per il non pagamento delle multe stradali è abbastanza alta, diventando 220 euro, il Comune scrive a ruolo e la riscossione passa ad Equitalia. Andiamo nella tabella successiva. Pacagnana mi può essere d'aiuto se c'è qualche errore, ve l'abbiamo preparato in fretta, dunque sei qui. Esempio, la multa di 100 euro arriva a 2,20, più agio ridotto al 4,65, più spese e notifica al 5,88. 5,88, scusate però, euro, non per cento, Euro, sì, euro. Sì, sempre in euro, sempre in euro, sì. Il totale è 236 euro. Se andiamo avanti nella tabella successiva, se non paghi entro 60 giorni la notifica della cartella, scatta l'agio pieno del 9%, che arriva al totale di 245 euro. Equitalia vanno 25 euro l'agio più la notifica, il Comune 220 euro più gli interessi di mora del 5%. Dunque da una multa di 100 euro va a finire che paghi 250 euro, una volta e mezza in più. E credo sia Beh, ma questo è solo l'inizio, perché poi si sviluppa, poi se non viene pagata entro il primo anno, trimestralmente fanno il calcolo degli interessi e nell'arco di un anno e mezzo si triplica. Ho tutto, volevo far parlare la prima parte, perché qui ne ho di cartelle da farvi vedere, ne ho moltissime, quindi ne parlavo dopo andando avanti nella trasmissione. Già da questa partenza credo che sia un po' esagerata la cosa, Moschini, cosa ne pensa? Beh, le esagerazioni non sono soltanto in questa direzione. Le esagerazioni sono sviluppate su tutta una serie di tributi che il cittadino, che la famiglia, che l'impresa devono allo Stato per le attività che svolgono. Quindi se parliamo in maniera anche molto così semplice di queste cartelle esattoriali di Equitalia, nel momento stesso in cui il contribuente viene sanzionato e chiede la rateazione della propria cartella, ottiene dall'Agenzia delle Entrate il consenso e quindi paga le sue rate con un aggravio del 10% che è la sanzione. Se una sola di queste rate non viene pagate, la sanzione scatta al 30%. Quindi se non posso pagare la rata della rateazione, con il 10% di sanzione posso immaginare come il contribuente possa pagarla con una sanzione del 30%, al quale vanno aggiunti poi gli agi e gli interessi. Quindi non c'è nessun premio per il contribuente. Se mettiamo la tabella 5, riepiloga tutto quello che lei sta dicendo, così la facciamo vedere anche ai nostri telespettatori, così hanno un'idea. Ma però, attenzione, se posso inserirmi un attimo, la famosa sanzione che va dal 30 al 200%, perciò dipende, è una sanzione che è stata messa perché già il governo partiva con la malafede che la gente non è che non aveva il denaro per pagarla, ma che non la voleva pagare, perciò forte sanzione per dare un segno forte che vanno pagate. Eccola qui Pacagnana, se vuoi commentarla, eccola qui, guarda, esempio, 2.000 euro questa è proprio una punizione che è stata voluta inserire per quello che non riusciva a pagarla, che poi si va a prendere sia quello, perché alcuni casi proprio non le vogliono pagare, si va a colpire anche quello che non ce la fa a pagarla, e perciò anche quello, nonostante essere una persona in grave difficoltà perché non riesce a pagare questa cartella, deve anche essere duramente sanzionato e tassato di interessi che non sono il costo del denaro, perché quelli comunque producono comunque reddito, perché il costo del denaro è all'1% e parliamo già del 4,50 o 5,15, dove c'è già anche un guadagno sulla rateazione. Perciò non c'è solo l'aggio, guadagnano anche sulla rateazione, perché il costo del denaro... Pacagnana, guarda, potete vedere le due tabelle successive che riepilogano quello che voi stavate dicendo, vedete, se l'accertamento è diventato di circa 2.700 euro nel momento, nel frattempo, a causa di sanzioni e interessi non è pagato dal cittadino entro 60 giorni, allora il Comune scrive a ruolo la riscossione e passa a Equitalia. Da 2.700 euro c'è più agio ridotto di Equitalia, più le spese di notifica, si va a 2.831 euro, girando pagina ancora. Arriviamo al 9% ancora dello scatto dell'agio della notifica, arriviamo a 2.949 euro, di cui 249 la percentuale che va a Equitalia, 2.700 che va al Comune, più gli interessi di mora, più l'agio pieno di notifica. Quindi diventa una cosa, sorride Pacagnana, però diventa una cosa stratosferica, non so, diventa... Noi vi abbiamo fatto vedere i dati, cosa prende praticamente da queste tabelle Equitalia e cosa prende il Comune su una multa che un cittadino
cittadino ha preso perché non ha compiuto il proprio dovere, però in tempi brevissimi viene il 30% scusate, viene... Non ci piove che se il cittadino corretto paga puntuale non si può comunque mettere allo stesso piano quello che comunque che non paga o non ce la fa. Naturalmente noi riceviamo migliaia di persone che hanno questo tipo di problema e nessuno ci dice trovatemi il sistema di non pagare. Mi dicono trovatemi il sistema di pagare perché non so come fare e il 99% delle persone vuole pagare. Ma se non vengono messi in condizione di poter pagare, cosa bisogna per forza aver preparato un sistema per potergli portare via quello che ha o portargli via la casa alla fine? Cioè, e questa è la mano. E poi tra l'altro periodo eccezionale di crisi, regole eccezionali per aiutare la gente e invece questo non lo vediamo sempre solo uno ma mai l'altro. Zampieri, voleva intervenire prima per dire qualcosa. Sì, io sono andato, visto che stiamo parlando di numeri, sono andato anche a vedermi un bilancio di Equitalia. Abbiamo i dati del bilancio 2010, quelli definitivi, e ci sono dei numeri impressionanti su un bilancio di Equitalia, che è una SPA seppure sotto controllo pubblico. Allora nel 2010 pensate che Equitalia ha avuto ricavi per circa 1,30 miliardi di euro, ricavi dovuti a cosa? Essenzialmente all'incasso di commissioni, aggi, rimborsi per spese di notifica, eccetera, eccetera. Nel 2010, tra l'altro, Equitalia ha riscosso crediti per circa 9 miliardi di euro, di cui quasi la metà per conto dello Stato, il 2,83, circa 3 miliardi di euro per conto dell'INPS e dell'INAIL, e i rimanenti per conto di regioni, consorzi, comuni, eccetera, eccetera. Quindi ha avuto anche un utile addirittura per 28, circa 30 milioni di euro. Questo per fare un po' il quadro della situazione. Però io ci tenevo a fare un paio di precisazioni che ho sentito mentre parlavano prima gli altri ospiti. Ovviamente gli importi iscritti a ruolo non sono generati da Equitalia, questo l'avete detto già anche prima, ma sono generati dagli enti impositori. E chi sono gli enti impositori? Sono lo Stato, le regioni, i comuni, l'INPS, l'INAIL. Ricordiamo che l'INPS è proprietaria addirittura del 49% di Equitalia, l'altro 51% è di proprietà dell'Agenzia delle Entrate, e consorzi vari. Quindi dobbiamo concentrarci soprattutto anche sugli enti impositori, oltre che su Equitalia. Poi un'altra cosa, un'altra precisazione che ci terrei a fare. Concordo e approvo questo progetto di abbandono da parte dei comuni di Equitalia quale ente impositore, però attenzione che può essere fatto solamente per i tributi di competenza del comune. Magari fosse quindi questi importi sull'ammontare totale dei tributi riscossi a Equitalia incide per circa il 5-10%, poca roba, quindi poca roba. Per tutto il resto ovviamente dovremo sempre rifarci a Equitalia per IVA, dogane, INPS, eccetera, eccetera. E l'ultima cosa, forse non tutti sanno che dal 1° gennaio 2013 Equitalia cesserà di riscuotere i tributi per conto dei comuni, quindi è data ampia autonomia, almeno... Decade il contratto però, se lo No. rinnovano... Guardi, sono 4 anni che questa legge viene prorogata e attenzione, viene prorogata per un motivo per due motivi secondo me. È l'ANCI che lo chiede, cioè il sindacato dei sindaci che lo chiede. Lo chiede perché? Per quello che dicevo prima, uno, perché qualcuno non è strutturato per fare la riscossione interna oppure non ha un ente di riscossione esterno che possa farlo. E due, perché tanti dei miei colleghi purtroppo preferiscono che il lavoro sporco, tra virgolette, lo facciano altri, lo faccia Equitalia, per quel discorso che dicevo prima, per dire la cartella non l'ho mandata io. Allora quest'anno se abbiamo un merito noi, oltre a quello di aver fatto da apripista, è proprio quello di aver messo talmente tanta pressione all'opinione pubblica, e è un dato di fatto oggettivo, per cui in ogni comune ci sono stati comitati di cittadini, gruppi politici assolutamente trasversali che andavano dalla Lega in certi paesi alla rifondazione comunista in altri, a Grillini stesso, che anche a Marcon quando ha fatto un comizio ha citato l'esempio del comune di Calazza. A me ha fatto piacere, anche se io ovviamente non sono un fan di Grillo, ma fa piacere, e soprattutto la cosa che mi è piaciuta di più è che fosse assolutamente bipartisan questa protesta, che nasceva proprio da un'esigenza del cittadino, quindi poco strumentalizzata dai partiti, addirittura quasi neanche guardata
partito di cui faccio parte io, che è il PDL, che salvo rari casi sporadici non ha nemmeno menzionata, ma questo mi fa ancora più piacere perché vuol dire che la mia non è stata una strumentalizzazione politica, però è altrettanto vero che ogni anno chiedevamo e l'ANCI chiedeva questa benedetta proroga che di fatto aiutava qualche sindaco ma rendeva, come dicevo prima, complici i sindaci di questo sistema, per cui levandola, ecco che... Fabrizio Moro, non ho capito poi una cosa Pagagnella che voglio chiederle, Pagagnella poi, perché se un cittadino come Moschesi è debitore di Equitalia di un tot di euro al mese e non può trattare, Valentino Rossi, lo Stato avanza 12-13 milioni di euro, lui va lì, tratta e ne paga 3. Certo. Spiegatemi che questo perché lo trovo abbastanza incongruente, scorretto. C'è di più eclatante, c'è addirittura chi può anche non pagare perché ci sono delle vecchie cartelle di qualche milione di euro, DS, Forza Italia e Alleanza Nazionale che hanno avuto il blocco, il congelamento a tempo indeterminato delle loro cartelle, parliamo 96, 97, 98 e sono 6-7 milioni di euro per ogni forza politica. Per quale motivo? Questo lo abbiamo chiesto varie volte, però la risposta non ce l'abbiamo ancora. Quindi così. Boro. Sì, io vorrei però precisare una cosa, perché giustamente, come diceva, non mi ricordo il nome, l'economista, la percentuale dei comuni è molto bassa, quella di riscossione, e la tabella parlava soprattutto di comune, no? La multa, il comune, quasi fosse il problema il comune. Come dice Oscar Giannino, che ascolto tutte le mattine a Radio 24, questo Stato ladro, perché questo è uno Stato ladro, attua delle politiche prima a monte di Equitalia da strozzinaggio. E la più grande responsabile è l'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate che puntualmente ogni giorno mobilita migliaia di ragazzi, perché sono ragazzi neolaureati, che vanno nelle aziende, vanno nelle attività produttive, fanno verbali astronomici, mettendo veramente in paura, no? I piccoli imprenditori, sapendo che una parte cede, ovviamente trattando, quello che diceva lei che ha fatto Valentino loro lo fanno, una parte trattando, gli danno 100.000 euro di cartella, di verbale, e dall'altra parte dico ma se ne paghi 10, 15, 20 si chiude. Se qualcuno invece reagisce e dice io mi avvalgo della facoltà di difendermi, ti portano in commissione tributaria, dove la maggior parte delle volte in primo grado, che non è una commissione tributaria, sono 4 commercialisti che non hanno avuto fortuna, che fanno là i giudici a perditempo, che in molti casi danno torto, no? E anzi quasi hanno un ordine, quasi sembra che abbiano un ordine, danno torto, perché la legge dice che quando perdi in primo grado inizi a pagare. Se qualcuno ha le risorse economiche personali per difendersi in appello, dove trovi qualche giudice che magari ha un po' di conoscenza della materia e hai qualche soldo a pagare un buon avvocato, riesci a vincere, passando ovviamente 2 o 3 anni, sono già 2 o 3 anni che paghi. Quando vinci, la cosa più sbalorditiva è che tu aspetti che ti diano indietro i soldi che ti hanno tolto, che ti hanno mal tolto, e forse dopo qualche anno te li danno indietro. Ti danno indietro solo la quota capitale, non ti danno indietro l'aggio, non ti danno indietro gli interessi che hai pagato, non ti danno indietro, perché devi fare causa. Se fai causa, prima che ti diano indietro i soldi, c'è una legge che ti dice che il tuo credito che deve darti indietro viene bloccato in attesa di giudizio. La maggior parte dei processi in commissione tributaria, al 60%, li vince il contribuente, perché la maggior parte delle cartelle e delle sanzioni che vengono fatte vengono combinate su. Io ne ho viste più di qualcuna professionalmente, ho visto anche degli imprenditori, è sempre soggettiva. L'imputazione del reato è sempre soggettivamente inesistente. Di oggettivo non c'è nulla. Quando vai a un processo e porti le cose oggettive, cioè le prove, i fatti che tu hai pagato e hai fatto tutto come ti dice la legge, ovviamente hai ragione. Però intanto sono 2, 3, 4 anni che paghi. Questo lo si dimentica e non si deve dimenticarlo, perché Equitalia riscuote, ma quelli che bastonano la gente, bastonano gli imprenditori, sono altri che molto spesso non sanno neanche come funziona il mercato. Io ho visto un imprenditore soccombere per una cartella, ma guardate, di 400.000 euro, cioè un verbale, di 400.000 euro, che fa una grossa carpenteria,
arriva l'Agenzia delle Entrate e gli dice: ma tu hai comprato, adesso non mi ricordo la quantità, ma 100.000 tonnellate di ferro, ne hai trasformate 90.000, 95.000, perché questo è il tuo prodotto finito e venduto, vuol dire che quelle 5-10.000 che mancano è nero. E lui ha detto: ma guardate che non è nero, è lo scarto, è lo sfrido. Questi sono i formulari dello sfrido e dello scarto che stanno andando in rottamazione. Gli hanno messo 400.000 euro di verbale. Vai in commissione, perdi, primo grado, iniziano ad arrivarti le cartelle esattoriali. Anzi, il primo atto che fanno, perché dicono sempre no, ma il pignoramento, quello, quell'altro, ma il primo atto che fanno, neanche quello di andare in commissione tributaria, è andare in commissione tributaria a chiedere il sequestro preventivo dei tuoi crediti, il pignoramento degli immobili. Questo è il primo atto che fanno, e lì vedi la malafede, perché nemmeno ti lasciano la bontà di dire: guarda che io va bene, pago, vado avanti. No. Il primo atto che fanno ti mettono sotto sequestro, automaticamente creando anche magari grossissimi problemi di liquidità. Pensiamo alle aziende che magari hanno lavoro con il pubblico. Che poi ti bloccano le banche. Se hanno il problema con il pubblico, lavorano con il pubblico, automaticamente non puoi neanche più fare una gara d'appalto, non puoi più fare niente, diventa un problema enorme, non hai più soldi per pagare i contributi, non hai più soldi per pagare le forniture. Viene bloccato il DURC, non puoi più lavorare, il pubblico non avendo il DURC non può nemmeno pagarti i tuoi crediti, non puoi nemmeno pagare. E poi in simbiosi, no, c'è l'Equitalia che agisce, che sono le due facce della stessa medaglia, perché uno è proprietario dell'altro, sono le due facce della stessa medaglia, e che non sono sempre tanto proprio innocenti. No? Io ho visto una situazione di un imprenditore che ovviamente aspettava un credito da un'azienda pubblica, lo si è visto bloccare perché loro quando pagano il pubblico deve fare una segnalazione a Equitalia, verificare se tu hai debiti con lo Stato, nel caso la comunicazione sia positiva ti pagano, se no vengono bloccati a monte. Questo su tutti i pagamenti pubblici. Equitalia l'ha bloccato perché diceva che l'imprenditore era moroso, rivoltosi all'ufficio di Equitalia, è venuto fuori che era un errore fatto loro a livello informatico, gliel'hanno sbloccato, gli hanno detto: guardi, tempo una settimana, 10 giorni glielo sblocchiamo, neanche subito, e gli hanno fatto pagare 150 euro di diritti di segreteria perché loro hanno sbagliato. Siamo a questo livello. Noi non possiamo sbagliare. Noi paghiamo tutto, noi soccombiamo, loro fanno quello che vogliono, senza capire che i loro padroni sono la gente. Che i loro padroni sono la gente. Di rimedi, Ruzzardi, poi Morosini e poi il professore Manocase. Ruzzardi, allora. Scusami, Rizzardi. No, scusa, solo per dire, era per dire che il primo è lo Stato, bisognerebbe scrivere i numeri che è lo Stato, no? Perché se io faccio l'esempio con 100 euro della multa del comune, sembra quasi che l'ente impositore e quello che noi accusiamo sia il comune che va a prendersi la multa o i rifiuti realmente non pagati, per cui c'è un servizio dietro. La maggior parte delle cartelle arrivano dallo Stato, a volte molto spesso per cose inesistenti. Rizzardi. Dunque, io condivido una serie di ragionamenti che sono stati fatti, nel senso che comunque mi pare che tutti siano d'accordo nella capacità di analizzare il caso concreto. Mi piaceva molto anche il ragionamento sul fatto che nel momento in cui io vado a pressare una persona, dopo alla fine mi ritrovo con un caso sociale, quindi è evidente che tutto questo va contestualizzato all'interno della crisi economica che stiamo vivendo e della situazione generale di sofferenza che ha il Paese. Però dobbiamo anche evitarci, perché altrimenti hanno ragione quelli che dicono che la politica sta fallendo, che i nostri ragionamenti poi alla fine siano un lamentismo continuo, nel senso che, lo dico con tutta la serenità possibile, però fino a pochi mesi fa, non è che i problemi c'erano comunque, qualcuno ha avuto la possibilità di governare, c'è qualcuno che ha governato di più negli ultimi 10 anni. Ebbene, questa riforma dello Stato... Forse c'era un po' meno tassazione, forse, Rizzardi. No, l'economia girava di più. Quando l'economia girava di più, tutto funzionava bene. Adesso ci sarebbe bisogno di una serie di riforme strutturali, ma ce le trasciniamo da tempo, tutto quel tema che riguarda le pensioni, tutto il tema che riguarda anche, che l'Italia ha uno Stato con una spesa pubblica eccessiva, lo sappiamo tutti che però anche nel corso dei governi Berlusconi la spesa pubblica aumentava, i ministeri sono stati tagliati solo del 3%, mentre gli enti locali hanno ricevuto una serie di mazzate una dopo l'altra. Allora,
Quello che voglio dire è che mi piace che in questa trasmissione sostanzialmente stiamo cercando, e io inviterei tutti quanti a fare, non nel momento in cui il dito indica la Luna, guardiamo la Luna, cioè il tema di fondo è tutto un sistema che, lo sottolineavo anche prima, cioè non è che adesso allora abbiamo trovato il capro espiatorio, ce la prendiamo con Equitalia e tutto quello che ci va attorno, dopo ci generano anche delle situazioni di violenza. Però ecco, o noi prendiamo e ci mettiamo d'accordo sul fatto che ci sono dei problemi da risolvere, ci sono delle storture, ci sono delle cose da ammorbidire, Zaia adesso lancia Equiveneto e tutto quello che ci va dietro, ma lanci Equiveneto, ma faccia in modo che la Regione Veneto paghi le aziende in tempi decenti, perché anche quello è un tema. Uno dei più grandi fattori di crisi sono i tempi di pagamento che ha la pubblica amministrazione. Quindi ecco, io credo che non dobbiamo cercare di, soprattutto, e faccio anche una proposta concreta, quando da questa crisi si esce solo con una maggiore equità. Equità vuol dire che chi ha di più, perché dopo alla fine qual è il ragionamento che sta alla base anche dell'IMU e tutto quello che ci sta attorno? Comunque, insomma, si avverte che c'è un certo tipo di patrimonio in Italia, quindi si dice andiamo a toccare lì. Il Partito Democratico aveva proposto una patrimoniale che andasse a intaccare chi ha di più, il 10% delle persone in Italia è proprietario del 50% della ricchezza, si vada a toccare quello, perché da qualche parte ne dovremo venire fuori, oppure continuiamo a dire abbiamo interesse del debito, il debito pubblico devastante, facciamo la fine della Grecia e tutto quello che ci va dietro, siamo arrivati sull'orlo del fallimento, per cortesia, però da qualche parte dobbiamo cercare di raddrizzare questo Paese. Qui ragionamento ci fermiamo, chiudo con l'ultima cosa. Ci fermiamo con le tasse, altrimenti diventa molto ampio. Lo so, ne abbiamo già trattato però poi il rischio di continuare a guardare il dito e la Luna non la indichiamo. Io dico questo, la cos'è che fa il sindaco di Calalzo? Prende e fa un'operazione di equità, perché dice io conosco il territorio, so dove c'è il furbetto e so dove non c'è il furbetto e so che faccio un'operazione di questo tipo. Sentiamo cosa dice Zaia, visto che l'ha nominato, siamo andati a intervistarlo, Elisabetta Corazzi, stiamo proprio in merito a Equitalia, cosa ci racconta lui, cosa vorrebbe fare, sentiamo. Governatore, Equitalia non va, si parla di Equiveneto, ma cosa si intende? Ma noi vogliamo essere al fianco dei veneti, dare vita a questa Equiveneto, pensare che le regole dei veneti per parlare ai veneti, non più regole nazionali, però ricordiamo che in questo momento siamo fermi, nel senso che se facessimo Equiveneto in questo momento dovremmo applicare le regole nazionali che sono quelle che non vogliamo. Il sindaco di Calalzo è stato il primo a liquidare Equitalia, altri comuni ne hanno seguito l'esempio, non rinnovando o rescindendo il contratto con la società. Lei cosa ne pensa? È d'accordo? Ogni sindaco è libero di fare quello che vuole e sono convinto che ha fatto una scelta giusta sotto il profilo assolutamente dell'approccio. Il sindaco di Calalzo si troverà però ad applicare le regole nazionali, quindi il cittadino vessato di prima sarà vessato anche dopo e ci sarà solo un vantaggio, che sarà uno di Calalzo ad andare a chiedergli i soldi e non più uno da fuori. E qualche caratteristica per questa Equiveneto? Beh, dovremmo ragionare innanzitutto sul fronte della difesa dei cittadini, meno cartelle pazze, meno burocrazia, meno lungaggini, soprattutto evitare di far trovare le case ipotecate da gente che non sapeva neanche di averle ipotecate. E poi anche ridurre l'aggio, perché oggi si paga il 9% sul dovuto. Questo però non toglie che bisogna modificare la norma nazionale, altrimenti sarà un inutile sacrificio. Professor Manocase, bisogna sistemare, sento sempre le solite frasi ormai da quando facciamo queste trasmissioni di politica, sento sempre le solite frasi, sono anche ripetitivo, bisogna fare, bisogna bla 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 bla, sento tanti bla bla bla, e in questo caso su Equitalia se lo dice che bisogna fare uno che dovrebbe fare, siamo messi male. E quello che mi preoccupa, certo. Siamo disastrati, perché qui sono passati tutti i politici di tutte le aree, ma nessuno si è alzato, è andato in Parlamento e ha fatto un'interrogazione sulla base di tutti i bei discorsi che abbiamo fatto in trasmissione. E questo è l'aspetto più negativo del politico italiano, che parla bene ma poi alla fine non combina niente. Ma probabilmente perché il politico italiano non conta nulla. Il problema è che noi abbiamo eletto dei politici che ci sono stati proposti per con una legge elettorale dove i partiti decidono quelli che saranno i rappresentanti e puoi solo scegliere la lista, questa, quella o quell'altra. Cambierà, dicono che cambierà qualcosa con le prossime. Ma io non credo, io non credo che ci sia la forza politica in questo momento o la volontà politica di fare qualche cosa.
Lo abbiamo visto, e questo tipo di, diciamo, politica mediterranea l'abbiamo visto in Grecia, perché tra due famiglie, Papandreou e Papadopoulos, hanno comandato per 70 anni la Grecia. Dal dopoguerra fino adesso loro due hanno comandato la Grecia e i greci si sono trovati dove si sono trovati e le hanno promesso di tutto, hanno fatto di tutto meno che fare politica vera per la gente. Allora, per ingraziarsi, è quello che succedeva negli anni 50, 60, 70, eccetera, no? Per ingraziarsi la gente veniva assunta alle poste. Io vado ancora adesso al Ministero, ex Ministero delle Poste e Telecomunicazione, che è un grattacielo che conteneva 4.500 dipendenti, che oggi sono 250. Si potrebbe chiudere perché a fianco c'è un altro ministero che è altrettanto vuoto e quello in fianco è altrettanto vuoto, quindi se ne accorpiamo 10 ne facciamo uno, va bene. Voi pensate che ogni piano c'è ristorante, tabaccheria e tutti i servizi ed è sempre trafficato. Ci sono 250 persone dentro il Ministero dello Sviluppo Economico che riescono a mantenere ogni piano quanto meno la sanità che era più... Se usano i prezzi che usano il Parlamento, i ristoranti sono sempre pieni, si pagano 2 euro a mangiare, quindi sono sempre pieni. Italia, Roma. Ma meglio così almeno evitano di andare fuori a fare la spesa. Almeno la sanità no, questa è un'altra cosa, poi che vadano fuori a fare la spesa l'abbiamo visto. No, quello è una prassi. Quella è una prassi. Per esempio a me è successo che mi ha dato l'appuntamento e non c'erano. E quindi sono andato a Roma e dice: ma lei non sa che è Ponte? Dico: guardi, io ho chiamato, siccome mi hanno dato l'appuntamento in una giornata sbagliata, dico: ma siete sicuri che... Allora me l'hanno spostata e dico: guardate che forse è un venerdì, è un giovedì, sabato, quindi probabilmente fate un ponte. Mi hanno fatto andare e non c'era nessuno. Ma questo è normale, ma non hanno neanche la bontà di chiederti scusa. Ma attenzione, questi comandano. La cosa peggiore è che questi comandano perché dei politici non sanno cosa farsene, perché i politici cambiano. Ogni 2 o 3 anni non c'è più quel politico, non c'è più quel ministro. Prima c'era il ministro Scajola, no, l'hanno fatto fuori il ministro Scajola, perché ingombrava il ministro Scajola. Allora l'ha mandato via, è rimasto uno pro tempore, il solito ignoto, no? Poi dopo il solito ignoto è arrivato Romani e quindi questi hanno fatto quello che hanno voluto e te lo dicono chiaro. Che i politici non contano nulla. Poi su Scajola, devo dare pubblicità, poi lo faccio vedere, se è breve. Mi ricordo Scajola una battuta, la prendo per scherzo, da Brignano la prendo, che invece che prendere l'appartamento vicino al Colosseo era andato a trattare il Colosseo proprio vero e proprio, con i soldi che gli erano arrivati. No, è andato professore a trattare il Colosseo, no? A un certo punto l'aveva quasi trattato, stava per prendere come abitazione il Colosseo, è arrivata sua moglie e ha detto: ma amore mio, abbiamo gli infissi, costano un po' troppo gli infissi al Colosseo. Non ho capito perché Morosini è una battuta ovviamente rubata a Brignano. Molto carina. Io volevo fare un'osservazione, io sono sempre convinto, sono abituato a guardare le cose nella loro realtà complessiva. Prima citavo il principio della capacità contributiva, ma ce n'è un altro principio importantissimo che uno Stato serio dovrebbe essere osservato da tutti e soprattutto dal legislatore, che è il principio della legalità. Sembra che io dica una cosa ovvia, invece è violato il principio della legalità. Le faccio un esempio banalissimo, sempre nei ricordi. Bisognerebbe andare a leggere a volte, per capire bene questa questione, i lavori preparatori delle varie leggi. Ce n'è una, sempre ricordata dagli esperti della materia, soprattutto dagli studiosi dello Stato e della materia del diritto pubblico. Quando si è introdotta l'IVA, allorché si è dovuto decidere l'aliquota che si riteneva corretta per le necessità dello Stato,
adesso non so l'aliquota esatta, ma comunque la cosa che riferisco è precisa. Se l'aliquota era il 15%, il legislatore decise nel momento dell'approvazione di portarla al 16% per coprire quella percentuale di evasione che secondo un dato statistico si riteneva inevitabile. Cioè, ma lei cioè io che sono uno che crede alla legalità, queste cose qua mi fanno veramente sobbalzare fisicamente dalla sedia. Cioè, vuol dire che lo Stato mette nel fiore della legge il germe che poi farà marcire la mela. E questo è un principio, cioè se non capiamo questo, è inutile che parliamo di Equitalia, di Equimat, di politici che non sanno neanche quello che sono chiamati a votare. Avete mai visto le Iene? È la cosa, non sai se ridere o piangere, ma io pago le tasse, possiamo dire a questi imbecilli, ignoranti, è la gentilezza, perché vuol dire colui che ignora, che non conosce, no, è una gentilezza. La gente che non sa, ma anche, non voglio fare esempi, anche una illustre padovana che hanno chiesto cos'è la Consob, chiedo scusa, ho dato al femminile perché era una signora, è caduta dalle stelle, cioè, ma questi fanno le leggi. Allora, tornando alla questione, il principio della legalità. Lei capisce, in America, per fare un esempio, una cosa del genere, quella dell'aliquota del 15 portata al 16 perché bisogna recuperare in partenza una legalità, una evasione che si sa già statisticamente, non se la penserebbero neanche lontanamente di introdurla, penserebbero di colpire gli evasori. Quindi voglio dire, il germe è in partenza, la casa crolla oggi per questo motivo. Le do anche un esempio attualissimo, un esempio semplicissimo. Abbiamo i pensionati che hanno il limite del prelievo dei 1.000 euro, oltre i 1.000 euro, se uno ha una pensione di 1.080 euro, può prelevarne solo 1.000 in contanti, gli 80 deve lasciarli là, tra l'altro in un conto corrente, le cui condizioni sono definite dallo Stato. Ma voi lo sapete tutti che in questi giorni al Parlamento fingono di discutere una legge sul finanziamento pubblico dei partiti che pone un limite adesso al finanziamento anonimo e quindi si presume in contanti fino a 5.000 euro. Ma vi rendete conto con che sfacciataggine? Io non ho più aggettivi, cioè il mio vocabolario, penso di averne almeno 12.000 termini di uso normali, facendo la professione che faccio, non ha più aggettivazioni, cioè questi non sai se siano dei criminali, degli inconsapevoli, degli responsabili o che veramente aspettino la ramazza della rivoluzione. O dei fenomeni. O dei fenomeni, no, non credo molto ai fenomeni, nel senso della casta che si porta via. Lei pensi solo a questa cosa, questa è di attualità, di queste ore. Stanno discutendo di un finanziamento pubblico ai partiti ridotto dai 50.000 attuali ai 5.000, però anonimo. Il che vuol dire contanti. Lei poi capisce, siccome non siamo fessi, che lo diciamo già noi, cosa significa questo? Significa che se uno ha un partito, non voglio fare nomi, con 1.000 iscritti, dice 5 li hai ricevuti tu, 5 li hai ricevuti lui, 5 li hai ricevuti io. Cioè li dividiamo per tutti e quindi arrivano ancora i milioni in nero che andranno a finire, come abbiamo visto, in lingotti d'oro e robe menate. Chiedo devo dare pubblicità. No, ma questa è la partenza, io mi scuso con voi, cioè, o si vede l'edificio dalla partenza, dalla base, oppure non sta in piedi. Morosina, è interessante l'argomento perché guardate, Elisabetta sta ricevendo centinaia di telefonate, io mi auguro di passarne qualcuna perché l'argomento è interessante. Noi andiamo in pubblicità, ma al rientro vi faccio vedere la storia di un imprenditore che non riesce a pagare quello che avrebbe dovuto pagare perché gli è stato esagerato il conto, uso questo termine, è stato a un certo punto sul punto di suicidarsi, è stato a un certo punto sul punto di vendere un rene pur di pagare lo Stato. Dopo la pubblicità ve lo faremo ascoltare, a tra poco. Lapislazzuli, agate, turchesi blu 699 è il numero che cerchi tu. Uomini, mai un regalo e solo lavoro. Uè tipa, da oggi con TV7 Doc i regali te li fai da sola. Ma è un'offerta da urlo! TV7 Doc ti aspetta tutti i giorni con i gioielli di Igea di Igea. Risintonizza il tuo decoder e cerca TV7 Doc, la TV dei gioielli più belli. E se sei del Friuli Venezia Giulia, cerca TV7 Doc al 605. Se tuo Mario non si muove, cerca il 699.
Fai crescere la tua antenna. DP Impianti, da oltre 30 anni, antenne e sistemi televisivi per tutte le taglie. Punti TV, canali in chiaro, Pay TV, sistemi SAT e digitale terrestre, dalla casa fino alle grandi strutture alberghiere. DP Impianti è progettazione ed installazione con assistenza continua su tutto il territorio. Sei un privato cittadino? Un'impresa? Un albergo? Niente paura. DP Impianti ha la soluzione su misura per te. www.dpimpianti.com. Stabilimento termale Columbus. Per ritrovare il semplice benessere. Acqua termale, idromassaggio, cascatelle, piscine interne ed esterne, centro benessere, trattamenti estetici, sauna, solarium, corsi di nuoto per tutti. Stabilimento termale Columbus. Ad Abano Terme, Padova. Telefono 049 8601 555. Stabilimento termale Columbus. Il piacere di stare in acqua termale. Vuoi guadagnare per 25 anni col fotovoltaico? Vuoi dare uno stop al caro energia? Sono quello che fa per te. Sono il pannello fotovoltaico CPZ26 della Sipatec Energy. Sono giovane e sono forte. Ho una potenza di 320 watt e porto sulla schiena il mio microinverter per aumentare la corrente che produco fino al 30% in più. Un surplus di energia che regalo a chi mi sceglie. Produco bene in campagna e ancora meglio in città, sui tetti e sui muri. Il mio piccolo microinverter corregge ed ottimizza il mio funzionamento anche in caso di ombreggiamenti dovuti ad abbaini, camini o costruzioni vicine. Con meno pannelli e molta energia potrai spendere meno e guadagnare di più. Cogli l'opportunità, contattaci. Sipatec Energy è a Sant'Elena, Padova. www.sipatec.com. Tara 2000 CDTI 150 cavalli Edition Plus automatica. Dicembre 2008, 36.900 km, euro 17.900. Queste e tante offerte le trovi su TV7 Top Car, al canale 213 in Veneto, 112 in Friuli Venezia Giulia, 217 in Emilia Romagna. TV7 Top Car, la TV delle 4 ruote. Vienici a scoprire. Cara Damiana, permettimi di salutare la bellissima Kakuri. Caput Mundi. Esatto, ormai Caput Mundi. Ma ricordiamo ai nostri telespettatori, salutando anche loro, il doppio appuntamento per questo lunedì con TV7 alle 7, che torna sia alla mattina che nel pomeriggio. Per lo speciale ballottaggio. Esatto, andiamo bene gli orari? Allora, dalle 7 alle 10 la mattina e dalle 15 alle 20 circa il pomeriggio. Tanti ospiti, musica, notizie, informazioni, sempre stile TV7 alle 7. Damiana, volevi ricordare qualcosa di importante? Sì, la mattina parleremo di lotta alle mafie, 20 anni dalla scomparsa di Giovanni Falcone e della sua scorta, la tragica strage di Capaci, poi avremo ancora melanoma, prevenzione e cura e la nutrizionista consiglia, Fabiola Menonna. E nel pomeriggio musica, nel pomeriggio di tutto di più, non potete mancare. Informazioni sugli esiti dei vari ballottaggi, assolutamente. Giusto? Vi aspettiamo lunedì, tutto il giorno. Buon weekend. Vi ricordo lunedì che oltre sul canale 12, come avete sentito nello spot, vi daranno i risultati parziali dei ballottaggi degli 8 comuni del Veneto. C'è il canale 88, 88 facilissimo da sintonizzare, da premere per vedere tutte le votazioni, tutti i risultati dei sondaggi, scusate, i risultati dei ballottaggi degli 8 comuni del Veneto, compreso anche tra l'altro Belluno, dove noi ci saremo e seguiremo in diretta l'evento proprio dalla città di Belluno. Vi ricordo 88 TV7 Azzurra, i ballottaggi in tempo reale, e lunedì vi aspetto, mentre al termine della trasmissione vedrete Beppe Grillo, che è ospite anche con noi questa sera, ieri sera nel comizio di Mira, in esclusiva su TV7 Triveneta. Appena terminato qui rimanete collegati con noi, rimanete su TV7 Triveneta e vedrete il comizio di Beppe Grillo di ieri sera in esclusiva su Triveneta di Mira, appunto del gruppo 5 Stelle. Telefonate ne passiamo perché ne abbiamo moltissime. Sentiamo la prima. Pronto? E buonasera, grazie per l'opportunità. Con chi parliamo e da dove? Titti Monteleone, da Belluno, la destra. Prego. Senta, guardi, io non so
so se siamo su Scherzi a parte o dove. Ho sentito l'intervista al presidente della regione Zaia, ma possibile che non abbia capito assolutamente niente di quello che è lo spirito di questa battaglia su Equitalia? Possibile che non abbia capito che quello che ha fatto e che sta facendo il sindaco di Calalzo porta benefici alla popolazione, perché nessuno meglio di un sindaco può sapere che un cittadino non vuole pagare o non può pagare e in quale maniera farlo pagare. È semplicemente vergognoso che si sia espresso in quei termini. Molto probabilmente vive in un mondo suo il presidente Zaia, non ha contatto con la popolazione, vive sull'Olimpo, beato lui, voglio dire, no? Certo, grazie signora, ovviamente commenteremo quello che lei ci ha detto e poi tra l'altro l'ha detto chiaro e tondo. Grazie alla telefonata, ne sentiamo un'altra. Pronto, chi abbiamo in linea, da dove? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Sono Antonino da Mantova. Prego signor Tonino. Intanto complimenti per la bellissima trasmissione. La ringrazio. Dopo, guardi, io vi ho appena mandato un SMS su quella multa da 39 euro che ho preso nel 2009, che oggi è arrivata a 250. Con tutta la mia buona volontà l'avrei pagata, ma 250 euro onestamente non mi sento di pagarli. E poi volevo rispondere a quel signore che ha detto che se giustamente tutte le tasse si pagassero subito, non ci sarebbero tutte queste fardelle che ci hanno messo queste Equitalia. Ma io voglio fare presente a questo signore, mette il caso di un povero disgraziato che prende 600-700 euro di pensione al mese e si trova in uno di quei semafori truffaldini che invece di 4 secondi è a 2 secondi e prende una multa di 250 euro, che è tantissimo. Come fa a pagarla? È vero, il problema è anche questo, è che è stato discusso anche questo, quante cose non funzionano. Comunque grazie, cercheremo di rispondere anche a lei. Un'altra telefonata, sentiamo, se siete rapidi ne passiamo il più possibile. Sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Da San Demiano, mi chiamo Rinaldo. Prego signor Rinaldo. Senta, volevo parlare un attimo con quello della Lega Nord che ha detto che... Eccolo qui, Fabrizio Boroni. Lega Nord. Fabrizio Boroni. Che ha detto che abbiamo un governo ladrone, ma che non abbiano imparato da Bossi a rubare. E poi avevo un'altra idea per lanciare lavoro nelle cartiere. Perché quei simboli, direttore, che la circondano non li stampiamo sulla carta igienica? Sicuramente le rimane il colore, lavorano. Rinaldo, viene esportata in tutto il mondo. Rinaldo, faccio una battuta, le rimane il colore, Se le stampiamo la carta igienica le rimane il colore, al di là, era una battuta ovviamente. Sicuramente non ho più niente da dire. Abbiamo capito la sua amarezza e poi ne discuteremo in studio. Sentiamo un'altra telefonata, se è pronta, pronto? Buonasera. Con chi parliamo e da dove? Zarman Damiano da Legnago. Da Legnago, provincia di Verona, prego. Sì, buonasera. Io chiedo ai signori che intervengono, non sapete quanto costa un politico pro capite in Germania? 70 centesimi. Sapete quanto costa la politica pro capite in Italia? 6 euro. Non vi vergognate? Ma qui non ci sono politici. Sapete i numeri? Guardiamo i numeri. Voi che siete lì 8, 9, 10, costate a ogni cittadino 6 euro pro capite. In Germania, che un povero operaio prende 2.500 euro al mese, costa 60 centesimi. Si vergogni lei che ride. Arrivederci, buonasera. No, io non stavo ridendo, poi non so chi rideva, però era lei che rideva, il sindaco. Io costo 1.000 euro. No, aspetti che le spiego. Volevo rispondere quando, ovviamente noi abbiamo tutti i numeri delle telefonate, volevo rispondere al nostro telespettatore che qui non ci sono politici, c'è un sindaco e sono 2 giovani di partito, che non ci sono onorevoli, senatori, tanto discorrendo. Sono tutte delle associazioni, ovviamente per parlare di Equitalia, quindi non ha visto bene la trasmissione, quindi la pregherei di guardarci dall'inizio, capire chi sono gli ospiti e dopo eventualmente se deve sfogarsi si sfoghi pure, però prima quantomeno cerchi di indicare le persone giuste. C'è un'altra telefonata. Che non prendono contributi dallo Stato, associazioni che non prendono contributi. Abbiamo detto associazioni, ho detto politici, ho voluto spiegarli, mi sembra di averli spiegato per ben bene. Io costo meno del tedesco, sì, ho capito. 1.000 euro su 2.250. Certo, costa meno, però ho voluto spiegare al nostro telespettatore che non ha seguito attentamente la nostra trasmissione. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Sono Umberto, chiamo da Mestre. Prego, signor Umberto. Niente. Il problema è questo, che voi parlate di Equitalia, no? Certo. E io ho avuto un problema con l'Equitalia perché ho aperto un'azienda nel 95. Ci dica. Sì, e purtroppo dal 2001, quando è entrato l'euro, sono calate le vendite. E quindi ha preso una multa, non ha pagato le tasse, cosa ha fatto? Sì, ho avuto dei problemi perché avevo dei dipendenti e tutto quanto e ho saltato di pagare delle vendite. Quindi le è arrivato la multa di Equitalia che, quantificandola? Sì. Qualificandola, che nel senso loro non hanno fatto un sistema tranquillo, ti mettono tasse sulla tasse. Prego. Sì, e dopo mi sono trovato che da un tot di soldi mi sono arrivati molti di più. Certo, questo ne abbiamo discusso. E quindi cosa ha fatto? Non le ha pagate? Le sta pagando? No, cosa chiede questa sera? Ho chiuso. Ha chiuso l'attività, ho capito. E non poteva, non riusciva con l'attività a pagare? No, ormai no, nel 2009 ho chiuso l'attività e non potevo più... ma adesso quindi le tasse non le paga più? Adesso non le pago più, ho sempre il problema con l'Equitalia, però il problema è questo, che mi sono arrangiato a lavorare con interinali in giro di qua e di là. Certo, va bene, abbiamo sentito anche la sua posizione. L'ultima telefonata, poi rientriamo in studio perché ne abbiamo davvero tantissime, chiedo scusa se non potremo passarle tutte. Passiamo all'ultima, Elisabetta, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Sì, pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, chiamo da Cavallino Treporti, sono il rappresentante di Veneto Stato. Prego. Volevo chiedere al signor Zampieri, che è analista finanziario, che aveva in mano un bilancio di Equitalia, se ha trovato anche il bilancio separato di tutte e tre le società Equitalia o solamente il bilancio complessivo in cui si nasconde tutte le magagne che ci sono sotto. La risposta, grazie a te, fate subito la risposta. Zampieri? Sì, il bilancio che facevo riferimento io è un bilancio consolidato, quindi generale. Ancora non possiamo avere a disposizione i singoli bilanci, quindi prendiamo a riferimento questi dati nel globale. Però, visto che stavamo parlando della classe politica, giustamente come responsabile principale di poi tutte le malefatte e dei disagi della popolazione italiana, io voglio darvi anche un altro numero. Un mese fa circa la Corte dei Conti, quindi un dato più che ufficiale, ci ha detto che la corruzione, il sistema delle tangenti, la commistione tra politica e malavita, gli interessi privati in atti pubblici della classe politica italiana e degli uffici centrali statali costa allo Stato italiano, quindi a noi, 70 miliardi di euro all'anno. Ci saremmo potuti risparmiare la manovra Tremonti più la manovra Monti successiva. Nelle puntate precedenti di questa trasmissione abbiamo parlato di tutti questi conti, di quanto spendono, addirittura abbiamo fatto vedere dei filmati proprio degli Eni che facevano riferimento che portavano via le colazioni mattutine, se le portavano nei propri uffici, nelle proprie abitazioni lì vicino alla Camera. Qualche senatore qui ha detto che non è vero, poi l'ha appurato. Abbiamo parlato di tutto questo. Sebastiano Coraci, prima dell'intervista all'imprenditore, so che tu devi lasciarci perché hai un impegno, quindi se volevi concludere la tua presenza. No, volevo precisare che in questo momento particolare, ecco, perché poi alla fine si discute, ma alla fine come ne usciremo da qua? Era la domanda alla fine dell'imprenditore che volevo fare. Esatto. No, io per quanto riguarda l'associazione, intanto volevo informare che... Quanti iscritti avete? Siamo appena nati, ufficializziamo la prossima settimana, abbiamo già avuto un centinaio di adesioni proprio in pochissimi giorni. Volevo precisare che intanto anche in prima seduta in commissione tributaria, attesa una certa soglia, ci si può difendere da soli. Quindi informiamo i cittadini e i contribuenti che non c'è bisogno di affrontare spese di legali, ma che ci si può andare anche da soli a difendersi. Naturalmente le associazioni come la nostra sono anche utili
per dare una mano sul tipo di ricorso che bisogna impostare. Io tornerei su quella proposta che a mio avviso è l'unica che oggi ci può in qualche modo, come dire, fra virgolette, salvare. In tempi eccezionali, anche sulle specie animali, c'è una moratoria che difende delle specie in estinzione. Oggi si rischia di far estinguere il genere umano. Noi riteniamo che in una circostanza così eccezionale si debba assolutamente pensare, e questo è un appello che faccio, ripeto, a tutte le associazioni di categorie, a tutti gli organismi che ci possono ascoltare, di adottare una moratoria di un anno, perché noi senza di questa, consolidando il debito, discutendo con ogni contribuente, aprendo questi famosi sportelli del cittadino, se è vero che ci sono, che siano operativi, perché si contratti il debito, ma che comunque non si può pagare adesso. Cioè noi pensiamo soltanto che la prima rata dell'IMU scade a giorni e che probabilmente la seconda potrebbe essere ancora più pesante di questa, che poi ci sono tutte le tasse automobilistiche, il bollo annuale, l'IVA, cioè la gente non ce la farà a pagarla. Ecco perché noi riteniamo che una proposta di buonsenso possa essere questa, se si vuole aiutare veramente la crescita. E poi sugli imprenditori, e chiudo, è possibile che imprenditori che dichiarino, anche artigiani, piccoli commercianti, che dichiarino sul bilancio consolidato, certificato, pubblicato nel registro delle imprese, sono in perdita da 1, da 2 anni e continuano a chiedergli del denaro, che poi va in banca, altro argomento di cui inviterei da subito Borile e questa televisione che ringrazio perché l'argomento è stato veramente di grande attualità. Anche qui le banche ti prestano il denaro, peggio delle finanziarie, sono da usura, ti prestano il denaro all'11%, al 12%, come si fa? Anche di più. Cioè, a questo punto gli artigiani se lo prestano, gli artigiani bisogna farli ripagare dal primo anno che dichiarano un bilancio un'altra volta in attivo, magari. Cioè se il futuro dimostrerà che nel 2013 c'è crescita, ecco che lo Stato potrà chiedergli di continuare a pagare le tasse, ma naturalmente agli imprenditori, ai piccoli imprenditori, ripeto, agli artigiani che hanno i bilanci in perdita da 1 o 2 anni, non si può chiedere un euro. Bene. Bisogna che su questo Sebastiano, nel ringraziarti, aggiungo Grazie quello che hai detto te, di quello che hai detto la nostra televisione, il nostro editore che tra l'altro qui presente, la strategia di questa televisione è essere al servizio del cittadino. E quindi tutti coloro che ne avessero bisogno, quello che possiamo dare, quello che possiamo fare, l'emittente per merito del professor Mano Case e di tutto lo staff di questa televisione è a disposizione del cittadino perché credo oggi ne abbia assolutamente necessità. Grazie a Sebastiano Alcoracci, noi andiamo a vedere questa intervista di questo imprenditore che era al limite del suicidio, addirittura lo sentirete, ha detto beh prendetemi un rene, vendetemi un rene, io pago Equitalia. Sentite cosa dice e non ha voluto ovviamente per vergogna perché non ha pagato i soldi farsi vedere. Sentiamo cosa dice. Siamo con Giovanni, vittima di Equitalia, vuole raccontarci la sua storia, una storia davvero molto triste, quasi vicino al suicidio. Allora iniziamo Giovanni, quando è iniziato questo calvario? Ma io presi in gestione un noto ristorante di Padova all'inizio degli anni 2000, per cui anni ancora dove il commercio veniva effettuato in lire. Nel 2001 con l'avvento dell'euro ovviamente le cose cominciarono a cambiare fino al 2004 quando peggiorarono decisamente. Ci fu un po' di calo di lavoro, le banche fecero ostruzione con Basilea 2, cercarono col rating dove erano obbligati a dare gli affidamenti in base al rating che ognuno aveva ottenuto, mi chiesero il rientro degli affidamenti. Ovviamente difficoltà nel pagamento dei fornitori, difficoltà nel pagamento contributivo dei dipendenti, nonché tutte quelle che sono le tasse comunali. Intervento di Equitalia che ha contribuito a crearmi grosse difficoltà, insomma. Equitalia poi ti ha sequestrato delle attrezzature dell'attività, quindi non potevi più fare reddito e da lì è iniziato un dramma che sta proseguendo tuttora, un dramma che ha coinvolto la tua azienda, che ha coinvolto la tua famiglia, che ha coinvolto te stesso, insomma, perché sei arrivato a pensare quasi al suicidio. Hanno tentato più volte di sequestro dei beni, delle attrezzature
ma sono sempre riuscito a convincerli a non farlo, oltre per il motivo che era un affitto d'azienda, per cui ovviamente era tutto in affitto, anche per il fatto che senza beni strumentali è impossibile per un imprenditore produrre denaro, per cui era l'unico modo che avevo. Obiettivamente mi sono venuti incontro e non mi hanno più ignorato niente. È stata una grossa difficoltà comunque il fatto di accordarmi con loro per i vari pagamenti. Tu hai fatto 1000 incontri con i funzionari di Equitalia? Ho fatto 1000 incontri con i funzionari, sì, e anche in un'occasione un po' preso dallo sconforto, visto le cifre che andavano via via accumulandosi, ho proposto a loro così di donare anche un rene per effettuare i pagamenti, visto che l'azienda ormai era in grosse difficoltà, insomma. Nel 2010 fallisce, l'azienda fallisce di Giovanni. Nel 2010 il giudice decreta fallimento, che la società non ha più nessun tipo di patrimonio, per cui decreta il fallimento e mi chiude completamente l'azienda, che comunque nel frattempo avevo già ceduto. Nonostante la chiusura per fallimento, non più tardi di un mese fa mi è arrivata un'altra cartella ulteriore di Equitalia dove mi chiedevano altri 600 euro, non si sa ben per quale motivo. Cosa chiedi a Equitalia? Cioè che ti riducano, che non mettano i tassi di interesse elevatissimi? Allora, il problema grande è che le cifre di partenza sono sempre cifre che si possono affrontare, che magari dilazionate nel tempo si possono affrontare, per cui non sono cifre che spaventano. È il triplicare degli importi, è le varie sommette che si aggiungono, che vanno a creare degli importi che diventano inaffrontabili, inaccettabili per tutti. Io non dico che Equitalia deve essere chiusa, Equitalia deve dare modo alla gente di pagare e basta. Ma sono le banche che fanno pressione a Equitalia o che ti fanno andare da Equitalia? Le banche ti mettono in condizione di non poter più, cioè un'impresa o ha degli affidamenti e le banche che la supportano, ma quando questo viene meno, quando le banche non ti seguono più con gli affidamenti e ti chiedono, anzi il rientro, tu devi pagare le banche, devi chiudere quello che è gli affidamenti perché ti fanno i rientri a breve o a brevissimo termine, per cui non riesci più a far fronte a qualche pagamento e dal momento in cui tu non fai fronte a pagamenti che sono con enti riferiti allo Stato, per cui INPS come contribuzione o sporto rifiuti che può essere per un ristorante, piuttosto che altre imposte, ecco che diventi dipendente da Equitalia. Tu oggi non hai nessuna proprietà intestata a tuo nome? Io non ho più niente. Equitalia però avanza oltre 200.000 euro, che cosa hai intenzione di fare? Io aspetto, visto il momento che è di grossa difficoltà, anche perché non ho un'occupazione, non ho un lavoro, non ho un reddito. Io aspetto l'eventualità che, visto l'andamento, visto quello che sta succedendo intorno, lo Stato dia mandato a Equitalia, visto che Equitalia è solo il braccio, mentre lo Stato è la mente, dia la possibilità alla gente in qualche modo di pagare, che le cifre siano almeno accessibili. Se ti dicessero, Giovanni, guarda, ti togliamo gli interessi che sono elevatissimi, magari ci faresti un pensierino per pagare il tuo debito nei confronti dello Stato? Oddio, gli interessi sono elevatissimi, il triplicare con le ammende eccetera dell'importo, anche quello è una cifra che dovrebbe essere rivista. Se uno non ce la fa pagare uno, non può pagare tre. Lo Stato dovrebbe trovare una formula, sono convinto che tutti quanti, anche chi più in difficoltà, e soprattutto dilazionarla più a lungo nel tempo. Come lo vivi questo momento? Momento bruttissimo della mia vita, ho perso la famiglia, ho perso... La famiglia l'hai persa per questo motivo? Diciamo, non riesci più a pagare affitti, non riesci a pagare bollette, non riesci più a pagare niente, per cui è involutivo, cioè proprio, e ovviamente non puoi mantenere i figli, ti senti in difficoltà. Quindi cosa pensi di fare?
Non è che ci sia tanta via di uscita in questo momento, perché le aziende sono tutte in crisi, spiragli di luce non ce ne sono, si spera sempre e fortunatamente la famiglia c'è, i genitori ci sono, per cui una mano ce l'abbiamo dalla famiglia. Giovanni, tutto questo quanto ti senti responsabile? Perché qualche responsabilità ce l'avrai anche tu, insomma. Allora, in qualità di imprenditore mi sento responsabile, non nego tutto questo, però nel contesto io ho sempre cercato di dare prima di tutto stipendio ai miei dipendenti, che era la cosa fondamentale, pagare gli affitti, cercare di pagare il più possibile i fornitori e lasciare da parte quello che poteva essere lo Stato, riconoscendo il fatto che prima o poi sarebbe venuto a riscuotere. Ecco, sei in onda in una trasmissione che si parla di Equitalia, hai la possibilità di fare qualsiasi richiesta sia ai politici sia ai rappresentanti di Equitalia. Ma io come consiglio che posso dare, visto che sono stato dall'altra parte della barricata, è quello di cercare di andare incontro alle aziende, di non pignorare assolutamente i beni strumentali, in quanto è l'unico mezzo che hanno per potervi pagare, per cui il consiglio che do è dilazionate il più possibile perché la gente vuole pagare e cercate di togliere tutto quello che sono gli accessori alle cifre di partenza, che secondo me sono il primo grande impedimento, perché se uno non ha i soldi per pagare quanto dovuto non avrà i soldi per pagare tutti gli accessori che ci vanno sopra, insomma. Grazie Giovanni. A voi, grazie mille. Ecco, abbiamo sentito questa testimonianza di un imprenditore che purtroppo magari anche per qualche errore indubbiamente suo, poi però accentuato dallo Stato attuale che ha triplicato le tasse che doveva pagare. Qual è la situazione? Ed è quella che abbiamo sentito anche al telefono, magari non a questo livello, dei nostri telespettatori, che ne abbiamo ancora molti che vogliono intervenire. Sentiamo, così poi faremo un commento totale con quelli che hanno telefonato, anche con questa intervista a Giovanni. Sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Sì. Buonasera. Sì, salve, sono Giorgio da Treviso. Prego, signor Giorgio. Niente, io ero un artigiano con una piccola impresa aperta nel 2001. Mi sente? Benissimo, prego. Stanno inquadrando tutti in regia, però sentiamo bene. No, scusami, io ho aperto l'azienda nel 92. Purtroppo abbiamo fatto dei lavori e non siamo stati pagati. Queste aziende qua sono fallite e automaticamente purtroppo non abbiamo pagato l'IVA noi. E dopo 10 anni mi sono arrivate le cartelle esattoriali da pagare. Adesso io 10 anni che sono operaio, che mi sono tolto da quella società che ero prima nel 2001 e ho fatto 10 anni di operaio. Adesso mi sono arrivate nel 2011 le cartelle esattoriali da pagare. Adesso io sto pagando un quinto del mio stipendio, purtroppo, sono in affitto, prendo 1.200 euro, devo pagare 300 euro all'Equitalia, devo pagare 500 euro di affitto e non so più come comportarmi. Perfetto, denunciato da questo, poi cercheremo di dare una risposta qui con Marco Pacagnera, vediamo se magari riesce a trovare una soluzione. Telefonata, poi vengo al professore. L'ultima, Elisabetta, passiamo l'ultima solo e poi sentiamo e ne discutiamo in studio. Sentiamo che abbiamo in linea, pronto? 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 Buonasera, con chi parliamo e da dove? Adriano da Ponso, buonasera a lei e ai suoi ospiti. Prego signor Adriano. Allora, io nel 2007 ho chiuso le attività, che ero artigiano, sono artigiano, avevo un contenzioso con l'Equitalia, cioè con lo Stato, diciamo, di 16.500 euro, l'ho rateizzato, sono divenuti 24.000, ho pagato 8 rate. Purtroppo alla terza rata mia moglie, per un giorno di ritardo, alla nona rata mi è arrivato da pagare entro 60 giorni la bellezza di altri 22.000 euro. Quindi 22.000 euro più 9.600 che avevo già pagato su 16.500 sono 32.000 euro. Un ringraziamento all'Equitalia.
Va bene, anche questa è un'altra testimonianza, però professore Manocasi, mi viene spontaneo, anche banale, io credo che i politici dovrebbero capirlo, perché è di una semplicità, cioè se io sono debitore nei confronti dello Stato, lo Stato richiede quello che richiede esageratamente tanto. Se io imprenditore avanzo dei soldi da un'altra impresa che non me li paga, quindi non paga l'IVA, sono sempre io quello che ci rimette, perché devo pagare l'IVA anche di quello che dovrebbe pagarla a me. Perché io allo Stato devo dare tutto, triplicare, quando gli altri che non hanno pagato il sottoscritto con motivi, con situazioni da bravi commercialisti delle volte riescono a scappolarla? Punto di domanda. Perché l'Equitalia colpisce le piccole e medie aziende, difficilmente colpisce le grandi aziende e le multinazionali. Le multinazionali, per esempio la Fiat, può fare tutti i giochi di prestigio per esportare gli utili, tutte le possibilità di guadagno in altri stati, e lo sta facendo producendo in Croazia piuttosto che in Polonia. Il piccolo artigiano invece vive in Italia e se dovesse pagare le tasse il piccolo artigiano le garantisco che non potrebbe campare. Quindi deve sfuggire in qualche maniera alla tassa, alla tassazione, e sfuggendo alla tassazione naturalmente incappa in queste problematiche. Poi c'è quello che ci rimane in mezzo perché chiaramente non è pagato, ma soprattutto perché non è preparato da un punto di vista proprio tecnico a trovare il sistema per potersi difendere, e quindi a distanza di anni gli arrivano delle tasse che poi lui è costretto a pagare perché non è in grado di difendersi e soccombe. Ma io direi che poi c'è una cosa strana, che per molti altri reati in qualche maniera si estinguono, no? Ma per questo tipo di, diciamo, per questo dolo non c'è proporzione di pena. Cioè, questa è una persecuzione in eterno dei cittadini che spesso, il più delle volte, e sentiamo i casi che arrivano, sono piccoli artigiani che possono essere sfuggiti di qualche migliaio di lire, qualche decina di migliaia di lire, ma la vera evasione fiscale, quella che viene fatta dalle grandi imprese, ne abbiamo avuto esempio qui nel Veneto, nel Vicentino, con aziende che hanno evaso centinaia di milioni di euro, questo non succede mai. Se no gli facciamo uno scudo fiscale del 5% e risolviamo tutti i problemi. No, ma infatti il paradossale è che chi esporta il denaro all'estero sana la sua posizione con un 5%. La vecchietta che non ti paga la cartella delle immondizie gli applichi un aggio del 9%. È assolutamente fuori di ogni dimensione umana. Cioè, potremmo discutere del 5% dello scudo, perché piuttosto che lasciarli fuori tiriamo. Ma a quel punto la mia vecchina deve pagare il 2%, perché sennò non c'è assolutamente nessuna forma di equità, che è quella parola che tutti giustamente dobbiamo puntare, ma che in effetti si sta massacrando di tasse sempre il ceto medio, che di medio ormai ha solo un nome, perché ormai siamo assolutamente ceto medio-basso, e siamo quelli però che lo Stato sa che andranno a pagare, tant'è che cosa ha fatto con l'IMU? Apriamo una parentesi sull'IMU, chiede a me sindaco di andare a fare da gabelliere per conto terzi, perché sa che comunque il mio cittadino al sindaco paga molto più volentieri le tasse. Le tasse non sono una cosa bella, come ha detto Padoa-Schioppa, le tasse fanno schifo, però se ricevessi servizi in cambio le pagheresti volentieri. Però al comune è vero che c'è una propensione al pagare più puntuale diversa dallo Stato, tant'è che io, quando siamo usciti da Equitalia, dalla riscossione ordinaria con Equitalia, cioè prima che arrivassi io, avevamo addirittura le cartelle dell'immondizia che partivano già con Equitalia, avevamo già una convenzione che costava 6 euro a cittadino. Quando l'abbiamo levata, nonostante la gente fosse intimorita dalle cartelle di Equitalia e quindi pensavamo che la propensione a pagarla fosse più puntuale, noi abbiamo riscontrato una maggior propensione al pagamento del 16% di più. Vuol dire che il 16% dei cittadini in più pagavano, nonostante la crisi, nonostante il momento difficile, pagavano alla data di scadenza. Vuol dire che la gente paga più volentieri quando paga il tuo comune. Questo lo Stato l'ha capito e allora fa il furbetto del quartierino lui, manda me a chiedere i soldi per poi girarli a lui. Ma per compiuta l'osservazione di Casen, non dimentichiamo che chi non paga l'altro imprenditore e mette nelle condizioni chi non riceve i soldi di avere le problematiche per l'IVA non versata, chi non paga ha il doppio vantaggio: non pago e mi porto anche in detrazione l'IVA che tu mi hai esposto nella fattura.
Quindi è una spirale veramente perversa. Sì. E chi è organizzato lo sa fare. Sì. L'artigiano Però, che viene preso in mezzo invece... Volevo far vedere, Paccagnera, delle altre tabelle così minuti a spiegarle, uno che riceve una cartella esattoriale se deve fare ricorso, come deve fare ricorso e cosa ci rimette nel fare questo ricorso se lo vince. Allora guardate, no, andiamo nella tabella 13, grazie alla regia che la mettiamo in onda, e vediamo, eccola qua, allora riceve una cartella esattoriale di 3.000 euro e allora decide di fare ricorso, vuol dire che nel fare ricorso uno deve, correggimi perché Paccagnera, uno deve anticipare il 30% subito della somma. Un terzo. Vabbè, un terzo, abbiamo semplificato adesso. L'ultima con quelle 33,3 per esattezza, ma semplifichiamo il 30% che ne sta deputata, quindi 900 euro. Ma questo perché? Aspetta, finisco le pagelle. 33.000 euro. Come? 33,3 sono 1.000 euro. Io vabbè, comunque non cambia molto. Ho fatto i conti così, cercate di aiutarmi, non mettetemi in difficoltà. Se andiamo nella pagina successiva, dopo 3 anni vinco il ricorso, ma Equitalia cosa mi restituisce? Sui 900 euro che io ho versato, questi soldi devo sottrarre però il compenso del mio legale, ciò che ho perso in 3 anni a causa della svalutazione, gli interessi in attivo che ho perso per aver prelevato i soldi del mio conto, giriamo ancora a pagina. Eccola qui, mi rimangono 808 euro spese giudiziarie escluse. Inoltre nel caso in cui il mio conto fosse andato in rosso per prelevare i 900 euro per anticiparli a Equitalia, avrei dovuto pagare il 12% di interessi passivi pari a 321 euro. Mi rimangono quindi 576 euro di più spese giudiziarie. E credo che non sia giusto neanche questo, no, Paccagnella? Cioè, abbiamo fatto questa tabella per far vedere, far capire che in tutti i casi il cittadino non è tutelato. Non è tutelato, lo Stato non tutela il non tutela il cittadino. Volevo far vedere questa tabella. Se gli fa causa per richiedere non ce li ha neanche indietro perché glieli bloccano. In ogni caso, esatto, perciò. Glieli bloccano per legge. Prego, era per fare una tabella a completamento del ragionamento che stiamo facendo. Questo è nato perché erano iniziati parecchi comunque ricorsi alla giustizia tributaria per cercare di avere soddisfazione. Quando hanno visto che succedeva questo e, come si diceva prima, oltre il 60%, 50-60% delle cause vengono perdute da parte dell'amministrazione pubblica, da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla richiesta, hanno pensato di mettere questo codicillo qua, che andava benissimo perché tanto la gente dicono non hanno i soldi per pagare, perciò non ricorreranno più al processo tributario e così eliminiamo un problema. Partiamo dal presupposto che riescono a perdere la maggior parte delle cause, nonostante il giudice tributario sia controllato dal Ministero delle Finanze, perché anche questo noi l'abbiamo contestato più di una volta. Il giudice tributario non fa parte della giustizia ordinaria, non è controllato dal Ministero della Giustizia, è dipendente direttamente dal Ministero delle Finanze. Praticamente andiamo il 70% delle cause sono contro comunque l'Agenzia delle Entrate, il Ministero delle Finanze. Noi abbiamo il giudice che ci deve giudicare, che è dipendente stesso dello stesso Ministero a cui facciamo causa. È ridicolo. Vabbè, sicuramente. Potete intervenire, Morosi voleva intervenire ancora prima. No. Questa si chiama giustizia domestica, come si suol dire tecnicamente, cioè giustizia in proprio, come il Parlamento ha la giustizia domestica per tutti i suoi abusi, quindi la casta perché si perpetua, perché ogni debordazione che vi sia di buone regole di amministrazione e anche di gestione delle spese del Parlamento vengono valutate all'interno, quindi della giustizia domestica. No, io faccio i complimenti a lei alla trasmissione perché anche quel servizio è stato un bel servizio con quell'imprenditore che si è reso disponibile a rendere la testimonianza, e anche le telefonate che sono pervenute fanno riflettere sull'importanza di un'informazione corretta e sull'importanza di tener viva l'attenzione su questo tema, perché è attraverso l'informazione che probabilmente si riesce a dare una spinta al cambiamento. Io credo che però c'è un dato tragico che riguarda la nostra terra e il Veneto, che la morte è un dramma ovunque, però dei suicidi per debiti o per crediti, questa è anche la novità. Suicidi per debiti o per crediti, e i crediti sono prevalentemente o perché il debitore è lo Stato o perché lo Stato, per esempio, non è così agile, così rapido nell'affrontare e risolvere la materia, per esempio, dei fallimenti.
se lei è creditore di un fallimento, anche se nell'ambito della massa fallimentare vi è una possibilità di ripartire delle somme, la ripartizione non avviene mai prima di 5, se va bene, 5-6 anni. Io ne ho ricevuto in studio l'altra settimana, avevo già eliminato il fascicolo dopo 10 anni, quindi era di 13 anni fa. È arrivata una comunicazione di un riparto parziale dopo 13 anni. Lei capisce che se quel creditore doveva pagare i suoi dipendenti, gestire le sue attività in base a quei crediti che gli erano stati riconosciuti ma che sono stati liquidati alla giustizia lenta dopo 13 anni. Morosi, quindi questa è la beffa. La cosa che volevo dire è che 1/3 dei morti purtroppo per debiti o crediti sono di questa terra, del Veneto, e non ho mai sentito un Presidente della Repubblica fare un intervento abbastanza profondo, abbastanza serio, di quelli che dovrebbe fare un Presidente della Repubblica a fronte di questo dramma. Occasionalmente è una battuta. Ho sentito fare altre considerazioni molto più frivole, molto più leggere. È stata molta negazione comunque di questo problema, dove hanno detto che comunque i dati li davano che i suicidi erano nell'onda, cioè a livello si è parlato, ce ne sono meno qui che in Grecia. Ma in Grecia sono 1700. Ma tolto la considerazione. Già il fatto è pietoso, scusi che uno dica ce ne sono meno qui che in Grecia, sarebbe da prendere e fargli un ragionamento serio. Ed era la conclusione del mio ragionamento. Ma si dice questo, ma senza dati alla mano, perché non è detto neanche che sia così. No, ma non ha importanza, Pacagnella, non ha importanza. Ma stanno truccando i dati. Ma non ha importanza, ma uno che ti viene a dire, uno che ci governa, ti viene a dire, beh, in fin dei conti in Grecia o dove volete, era un esempio, ce ne sono di più. È vergognoso che uno dica così. Allora, quando il suicidio no, professore. Ma quando noi l'abbiamo detto la prima volta, ci sono venute le accuse che noi approfittiamo della morte degli altri per farci belli, addirittura questo. Poi quando le morti hanno continuato ad andare avanti, allora si sono resi conto che non era uno scherzo, che la gente faceva sul serio, e allora la cosa strana, che è negativa comunque, che viene gabbizzata una persona e non bisogna farlo, e se ne fa una notizia di stampa che è fuori misura, e invece la gente che si ammazza dopo aver pagato tutti i dipendenti e tutto il resto e poi si ammazza, questo non può essere passata come cronaca, questo è un problema di Stato e non capisco perché il Presidente del Consiglio è andato fino in Cina per chiedere che cosa? Se veniva in Veneto e si metteva a parlare con gli imprenditori veneti che prendessero coraggio, perché a volte non è necessario dare i soldi, basta che la gente veda che c'è un futuro, che ci sia un po' di speranza, perché l'imprenditore, proprio perché fa impresa, rischia, ogni mattina si alza, si inventa il mestiere. Questo non è stato fatto. Monti appartiene a un pianeta completamente diverso, non è l'Italia e non è il Veneto soprattutto. E questa è la cosa grave. E allora gira per il mondo, va in Cina, va in India, eccetera, a chiedere che cosa? Qui ci sono gli imprenditori, quegli imprenditori che non vanno all'estero. Entro questo mese, tra aprile e maggio, hanno chiuso 3 aziende e hanno lasciato a casa. Aziende che possono diversificare, possono uscire, che è una cosa terribile, hanno lasciato 2500 operai a casa e questo hanno aperto in Croazia, hanno aperto in India, hanno aperto in Cina. Non so se mi spiego, ma cosa vado a domandare al cinese io? Che stanno schiavizzando la gente per vendere ai disoccupati italiani a basso costo cose che compri e sono già rotte in partenza, le compri che sono già rotte, ma la gente non ha soldi, quindi si accontenta del prodotto cinese. Questa è la situazione, è terribile, ma noi non abbiamo gente che sta al governo che ha capito che cos'è l'Italia, qual è l'esigenza che c'è in questo paese, se ne fotte. E poi si inventa chiaramente come se fosse un paese, un pianeta tutto particolare, che noi siamo tutti criminali, che siamo tutti evasori, l'abbiamo sentito dire 300 volte, e che allora ci vuole appunto l'Italia.
Io con lei facciamo da tanto tempo ormai questa emissione e sentiamo sempre queste, ma ci sarà un rimedio, ci sarà, come diceva qualcuno, in fondo al tunnel che si vede un po' la lucetta, ci sarà un qualcosa che può, come diceva lei, far sperare agli imprenditori, far sperare a chi paga le tasse di pagare meno tasse? Il peggio non è ancora arrivato, perciò attualmente proprio no. Non siamo così drammatici, il peggio non è ancora arrivato, speriamo ma diciamo la verità però qualche volta. Ma può darsi che perché fino adesso, fino a ieri ci hanno detto non preoccupatevi che non succederà nulla, l'Italia non uscirà bene, tutti tranquilli e viene che i ristoranti erano pieni, ho detto. Esatto. E poi in realtà quando vado al ristorante... delle poste sì, allo sviluppo erano pieni. Sì, per il Ministero delle Poste. Sì. Ma perché siete così? Prego, proprio non c'è, secondo voi... Il Presidente del Consiglio era doveva terminare? No, era ministro all'interim a quell'epoca. Ho rubato la parola a Morosini che doveva concludere. Volevo solo concludere l'osservazione che peraltro è stata in parte sviluppata, che è veramente intollerabile che si sia arrivati a liquidare il dramma dei suicidi ragionando in termini percentuali, cioè, questa è una cosa che ha offeso le coscienze. Assolutamente d'accordo. E poi c'è un'altra cosa, non dobbiamo mai dimenticare, io ragiono sempre sui principi e sulla realtà, che paradossalmente questi credono con l'aumento della pressione fiscale di ottenere maggiori entrate, ma l'asino a un certo punto, se io lo carico ancora di un sasso, quello crolla e quindi non porta avanti neanche quei sassi che già aveva sulla groppa. In questo caso credo che sia difficile che si ribelli, e questa è la situazione. C'è anche una cecità nel valutare dal punto di vista tecnico, che poi l'abbiamo vista, è diventata l'assurdo, no? Per capire come tagliare le spese, dei tecnici hanno nominato altri tecnici. Tassare per avere maggiori entrate e ottenerne meno, questa è la realtà che si trovano. Poi hanno chiamato Amato. Quindi, hanno chiamato uno che prende 33 milioni. Io penso che qui ci siano persone che sono amato a controllare. Però volevo, siccome abbiamo ancora poco tempo, chiedo a tutti. C'è un precedente, mi consenta, c'è un precedente di Amato del 92-93 quando messo le mani nelle tasche nelle tasche degli italiani. Nelle sue. Allora noi abbiamo con la lira che non riusciva a stare all'interno del serpente monetario, quindi era la media delle valute di tutte le valute europee, la lira non stava a posto. Perché non stava a posto, va bene, non andiamo a analizzare, ma comunque non c'era la capacità di farlo. Cosa ha inventato il signor Amato? Ha detto, siccome la lira è svalutata rispetto al marco, allora ha fatto 3 mesi di battaglia contro il marco, ci è costata 30.000 miliardi di lire italiane a quell'epoca, va bene, le ha portate via dai conti correnti della gente, no? E se le sono portati da un'altra parte loro, perché era tutto un trucco, perché io non vado a battere la testa contro un muro di cemento, perché so che me la rompo. Allora se batto la testa contro il cemento vuol dire che ho interesse di farlo e ne avrò anche l'usufrutto. Questo è Amato, adesso l'hanno richiamato a fare la stessa cosa. Il professor Montinari. Ecco, allora il governatore della Banca d'Italia è diventato poi successivamente il Presidente della Repubblica. E allora diciamo che lei mi domanda cosa dobbiamo fare. No, è una torta. Ho già capito. Lei mi domanda cosa dobbiamo fare. Non stia a dirlo perché ci querelano poi, professore, non stia a dirlo. Immagino. Moschini, vengo anche da lei. Prima, durante la pubblicità, ha detto una cosa giusta. Vabbè, adesso guardiamo. Lei è uno che è sul minimo che lei è di Equitalia, almeno l'ho sentito ieri sera. Paga regolarmente ogni... Certo. Ecco, quindi ha intenzione di continuare a pagare oppure si è stancato di pagarle? Finché si può si paga. Finché si può si paga. Il fisco ha detto, beh, a un certo punto ieri il presidente Monti è andato da Equitalia, ha fatto vedere che Equitalia giustamente non deve essere attaccata come attaccata perché c'entra poco, chi deve pagare, allora cosa ha detto? Però facciamo qualche proposta che tra l'altro oggi Chiaretto, il Corriere della Sera l'ha trovato, il fisco che ha usato una strategia di collaborazione con i cittadini e cosa farà? Allora noi abbiamo preparato le tabelle che abbiamo appunto prese oggi dal Corriere della Sera. Se andiamo nella pagina 13, che non mi ricordo più, chiedo scusa, adesso le guardo perché qui la pagina 8, cominciamo dal prelievo, la pagina 8.
Eccola qui. Allora, ho cominciato con il possibile taglio della commissione, ora fissato al 9%. Praticamente ci sarebbe lo spazio per portare il premio da subito almeno al 7%, l'aggio è a carico del debitore, a meno che questi non paghi entro 60 giorni, nel qual caso si riduce a circa la metà. Cosa ho detto praticamente? Per collaborare riduciamo dal 9 al 7% l'aggio, quindi riduce il debito del debitore nei confronti di Equitalia. Questa è la prima proposta. La seconda invece è quella della sanzioni proporzionale al danno fiscale. Se andiamo, eccolo qui, la legge delega per la riforma delle imposte prevede una riforma radicale delle sanzioni penali collegate ai reati tributari, ma nella maggioranza ci sono forti spinte per abbracciare nella futura discussione anche una revisione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa fiscale. Questo è il secondo passo. Il terzo, ve li leggo rapidamente perché sono molto lunghi, i contribuenti pagano solo il 4%, mentre lo Stato paga solo il 2%, quello che dicevamo prima, dunque anche qui ci sarà un intervento per sistemare questa situazione. Poi ci sarà la rateizzazione, una dichiarazione per il rinvio delle scadenze, per facilitare il pagamento delle imposte arretrate. Il Governo e l'Agenzia delle Entrate hanno già previsto l'ampliamento delle possibilità di rateizzazione. Se il debito è inferiore ai 20.000 euro e non più a 5.000, la dilazione viene accordata presentando una semplice dichiarazione di difficoltà temporanea nei pagamenti. La rateizzazione vale di norma per 4 anni, ma può arrivare anche a 6 anni. Le rate potranno essere variabili, più basse all'inizio e più alte alla fine. Sarà possibile chiedere la rateizzazione di un nuovo debito, anche se si ha già un piano di dilazione per altre imposte, e lo Stato sarà più tollerante nel caso di mancato pagamento di 1 o 2 rate del debito fiscale. Questa mi sembra già un'apertura rispetto all'attuale situazione, e poi c'è un limite agli espropri e pignoramenti per chi è in mora. Questa è l'ultima strategia di collaborazione del fisco nei confronti di chi avanza, dei debitori nei confronti dello Stato. Un po' di cancà è stato fatto, mi sembra che qualche iniziativa magari piccola, però da parte delle agenzie del tratto dello Stato qualcosa sia in ragionamento. Ma voi come la vedete? Come vedete il futuro? Come vedete come l'imprenditore che non riuscirà mai a pagare se non tolgono il 20 o il 30% di quello che doveva pagare? Come vedete il futuro? Allora guardi, partiamo da un assunto fondamentale. La parte politica deve ristabilire veramente un equilibrio nel rapporto fra il cittadino e il fisco, e deve essere un rapporto vero. Cito il redditometro giusto per fare un piccolo esempio di una iniquità che è totale. Vanno riposizionate sia le sanzioni che gli interessi, ma non con livelli micro come stiamo sentendo proprio oggi. Chi vuole riprendere a pagare deve essere premiato, e deve essere premiato entrando in moratorie che non abbiano dei tetti, perché se io ho un debito di 21.000 euro non entro in questa moratoria? Dove sta l'equità? Certo. Ecco. Quindi le proposte dobbiamo cominciare finalmente come organizzazioni associative a sviluppare quella che è la conoscenza e divulgare l'informazione nei contribuenti, nelle imprese e nelle famiglie. Dobbiamo aiutarli a capire come difendersi. Non si può capire che la politica faccia e disfi come e quando vuole, perché questo sta facendo in questo momento. Abbiamo bisogno dello Stato, è fondamentale questo, è un grido d'aiuto delle imprese che hanno dei dipendenti e stanno pagando i dipendenti e non ce la fanno a pagare i loro contributi, non ce la fanno a pagare le imposte. È un grido ormai molto diffuso, quei suicidi che vediamo ogni giorno ormai sulla stampa sono una pietra sul nostro cuore. Quindi chi risponde con percentuali o chi risponde in maniera, come posso dire, molto così lasciva, per l'amor di Dio, siamo di fronte a una crisi vera, e la crisi vera probabilmente la dobbiamo ancora affrontare, dobbiamo prepararci. Chi ci aiuta a prepararci se non lo Stato? Non vedete proprio lo spiraglio nessuno, proprio crisi ancora. Lo spiraglio c'è, Borile, lo spiraglio c'è. Ma bisogna cambiare il registro. Gli imprenditori stanno imparando. Che la politica, se cambia, può fare tante robe. Certamente che si possono fare tante cose, però noi stiamo insegnando agli imprenditori a cambiare anche settore, a tirarsi sulle maniche, cambiare vita
Cambiare vita E significa... lei da imprenditore cosa farà? Continuerà a pagare la sua azienda, le sue persone, le difficoltà se più avanti aumenteranno? Le difficoltà, dobbiamo trovare mercati nuovi, dobbiamo trovare attività nuove. Io stesso mi occupo, nelle mie attività associative, di far vedere agli imprenditori quello che si può fare con i mercati esteri. Ma lo facciamo non per delocalizzare le imprese, ma per trovare nuovi mercati, internazionalizzare l'impresa. Per le attività interne continuiamo a fare corsi di formazione, facciamo formazione gratuita, prevista dai fondi interprofessionali, formazione che serve a migliorare la produttività dei loro dipendenti, le loro capacità. L'imprenditore ha bisogno di essere seriamente aiutato. Dallo Stato non ha bisogno. Zampieri, vuole intervenire prima? No, io magari così le do anch'io le mie impressioni. Volevo fare solo una precisazione riguardo prima al fatto che Monti magari viaggi spesso in Cina, negli Stati Uniti, in Giappone, in Estremo Oriente. Lo fa esclusivamente per un motivo di tipo finanziario. Cioè va a tentare di convincere questi governi e grandi istituzioni bancarie e finanziarie estere a comprare debito pubblico italiano, titoli di Stato italiani. Per far cosa? Per far soprattutto abbassare lo spread tra questo famoso BTP e Bund tedesco, per far sì che l'Italia paghi meno interessi alla BCE. Purtroppo non ci sta riuscendo perché dagli ultimi dati anche lo spread sta risalendo in maniera abbastanza repentina, anche se il governo dà la colpa alla Grecia, alla Spagna, eccetera, eccetera, ma dipendono anche da fattori interni. Per quanto riguarda la mia analisi è un'analisi per l'Italia soprattutto di tipo macroeconomico. Io purtroppo sono molto negativo, ma non pessimista, sono realista purtroppo. Ricordiamo tra l'altro che il 18 aprile in Italia è stata votata il pareggio di bilancio. Il governo e molta stampa si è guardato bene da pubblicizzare questa notizia, ma lo sapete cosa significa pareggio di bilancio? Significa che per i prossimi 10 anni l'Italia si impegnerà a ridurre di metà il debito pubblico, il che equivale a una cifra circa di 50 miliardi di euro all'anno, che dovranno essere reperiti da qualche parte. Oltre a quelli che già... Oltre a quelli, ecco. Quindi gli italiani questo non credo lo sappiano, il governo se ne è guardato bene da parlarne, eppure è stato votato in Parlamento, è diventata legge. Si andrà anche a modificare la Costituzione, l'articolo 81 della Costituzione. In altri paesi europei queste cose qua questi argomenti andranno a referendum, tipo l'Irlanda, forse la Francia, perché il nuovo Presidente ha posto dei vincoli su questo, in Italia no. Però non si è sentito parlare molto. Quindi, in base anche a questi dati, in base alla situazione economica italiana, purtroppo sarà difficile venire fuori, a meno che non intervenga un cambiamento talmente radicale, ma dall'alto, non dalla base, perché ormai si va sempre a colpire la base, bisogna andare a colpire l'alto invece, ecco, a meno che non intervenga un intervento radicale. Chiudo solamente con una specie di battuta, perché altrimenti potrei essere magari preso in un modo abbastanza negativo. Ricordiamo che in un piccolo paesino dell'Europa, in una piccola l'Islanda, è stata messa in atto una rivoluzione cosiddetta silenziosa. Il popolo islandese si è piazzato davanti al Parlamento islandese in modo pacifico, forse qualche uova è volata. Con le pentole. Con le pentole, ecco. Ed è rimasto piazzato davanti al Parlamento finché il governo non si è dimesso, i principali banchieri e pure il presidente della banca centrale islandese addirittura hanno preso su e se ne sono scappati fuori dall'Islanda. E sono sotto processo molti di questi banchieri attualmente. Questo non si sa, anche volutamente, ma in Islanda è successo questo. Io ho chiuso il mio intervento, grazie. Dovremmo avere delle pentole, in Islanda, l'Islanda è fallita, non è successo niente? L'Islanda adesso sta ripartendo. No, non paga nessuno. L'Islanda aveva il debito, gli avevano caricato il debito dell'Inghilterra, dell'Irlanda, gli hanno caricato, cioè siccome era uno staterello di quanti? 30.000 abitanti? Quanti no, 300.000. 300.000, ecco 300.000, un paese che è fatto di vulcani e di acqua e di ghiacciai, no? Bellissimo, quindi 300.000, era il debito più grande del mondo in proporzione, no? Questi hanno detto non paghiamo più, non è successo mica niente. Sono andati a referendum e hanno deciso
di non pagare. Non è effettivamente, successo niente. e le banche non hanno incassato. Se domani mattina la Grecia professore... fallisce, se hanno il coraggio di far fallire la Grecia, nessuno ha il coraggio di farla fallire. Perché non hanno il coraggio? Perché hanno paura di vedere l'effetto. No, perché i più grandi creditori della Grecia, chi è indebitato, sono stati i tedeschi, che addirittura li hanno costretti a comprare gli aerei, gli hanno prestato i soldi. Ti vedete la Grecia che si è comprata 35 aerei a reazione per andare contro chi? Che, non so, la guerra contro i turchi è finita da ormai 100 anni. Certo. Il ragionamento che faceva dell'Islanda, professore, il paragone che abbiamo fatto anche, che ha fatto nelle puntate precedenti, si è potuto fare quello che diceva Zampieri, perché è un paese piccolo, è come Venezia, è un'isola, dove tutti si conoscono, sono andati tutti lì con le pentole, ma in un grande stato... No, perché siccome è piccolo, l'informazione corre, tutti sanno tutto. In Italia invece, come diceva prima, Monti ti dice una cosa, poi la butta là e la fa. Ma nessuno capisce cosa sta succedendo. Allora, 3 anni fa, in un dibattito come questo, ho detto che l'euro deve essere svalutato, perché non è possibile che il dollaro sia così basso e l'euro così alto, perché ci stanno impiccando. E gli unici che hanno realmente vantaggio sono i tedeschi, perché lavorano molto con la Cina, lavorano molto con l'estero e caricano tutto questo costo, lo caricano su di noi. Attenzione, esiste il ricco, se ci sono almeno 1000 poveri. Questo vale nell'economia di una società. Nell'economia tra stati, quindi l'Europa, vale lo stesso principio. Se c'è uno Stato ricco, gli altri devono rimetterci. Perché l'unica maniera è che noi abbiamo un comune denominatore che è l'euro, ma nessuno dice che i greci sono europei. Nessuno dice che gli italiani sono europei. Nessuno dice che gli spagnoli sono europei. Gli spagnoli sono europei, sono spagnoli, e poi c'è l'euro per tutti. Allora, se l'euro cala, se l'euro va sulla schiena dei greci, se fosse una nazione unica, non faremmo questa distinzione. Il problema è che abbiamo una moneta unica, abbiamo la distinzione tra le varie etnie, e questo è razzismo di tipo economico. Rizzardi, poi devo concludere perché siamo quasi... Rizzardi che non è mai intervenuto. Volevo solo dire questo. Secondo me, per venirne fuori, gli elettori danno già un segnale, al di là del successo di Grillo. Un altro dato che emerge, io ho visto i risultati del Veneto, aumenta la voglia di rinnovamento, anche a Belluno, cioè ci sono dei dati che ti dicono che sostanzialmente gli elettori cominciano a dire vabbè, facce nuove, pratichiamo la carta del rinnovamento, che magari ci siano delle capacità di creare rete, di creare innovazione, proprio per cercare quei nuovi mercati. Per esempio adesso è stata fatta una bellissima iniziativa a Castelfranco Veneto, nel Trevigiano, Italians, quindi dei ragazzi che prendono, riflettono sul futuro dell'artigianato e tutto quello che un po' cioè dobbiamo creare nuove imprese, bisogna creare nuovo lavoro, e questa è la sfida, ma la crei solo se fai un investimento, mi viene da dire, generazionale. Se noi pensiamo di continuare a risolvere la crisi, continuando a fare le cose che abbiamo fatto finora, no, ci vuole una cesura. Sta nascendo un altro partito, proprio questa sera si sono trovati nei Colli Eugani in una discoteca, tutti i sindaci di quella zona lì, Montegrotto, Abda, per fare i pirati del nord. Cioè anche questi sono... Il nome del nuovo partito, i pirati. Cioè io spero comunque che tutta questa voglia... Come i germani, insomma. E si sono trovati questa sera, professore, proprio questa sera si sono trovati in un'altra discoteca dei Colli, dove stanno festeggiando in maniera privata ovviamente, però possono entrare tutti, mangiare e bere tutti, perché questi sindaci della zona termale si sono uniti assieme per formare questo partito. Corile, io volevo fare un annuncio, perché Liberi, Union Liberi e la Federcontribuenti sabato della settimana prossima sigleranno un accordo con il quale si intrecceranno le rispettive sinergie per dare maggior sostegno agli imprenditori sul territorio e alle loro famiglie, alle famiglie dei lavoratori, proprio per essere presenti in maniera significativa ogni giorno in tutte le sedi che abbiamo nel Veneto, nel Triveneto e per quanto ci riguarda nel centro-nord, perché noi siamo presenti con 70 sedi. E aggiungo, Moschini, creare rete è il tema. Aggiungo a lei e a tutti quelli che sono venuti questa sera che Triveneto è vicino a queste problematiche, e se avete bisogno noi quello che possiamo fare siamo a disposizione. Grazie. Prego Rizzardi, doveva terminare Rizzardi. Sì, volevo solo dire questo, che appunto io credo che il futuro sia quello, creare reti, anche perché se noi non ricreiamo una rete che poi ponga al centro
un rinnovato civismo da parte di questa comunità non ne verremo fuori, perché se scatta un meccanismo di furbizia, se scatta quei meccanismi là, alla fine la legalità rimarrà un miraggio sostanzialmente, quindi c'è un rischio, si deve prendere coscienza. Volevo dire solo due cose. A parte che siamo arrivati ad oggi a parlare degli attentati ad Equitalia, nel 2011 ma ce ne sono stati 200 di nascosti, ci sono stati circa 200 attentati a sede Equitalia e nessuno sapeva niente, quindi siamo arrivati molto avanti. E poi sulla parte finanziaria dello spread. Io non riesco a capire, ma è uno strozzinaggio della finanza. Ma scusa, se una banca centrale europea in una notte tira fuori 1.000 miliardi di euro, no, e li dà alle banche all'1%, glieli dava agli stati direttamente, invece che si facciano indebitare al 6%. Non può, certo, ovvio, perché il sistema è quello. La banca centrale italiana è di proprietà delle banche private, la banca centrale europea è di proprietà delle banche nazionali, quindi di proprietà delle banche private, ed è un sistema di strozzinaggio. Ma se l'avesse fatto direttamente avremmo risparmiato 70 miliardi di euro all'anno di interessi passivi e avremmo risolto il problema del debito pubblico. Maurizio, è rapido, poi devo andare rapido. 30 secondi per dire che una via d'uscita si trova sempre ragionando sul sistema nel suo insieme. Io guardo all'Europa, questa Europa non può stare in piedi. È evidente che abbiamo l'assurdo storico mai creatosi, non è mai esistito uno Stato senza moneta o una moneta senza Stato, e invece abbiamo questa realtà. Uno Stato c'è quando c'è un esercito per la difesa, quando c'è una moneta e quando c'è una giustizia. Abbiamo solo una moneta, vuol dire che quella moneta appartiene ad altri. Però voglio fare una domanda, devo chiudere, voglio fare una domanda. Quella perché l'abbiamo ceduta. Scusa, voglio fare una domanda al sindaco di Calalzo, Luca De Carlo. Paesetto di 2.200 abitanti, un territorio laborioso, anche lì ci sono chi non paga le tasse? La percentuale è bassissima di chi non paga le tasse. Chi non paga le tasse è perché è in oggettiva difficoltà. Per questo noi non volevamo penalizzare proprio quello che fino a ieri ha pagato puntualmente, oggi non paga semplicemente perché non ne ha, non perché non vuole. Era una curiosità. Però anch'io vorrei formulare una proposta. Cioè, a me pare veramente che stiamo discutendo di cose importantissime, però che perdiamo il nocciolo fondamentale. Non è possibile che il nostro Stato faccia business sulle riscossioni. Questa è l'unica cosa da cambiare. L'aggio del 9, l'aggio del 7, non cambia nulla. Quando fa quei bilanci che citava giustamente Zampieri prima, vuol dire che fa business. Allora, se lo Stato fa business, lo faccia almeno in maniera etica, non dico come banca etica, ma in una maniera quantomeno... Se lo Stato è la somma dei cittadini e persegue il bene comune, non può permettersi di strozzinare in questa maniera. Quindi questa è l'unica proposta fattiva che devono fare, altrimenti noi parliamo di rinnovamento, di sindaci giovani, di gente, di rete, però quando arriviamo poi a confrontarci con questa maniera... Si era capito che il problema è questo, che non deve, deve sfruttare insomma, il cittadino. Basta dire che non applichi quella sorta di aggio lì intanto e che non raddoppi la cartella perché non ha senso. Devo chiudere perché mi va in onda Grillo al termine della puntata, se sforiamo andiamo in pagate voi poi la multa dopo. Prego. In velocità, noi chiediamo la chiusura di Equitalia o che Equitalia diventi ente nazionale, che non abbia più del profitto, che vengano tolti gli aggi, che vengano abbassate soprattutto in questo momento eccezionale, di crisi eccezionale, interventi eccezionali, che vengono abbassate nei mancati pagamenti, che vengono abbassate le sanzioni, togliere gli aggi e il costo del denaro per la rateazione è il costo del denaro reale. Questo è quello che chiediamo. Cosa fondamentale. Ci riuscirà Pacagnella? E noi ce la stiamo mettendo tutta, se altri parteciperanno forse ce la faremo. E la richiesta è che i giudici tributari dipendano dalla giustizia ordinaria, non dal Ministero delle Finanze. Terza cosa, abbiamo dei forti dubbi sulle procedure delle aste, sulle confische di Equitalia. Ne parliamo un'altra volta. Grazie a Fabrizio Zampieri di essere stato con noi, grazie a Diego Moscheni, grazie a Marco Pacagnella, grazie a Luca De Carlo, grazie a Fabrizio Boron di essere stato con noi, a Sebastiano Rizzardi, a Alessio Morosì, il nostro editore, professor Manocase, grazie davvero a tutti. Ricordatevi che se avete bisogno la nostra televisione è a vostra completa disposizione. Saluto Elisabetta Corazza ricordandovi che subito dopo c'è Beppe Grillo ieri sera nel comizio che ha tenuto a Mira in esclusiva, dunque guardatelo, mi raccomando. Buonasera Elisabetta Corazza. Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri ospiti e soprattutto ai telespettatori da casa che invito a seguirci venerdì prossimo con una nuova tematica sempre di attualità. E vi ricordo lunedì canale 88, TV7 Azzurra 88, vi daremo in tempo reale tutti i nuovi sindaci in ballottaggio. Buonanotte a tutti.
tanto se sa che s'altranno finisce il mondo che ta via fa, via una chitarra a mano, fa tengo scette metti a cantare. Rappa, di rappa, l'Italia che schiatta, ed io che sto a guardare. Aggiungo e ricordo, oltre allo spot che avete appena visto, che lunedì sul canale 88, è facilissimo, 88 di TV7 Azzurra, noi daremo tutti i ballottaggi in diretta degli 8 comuni che ci sono andati. Dunque vi consiglio di collegarci con noi alle ore 15 su TV7 Azzurra, canale 88, facilissimo, veramente 2 volte 8, venite lì e noi vediamo minuto per minuto in tempo assolutamente reale quello che sta accadendo negli 8 comuni del Triveneto dove ci sono i ballottaggi del Veneto, perché in Friuli non ce ne sono, dunque ve li daremo davvero in tempo assolutamente reale e io vi aspetto. Va bene, allora andiamo avanti, vado prima però di andare dall'imprenditore Moschini. Io volevo farvi vedere delle tabelle per fare un po' degli esempi, quanto costa la riscossione di Equitalia. Se mettiamo la tabella 1, così riusciamo, eccola qui. Equitalia applica per ogni cartella esattoriale costo di servizio del 9% e il pagamento avviene se il pagamento avviene nei primi 60 giorni della cartella Equitalia, il contribuente paga il 4,65%, il resto 4,35% lo paga l'ente impostore. Se il pagamento avviene dopo Impostore nel 90% dei casi è sbagliata la tabella, ma è giusto il contenuto. Il contenuto è giusto, la tabella è sbagliata. È impostore. Sì, impostore. Se il pagamento avviene dopo 60 giorni della cartella Equitalia, l'aggio al 9% è tutto a carico del debitore. Andiamo nella tabella successiva, se riusciamo a vedere. Ecco qui, facciamo un esempio, una multa di 100 euro. Se non paghi entro 60 giorni il comune applica sanzioni e interessi. Supponiamo che la multa raddoppi, perché la sanzione per il non pagamento delle multe stradali è abbastanza alta, diventando 220 euro, il Comune scrive a ruolo e la riscossione passa ad Equitalia. Andiamo nella tabella successiva, Pacagnana mi può essere d'aiuto se c'è qualche errore, ve l'abbiamo preparato in fretta, dunque sei qui. Esempio, la multa di 100 euro arriva a 2,20, più aggio ridotto al 4,65, più spese e notifica al 5,88. 5,88 scusate però. Euro, non per cento, Euro, sì. Sì, sempre in euro, sempre in euro, sì. Il totale è 236 euro. Se andiamo avanti nella tabella successiva, se non paghi entro 60 giorni dalla notifica della cartella, scatta l'aggio pieno del 9%, che arriva a un totale di 245 euro. Equitalia vanno 25 euro l'aggio più la notifica, il Comune 220 euro più gli interessi di mora del 5%. Dunque da una multa di 100 euro va a finire che paghi 250 euro, una volta e mezza in più. E credo sia Beh, ma questo è solo l'inizio, perché poi si sviluppa, poi se non viene pagata entro il primo anno, trimestralmente fanno il calcolo degli interessi e nell'arco di un anno e mezzo si triplica. Ho tutto, volevo far parlare la prima parte perché qui ne ho di cartelle da farvi vedere, ne ho moltissime, quindi ne parlavo dopo andando avanti nella trasmissione. Già da questa partenza credo che sia un po' esagerata la cosa, Moschini, cosa ne pensa? Beh, le esagerazioni non sono soltanto in questa direzione. Le esagerazioni sono sviluppate su tutta una serie di tributi che il cittadino, che la famiglia, che l'impresa devono allo Stato per le attività che svolgono. Quindi se parliamo in maniera anche molto così semplice di queste cartelle esattoriali di Equitalia, nel momento stesso in cui il contribuente viene sanzionato e chiede la rateazione della propria cartella, ottiene dall'Agenzia delle Entrate il consenso e quindi paga le sue rate con un aggravio del 10% che è la sanzione. Se una sola di queste rate non viene pagate, la sanzione scatta al 30%. Quindi se non posso pagare la rata della rateazione, con il 10% di sanzione posso immaginare come il contribuente possa pagarla con una sanzione del 30%, al quale vanno aggiunti poi gli agi e gli interessi. Quindi non c'è nessun premio per il contribuente. Se mettiamo la tabella 5 riepiloga tutto quello che lei sta dicendo, così la facciamo vedere anche ai nostri telespettatori, così hanno un'idea. Ma però, attenzione, se posso inserirmi un attimo,
la famosa sanzione che va dal 30 al 200%, perciò dipende, è una sanzione che è stata messa perché già il governo partiva con la malafede che la gente non è che non aveva il denaro per pagarla, ma che non la voleva pagare, perciò forte sanzione per dare un segno forte che vanno pagate. Eccola qui Pagagnara, se vuoi commentarla, eccola qui, guarda, esempio, sì, 2.000 euro questo è proprio non pagati al comune. Che è stata voluta inserire per quello che non riusciva a pagarla, che poi si va a prendere sia quello, perché in alcuni casi proprio non le vogliono pagare, si va a colpire anche quello che non ce la fa a pagarla, e perciò anche quello, nonostante essere una persona in grave difficoltà perché non riesce a pagare questa cartella, deve anche essere duramente sanzionato e tassato di interessi che non sono il costo del denaro, perché quelli comunque producono comunque reddito, perché il costo del denaro è all'1% e parliamo già del 4,50 o 5,15, dove c'è già anche un guadagno sulla rateazione. Perciò non c'è solo l'aggio, guadagnano anche sulla rateazione, andiamo nelle due perché il costo del denaro... Pagagnara, guarda, potete vedere, le due tabelle successive che riepilogano quello che voi stavate dicendo, vedete, se l'accertamento è diventato di circa 2.700 euro nel momento, nel frattempo, a causa di sanzioni e interessi non è pagato dal cittadino entro 6 ragioni, allora il Comune iscrive a ruolo la riscossione e passa a Equitalia. Da 2.700 euro c'è più aggio ridotto di Equitalia, più le spese di notifica, si va a 2.831 euro, girando pagina ancora. Arriviamo al 9% ancora dello scatto dell'aggio della notifica, arriviamo a 2.949 euro, di cui 249 la percentuale che va a Equitalia, 2.700 che va al Comune, più gli interessi di mora, più l'aggio pieno di notifica. Quindi diventa una cosa, sorride Pagagnara, però diventa una cosa stratosferica, non so, diventa... Noi vi abbiamo fatto vedere i dati, cosa prende praticamente da queste tabelle Equitalia e cosa prende il Comune su una multa che un cittadino ha preso perché non ha compiuto il proprio dovere, però in tempi brevissimi viene il 30% scusate, viene... Non ci piove che se il cittadino corretto paga puntuale non si può comunque mettere allo stesso piano quello che comunque che non paga o non ce la fa. Naturalmente noi riceviamo migliaia di persone che hanno questo tipo di problema e nessuno ci dice trovatemi il sistema di non pagare. Mi dicono trovatemi il sistema di pagare perché non so come fare, e il 99% delle persone vuole pagare, ma se non vengono messi in condizione di poter pagare, cosa bisogna per forza aver preparato un sistema per potergli portare via quello che ha o portargli via la casa alla fine? Cioè, e questa è la mano. E poi tra l'altro periodo eccezionale di crisi, regole eccezionali per aiutare la gente, e invece questo non lo vediamo sempre solo uno ma mai l'altro. Zampieri, voleva intervenire prima per dire qualcosa. Sì, io sono andato, visto che stiamo parlando di numeri, sono andato anche a vedermi un bilancio di Equitalia. Abbiamo i dati del bilancio 2010, quelli definitivi, e ci sono dei numeri impressionanti su un bilancio di Equitalia, che è una SPA seppure sotto controllo pubblico. Allora nel 2010 pensate che Equitalia ha avuto ricavi per circa 1,30 miliardi di euro, ricavi dovuti a cosa? Essenzialmente all'incasso di commissioni, aggi, rimborsi per spese di notifica, eccetera, eccetera. Nel 2010, tra l'altro, Equitalia ha riscosso crediti per circa 9 miliardi di euro, di cui quasi la metà per conto dello Stato, il 2,83, circa 3 miliardi di euro, scusate, per conto dell'INPS e dell'INAIL, e i rimanenti per conto di regioni, consorzi, comuni, eccetera, eccetera. Quindi ha avuto anche un utile addirittura per 28, circa 30 milioni di euro. Questo per fare un po' il quadro della situazione. Però io ci tenevo a fare un paio di precisazioni che ho sentito mentre parlavano prima gli altri ospiti. Ovviamente gli importi iscritti a ruolo non sono generati da Equitalia, questo l'avete detto già anche prima, ma sono generati dagli enti impositori. E chi sono gli enti impositori? Sono lo Stato, le regioni, i comuni, l'INPS, l'INAIL. Ricordiamo che l'INPS è proprietario addirittura del 49% di Equitalia, l'altro 51% è di proprietà dell'Agenzia delle Entrate, e consorzi vari. Quindi dobbiamo concentrarci soprattutto anche sugli enti impositori, oltre che su Equitalia. Poi un'altra cosa, un'altra precisazione che ci terrei a fare,
ok, concordo e approvo questo progetto di abbandono da parte dei comuni di Equitalia quale ente impositore, però attenzione che può essere fatto solamente per i tributi di competenza del comune. Magari fosse Quindi questi importi sull'ammontare totale dei tributi riscossi a Equitalia incide per circa il 5-10%, poca roba, quindi poca roba. Per tutto il resto, ovviamente, dovremo sempre rifarci a Equitalia per IVA, dogane, INPS, eccetera, eccetera. E l'ultima cosa, forse non tutti sanno che dal 1° gennaio 2013 Equitalia cesserà di riscuotere i tributi per conto dei comuni, quindi è data ampia autonomia, almeno... Decade il contratto però, okay. Se lo rinnovano... Guardi, sono 4 anni che questa legge viene prorogata e attenzione, viene prorogata per un motivo per 2 motivi secondo me, è l'ANCI che lo chiede, cioè il sindacato dei sindaci che lo chiede perché? Beh, per quello che dicevo prima, uno, perché qualcuno non è strutturato per fare la riscossione interna oppure non ha un ente di riscossione esterno che possa farlo. E 2, perché tanti dei miei colleghi purtroppo preferiscono che il lavoro sporco, tra virgolette, lo facciano altri, lo faccia Equitalia, per quel discorso che dicevo prima, per dire la cartella non l'ho mandata io. Allora quest'anno se abbiamo un merito noi, oltre a quello di aver fatto da apripista, è proprio quello di aver messo talmente tanta pressione all'opinione pubblica, e è un dato di fatto oggettivo, per cui in ogni comune ci sono stati comitati di cittadini, gruppi politici assolutamente trasversali che andavano dalla Lega in certi paesi alla rifondazione comunista in altri, a Grillini stesso, che anche a Marcon quando ha fatto un comizio ha citato l'esempio del comune di Calazzo. A me ha fatto piacere, anche se io ovviamente non sono un fan di Grillo, ma fa piacere, e soprattutto la cosa che mi è piaciuta di più è che fosse assolutamente bipartisan questa protesta, che nasceva proprio da un'esigenza del cittadino, quindi poco strumentalizzata dai partiti, addirittura quasi neanche guardata dal partito di cui faccio parte io, che è il PDL, che salvo rari casi sporadici non ha nemmeno menzionata, ma questo mi fa ancora più piacere perché vuol dire che la mia non è stata una strumentalizzazione politica, però è altrettanto vero che ogni anno chiedevamo e l'ANCI chiedeva questa benedetta proroga che di fatto aiutava qualche sindaco, ma rendeva, come dicevo prima, complici i sindaci di questo sistema, per cui levandola, ecco che... Fabrizio Moro, non ho capito poi la cosa Pacagnella che voglio chiederle, Pacagnella, poi, perché se un cittadino come Moschesi è debitore di Equitalia di un tot di euro al mese e non può trattare, Valentino Rossi, lo Stato avanza 12-13 milioni di euro, lui va lì, tratta e ne paga 3. Certo. Spiegatemi che questo, perché lo trovo abbastanza incongruente, scorretto. C'è di più eclatante, c'è addirittura chi può anche non pagare, perché ci sono delle vecchie cartelle di qualche milione di euro, DS, Forza Italia e Alleanza Nazionale, che hanno avuto il blocco, il congelamento a tempo indeterminato delle loro cartelle, parliamo 96, 97, 98, e sono 6-7 milioni di euro per ogni forza politica. Per quale motivo? Questo lo abbiamo chiesto varie volte, però la risposta non ce l'abbiamo ancora. Quindi così. Boron. Sì, io vorrei però precisare una cosa, perché giustamente, come diceva, non mi ricordo il nome, l'economista, la percentuale dei comuni è molto bassa, quella di riscossione, e la tabella parlava soprattutto di comune, no? La multa, il comune, quasi fosse il problema il comune. Come dice Oscar Giannino, che ascolto tutte le mattine a Radio 24, questo Stato ladro, perché questo è uno Stato ladro, attua delle politiche prima a monte di Equitalia da strozzinaggio, e la più grande responsabile è l'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate che puntualmente ogni giorno mobilita migliaia di ragazzi, perché sono ragazzi neolaureati, che vanno nelle aziende, vanno nelle attività produttive, fanno verbali astronomici, mettendo veramente in paura, no? I piccoli imprenditori, sapendo che una parte cede, ovviamente trattando, quello che diceva lei che ha fatto Valentino, loro lo fanno, una parte trattando, gli danno 100.000 euro di cartella, di verbale, e dall'altra parte dico ma se ne paghi 10, 15, 20 si chiude. Se qualcuno invece reagisce e dice io mi avvalgo della facoltà di difendermi, ti portano in commissione tributaria
dove la maggior parte delle volte in primo grado, che non è una commissione tributaria, sono 4 commercialisti che non hanno avuto fortuna, che fanno là i giudici a perditempo, che in molti casi danno torto, no? E anzi quasi hanno un ordine, quasi sembra che abbiano un ordine, danno torto, perché la legge dice che quando perdi in primo grado inizi a pagare. Se qualcuno ha le risorse economiche personali per difendersi in appello, dove trovi qualche giudice che magari ha un po' di conoscenza della materia e hai qualche soldo a pagare un buon avvocato, riesci a vincere, passando ovviamente 2 o 3 anni, sono già 2 o 3 anni che paghi. Quando vinci, la cosa più sbalorditiva è che tu aspetti che ti diano indietro i soldi che ti hanno tolto, che ti hanno mal tolto, e forse dopo qualche anno te li danno indietro. Ti danno indietro solo la quota capitale, non ti danno indietro l'aggio, non ti danno indietro gli interessi che hai pagato, non ti danno indietro, perché devi fare causa. Se fai causa, prima che ti diano indietro i soldi, c'è una legge che ti dice che il tuo credito che deve darti indietro viene bloccato in attesa di giudizio. La maggior parte dei processi in commissione tributaria, al 60%, li vince il contribuente, perché la maggior parte delle cartelle e delle sanzioni che vengono fatte vengono combinate su. Io ne ho viste più di qualcuna professionalmente, ho visto anche degli imprenditori, è sempre soggettiva. L'imputazione del reato è sempre soggettivamente inesistente. Di oggettivo non c'è nulla. Quando vai a un processo e porti le cose oggettive, cioè le prove, i fatti che tu hai pagato e hai fatto tutto come ti dice la legge, ovviamente hai ragione. Però intanto sono 2, 3, 4 anni che paghi. Questo lo si dimentica e non si deve dimenticarlo, perché Equitalia riscuote, ma quelli che bastonano la gente, bastonano gli imprenditori, sono altri che molto spesso non sanno neanche come funziona il mercato. Io ho visto un imprenditore soccombere per una cartella, ma guardate, di 400.000 euro, cioè un verbale, scusate, di 400.000 euro, che fa una grossa carpenteria. Arriva l'agenzia delle entrate e gli dice: ma tu hai comprato, adesso non mi ricordo la quantità, ma 100.000 tonnellate di ferro, ne hai trasformate 90.000, 95.000, perché questo è il tuo prodotto finito e venduto, vuol dire che quelle 5-10.000 che mancano è nero. E lui ha detto: ma guardate che non è nero, è lo scarto, è lo sfrido. Questi sono i formulari dello sfrido e dello scarto che stanno andando in rottamazione. Gli hanno messo 400.000 euro di verbale. Vai in commissione, perdi, primo grado, iniziano ad arrivarti le cartelle esattoriali, anzi il primo atto che fanno, perché dicono sempre no, ma il pignoramento, quello, ma il primo atto che fanno, neanche quello di andare in commissione tributaria, è andare in commissione tributaria a chiedere sequestro preventivo dei tuoi crediti, il pignoramento degli immobili, questo è il primo atto che fanno, e lì vedi la malafede, perché nemmeno ti lasciano la bontà di dire: guarda che io va bene, pago, vado avanti, no. Il primo atto che fanno ti mettono sotto sequestro, automaticamente creando anche magari grossissimi problemi di liquidità. Pensiamo alle aziende che magari hanno lavoro con il pubblico. Che poi ti bloccano le banche. Se hanno il problema con il pubblico, lavorano con il pubblico, automaticamente non puoi neanche più fare una gara d'appalto, non puoi più fare niente, diventa un problema enorme, non hai più soldi per pagare i contributi, non hai più soldi per pagare le forniture. Viene bloccato il DURC, non puoi più lavorare, il pubblico non avendo il DURC non può nemmeno pagarti i tuoi crediti, non puoi nemmeno pagare. E poi in simbiosi, no, c'è l'Equitalia che agisce, che sono le due facce della stessa medaglia, perché uno è proprietario dell'altro, sono le due facce della stessa medaglia e che non sono sempre tanto proprio innocenti. No? Io ho visto una situazione di un imprenditore che ovviamente aspettava un credito da un'azienda pubblica, lo si è visto bloccare perché loro quando pagano il pubblico deve fare una segnalazione a Equitalia, verificare se tu hai debiti con lo Stato, nel caso la comunicazione sia positiva ti pagano, se no vengono bloccati a monte. Questo su tutti i pagamenti pubblici. Equitalia l'ha bloccato perché diceva che l'imprenditore era moroso, rivoltosi all'ufficio di Equitalia, è venuto fuori che era un errore fatto loro a livello informatico, gliel'hanno sbloccato, gli hanno detto: guardi, tempo una settimana, 10 giorni glielo sblocchiamo, neanche subito, e gli hanno fatto pagare 150 euro di diritti di segreteria perché loro hanno sbagliato. Siamo a questo livello. Noi non possiamo sbagliare,
Noi paghiamo tutto, noi soccombiamo, loro fanno quello che vogliono, senza capire che i loro padroni sono la gente. Che i loro padroni sono la gente. di Rimediboro, Ruzzardi, poi Morosini e poi il professore Manocase, Ruzzardi allora. Scusami, Rizzardi. No, scusa, solo per dire, era per dire che il primo è lo Stato, bisognerebbe scrivere i numeri che è lo Stato, no? Perché se io faccio l'esempio con i 100 euro della multa del comune, sembra quasi che l'ente impositore e quello che noi accusiamo sia il comune che va a prendersi la multa o i rifiuti realmente non pagati, per cui c'è un servizio dietro. La maggior parte delle cartelle arrivano dallo Stato, a volte molto spesso per cose inesistenti. Rizzardi. Dunque, io condivido una serie di ragionamenti che sono stati fatti, nel senso che comunque mi pare che tutti siano d'accordo nella capacità di analizzare il caso concreto. Mi piaceva molto anche il ragionamento sul fatto che nel momento in cui io vado a pressare una persona, dopo alla fine mi ritrovo con un caso sociale, quindi è evidente che tutto questo va contestualizzato all'interno della crisi economica che stiamo vivendo e della situazione generale di sofferenza che ha il Paese. Però dobbiamo anche evitarci, perché altrimenti hanno ragione quelli che dicono che la politica sta fallendo, che i nostri ragionamenti poi alla fine siano un lamentismo continuo, nel senso che, lo dico con tutta la serenità possibile, però fino a pochi mesi fa, non è che i problemi c'erano comunque, qualcuno ha avuto la possibilità di governare, c'è qualcuno che ha governato di più negli ultimi 10 anni. Ebbene, questa riforma dello Stato... Forse c'era un po' meno tassazione, forse, Rizzardi. No, l'economia girava di più. Quando l'economia girava di più, tutto funzionava bene. Adesso ci sarebbe bisogno di una serie di riforme strutturali, ma ce le trasciniamo da tempo, tutto quel tema che riguarda le pensioni, tutto il tema che riguarda anche, che l'Italia ha uno Stato con una spesa pubblica eccessiva, lo sappiamo tutti che però anche nel corso dei governi Berlusconi la spesa pubblica aumentava, i ministeri sono stati tagliati solo del 3%, mentre gli enti locali hanno ricevuto una serie di mazzate una dopo l'altra. Allora, quello che voglio dire è che mi piace che in questa trasmissione sostanzialmente stiamo cercando, e io inviterei tutti quanti a fare, non nel momento in cui il dito indica la Luna, guardiamo la Luna, il tema di fondo è tutto un sistema che, lo sottolineavo anche prima, non è che adesso allora abbiamo trovato il capro espiatorio, ce la prendiamo con Equitalia e tutto quello che ci va attorno, dopo ci generano anche delle situazioni di violenza. Però ecco, o noi prendiamo e ci mettiamo d'accordo sul fatto che ci sono dei problemi da risolvere, ci sono delle storture, ci sono delle cose da ammorbidire, Zaia adesso lancia Equiveneto e tutto quello che ci va dietro, ma lanci Equiveneto, ma faccia in modo che la Regione Veneto paghi le aziende in tempi decenti, perché anche quello è un tema. Uno dei più grandi fattori di crisi sono i tempi di pagamento che ha la pubblica amministrazione. Quindi ecco, io credo che non dobbiamo cercare di... Soprattutto, e faccio anche una proposta concreta, quando da questa crisi si esce solo con una maggiore equità. Equità vuol dire che chi ha di più, perché dopo alla fine qual è il ragionamento che sta alla base anche dell'IMU e tutto quello che ci sta attorno? Comunque, insomma, si avverte che c'è un certo tipo di patrimonio in Italia, quindi si dice andiamo a toccare lì. Il Partito Democratico aveva proposto una patrimoniale che andasse a intaccare chi ha di più, il 10% delle persone in Italia è proprietario del 50% della ricchezza, si vada a toccare quello, perché da qualche parte ne dovremo venire fuori, oppure continuiamo a dire abbiamo interesse del debito, il debito pubblico devastante, facciamo la fine della Grecia e tutto quello che ci va dietro, siamo arrivati sull'orlo del fallimento, per cortesia, però da qualche parte dobbiamo cercare di raddrizzare questo Paese. Qui ragionamento ci fermiamo, chiudo con l'ultima cosa. Ci fermiamo con le tasse, altrimenti diventa molto ampio. Lo so, e ne abbiamo già trattato però poi il rischio è di continuare a guardare il dito e la Luna non la indichiamo. Io dico questo, la cos'è che fa il sindaco di Calalzo? Prende e fa un'operazione di equità, perché dice io conosco il territorio, so dove c'è il furbetto e so dove non c'è il furbetto e so che faccio un'operazione di questo tipo. Sentiamo cosa dice Zaia, visto che l'ha nominato, siamo andati a intervistarlo, Elisabetta Corazzi, stiamo proprio in merito a Equitalia, cosa ci racconta lui, cosa vorrebbe fare, sentiamo. Governatore, Equitalia non va, si parla di Equiveneto, ma cosa si intende? Ma noi vogliamo essere al fianco dei veneti, dare vita a questa Equiveneto, pensare che le regole dei veneti per parlare ai veneti, non più regole nazionali, però ricordiamo che in questo momento siamo fermi, nel senso che se facessimo Equiveneto in questo momento dovremmo applicare le regole nazionali che sono quelle che non vogliamo.
Il sindaco di Calalzo è stato il primo a liquidare Equitalia, altri comuni ne hanno seguito l'esempio, non rinnovando o rescindendo il contratto con la società. Lei cosa ne pensa? È d'accordo? Ogni sindaco è libero di fare quello che vuole e sono convinto che ha fatto una scelta giusta sotto il profilo assolutamente dell'approccio. Il sindaco di Calalzo si troverà però ad applicare le regole nazionali, quindi il cittadino vessato di prima sarà vessato anche dopo e ci sarà solo un vantaggio, che sarà uno di Calalzo ad andare a chiedergli i soldi, non più uno da fuori. E qualche caratteristica per questo Equiveneto? Beh, dovremmo ragionare innanzitutto sul fronte della difesa dei cittadini, meno cartelle pazze, meno burocrazia, meno lungaggini, soprattutto evitare di far trovare le case ipotecate da gente che non sapeva neanche di averle ipotecate. E poi anche ridurre l'aggio, perché oggi si paga il 9% sul dovuto. Questo però non toglie che bisogna modificare la norma nazionale, altrimenti sarà un inutile sacrificio. Professor Manocase, bisogna sistemare, sento sempre le solite frasi ormai da quando facciamo questa trasmissione di politica, sento sempre le solite frasi, sono anche ripetitivo, bisogna fare, bisogna bla 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 bla, sento tanti bla bla bla, e in questo caso su Equitalia se lo dice che bisogna fare uno che dovrebbe fare, siamo messi male. È quello che mi preoccupa, certo. Siamo disastrati, perché qui sono passati tutti i politici di tutte le aree, ma nessuno si è alzato, è andato in Parlamento e ha fatto un'interrogazione sulla base di tutti i bei discorsi che abbiamo fatto in trasmissione. E questo è l'aspetto più negativo del politico italiano, che parla bene ma poi alla fine non combina niente. Ma probabilmente perché il politico italiano non conta nulla. Il problema è che noi abbiamo eletto dei politici che ci sono stati proposti per con una legge elettorale dove i partiti decidono quelli che saranno i rappresentanti, e puoi solo scegliere la lista, questa, quella o quell'altra. Cambierà, dicono che cambierà qualcosa con le prossime. Ma io non credo, io non credo che ci sia la forza politica in questo momento o la volontà politica di fare qualche cosa. E lo abbiamo visto, e questo tipo di, diciamo, politica mediterranea l'abbiamo visto in Grecia, perché tra due famiglie, Papandreou e Papadopoulos, hanno comandato per 70 anni la Grecia. Dal dopoguerra fino adesso loro due hanno comandato la Grecia, e i greci si sono trovati dove si sono trovati e le hanno promesso di tutto, hanno fatto di tutto meno che fare politica vera per la gente. Allora, per ingraziarsi, è quello che succedeva negli anni 50, 60, 70, eccetera, no? Per ingraziarsi la gente veniva assunta alle poste. Io vado ancora adesso al Ministero, ex Ministero delle Poste e Telecomunicazione, che è un grattacielo che conteneva 4.500 dipendenti, che oggi sono 250. Si potrebbe chiudere perché a fianco c'è un altro ministero che è altrettanto vuoto e quello in fianco è altrettanto vuoto, quindi se ne accorpiamo 10 ne facciamo uno, va bene. Voi pensate che ogni piano c'è ristorante, tabaccheria e tutti i servizi, ed è sempre trafficato. Ci sono 250 persone dentro il Ministero dello Sviluppo Economico che riescono a mantenere ogni piano quantomeno la sanità, che era più usano i prezzi che usano il Parlamento, i ristoranti sono sempre pieni, si pagano 2 euro a mangiare, quindi sono sempre pieni. Italia, Roma. Ma meglio così almeno evitano di andare fuori a fare la spesa. Almeno la sanità no, questa è un'altra cosa, poi che vadano fuori a fare la spesa l'abbiamo visto. L'abbiamo visto. Quello è una prassi. Quella è una prassi. Per esempio a me è successo che mi ha dato l'appuntamento e non c'erano. E quindi sono andato a Roma e dice: ma lei non sa che è ponte? Dico: guardi, io ho chiamato, siccome mi hanno dato l'appuntamento in una giornata sbagliata, dico: ma siete sicuri che... Allora me l'hanno spostata e dico: guardate che forse è un venerdì, è un giovedì, sabato, quindi probabilmente fate un ponte. Mi hanno fatto andare e non c'era nessuno. Ma questo è normale, ma non hanno neanche la bontà di chiederti scusa. Ma attenzione, questi comandano. La cosa peggiore è che questi comandano perché dei politici non sanno cosa farsene, perché i politici cambiano.
ogni 2 o 3 anni non c'è più quel politico, non c'è più quel ministro. Prima c'era il ministro Scajola, no, l'hanno fatto fuori il ministro Scajola, perché ingombrava il ministro Scajola, allora l'ha mandato via, è rimasto uno pro tempore, il solito ignoto, no? Poi dopo il solito ignoto è arrivato Romani e quindi questi hanno fatto quello che hanno voluto e te lo dicono chiaro, che i politici non contano nulla. Poi su Scajola, devo dare pubblicità, poi lo faccio vedere, se è breve. Mi ricordo Scajola, una battuta la prendo per scherzo, da Brignano la prendo, che invece che prendere l'appartamento vicino al Colosseo era andato a trattare il Colosseo proprio vero e proprio con i soldi che gli erano sbagliato. arrivati. No, è andato professore a trattare il Colosseo, no? A un certo punto l'aveva quasi trattato, stava per prendere come abitazione il Colosseo, è arrivata sua moglie e ha detto: ma amore mio, abbiamo gli infissi, costano un po' troppo lì gli infissi al Colosseo. Non ho capito perché Morosini è una battuta ovviamente rubata a Brignano. Molto carina. Io volevo fare un'osservazione, io sono sempre convinto, sono abituato a guardare le cose nella loro realtà complessiva. Prima citavo il principio della capacità contributiva, ma ce n'è un altro principio importantissimo che uno Stato serio dovrebbe essere osservato da tutti e soprattutto dal legislatore, che è il principio della legalità. Sembra che io dica una cosa ovvia, invece è violato il principio della legalità. Le faccio un esempio banalissimo, sempre nei ricordi. Bisognerebbe andare a leggere a volte, per capire bene questa questione, i lavori preparatori delle varie leggi. Ce n'è una, sempre ricordata dagli esperti della materia, soprattutto dagli studiosi dello Stato e della materia del diritto pubblico. Quando si è introdotta l'IVA, allorché si è dovuto decidere l'aliquota che si riteneva corretta per le necessità dello Stato, adesso non so l'aliquota esatta, ma comunque la cosa che riferisco è precisa, se l'aliquota era il 15%, il legislatore decise nel momento dell'approvazione di portarla al 16% per coprire quella percentuale di evasione che secondo un dato statistico si riteneva inevitabile. Cioè, ma lei cioè io che sono uno che crede alla legalità, queste cose qua mi fanno veramente sobbalzare fisicamente dalla sedia. Cioè, vuol dire che lo Stato mette nel fiore della legge il germe che poi farà marcire la mela. E questo è un principio, cioè se non capiamo questo, è inutile che parliamo di Equitalia, di Equimat, di politici che non sanno neanche quello che sono chiamati a votare. Avete mai visto le Iene? È la cosa... Non sai se ridere o piangere, ma io pago le tasse, possiamo dire a questi imbecilli, ignoranti è la gentilezza, perché vuol dire colui che ignora, che non conosce, no, è una gentilezza. La gente che non sa, ma anche, non voglio fare esempi, anche una illustre padovana che hanno chiesto cos'è la Consob, chiedo scusa, ho dato al femminile perché era una signora, è accaduta dalle stelle, cioè, ma questi fanno le leggi. Allora, tornando alla questione, il principio della legalità, lei capisce, in America, per fare un esempio, una cosa del genere, quella dell'aliquota del 15 portata al 16 perché bisogna recuperare in partenza una legalità, una evasione che si sa già statisticamente, non se la penserebbero neanche lontanamente di introdurla, penserebbero di colpire gli evasori. Quindi voglio dire, il germe è in partenza, la casa crolla oggi per questo motivo. Le do anche un esempio attualissimo, un esempio semplicissimo. Abbiamo i pensionati che hanno il limite del prelievo dei 1.000 euro, oltre i 1.000 euro, se uno ha una pensione di 1.080 euro può prelevarne solo 1.000 in contanti, gli 80 deve lasciarli là, tra l'altro in un conto corrente, le cui condizioni sono definite dallo Stato. Ma voi lo sapete tutti che in questi giorni al Parlamento fingono di discutere una legge sul finanziamento pubblico dei partiti che pone un limite adesso al finanziamento anonimo e quindi si presume in contanti fino a 5.000 euro. Cioè, ma vi rendete conto con che sfacciataggine? Io non ho più aggettivi, cioè il mio vocabolario, penso di averne almeno 12.000 termini di uso normali, facendo la professione che faccio, non ha più aggettivazioni, cioè questi non sai se siano dei criminali,
degli inconsapevoli, degli irresponsabili o che veramente aspettino la ramazza della rivoluzione. O dei fenomeni. O dei fenomeni, no, non credo molto ai fenomeni, fenomeni nel senso della casta che si porta via. Lei pensi solo a questa cosa, questa è di attualità di queste ore. Stanno discutendo di un finanziamento pubblico ai partiti ridotto dai 50.000 attuali ai 5.000, però anonimo. Il che vuol dire contanti. Lei poi capisce, siccome non siamo fessi, che lo diciamo già noi, cosa significa questo? Significa che se uno ha un partito, non voglio fare nomi, con 1.000 iscritti, dice 5 li hai ricevuti tu, 5 li hai ricevuti lui, 5 li hai ricevuti io. Cioè li dividiamo per tutti e quindi arrivano ancora i milioni in nero che andranno a finire, come abbiamo visto, in lingotti d'oro e robe menate. Chiedo devo dare pubblicità. No, ma questa è la partenza, io mi scuso con voi, No, va bene. Cioè, o si vede l'edificio dalla partenza, dalla base, oppure non sta in piedi. Morosina, è interessante l'argomento perché guardate, Elisabetta sta ricevendo centinaia di telefonate, io mi auguro di passarne qualcuna perché l'argomento è interessante. Noi andiamo in pubblicità, ma al rientro vi faccio vedere la storia di un imprenditore che non riesce a pagare quello che avrebbe dovuto pagare perché gli è stato esagerato il conto, uso questo termine, è stato a un certo punto sul punto di suicidarsi, è stato a un certo punto sul punto di vendere un rene pur di pagare lo Stato. Dopo la pubblicità ve lo faremo ascoltare, a tra poco. Lapislazzuli, agate, turchesi blu 699 è il numero che cerchi tu. Uomini, mai un regalo e solo lavoro. Uè tipa, da oggi con TV7 Doc i regali te li fai da sola. Ma è un'offerta da urlo! TV7 Doc ti aspetta tutti i giorni con i gioielli di Igea di Igea. Risintonizza il tuo decoder e cerca TV7 Doc, la TV dei gioielli più belli. E se sei del Friuli Venezia Giulia, cerca TV7 Doc al 605. Se tuo Mario non si muove, cerca il 699. Fai crescere la tua antenna. DP Impianti, da oltre 30 anni, antenne e sistemi televisivi per tutte le taglie, punti TV, canali in chiaro, pay TV, sistemi SAT e digitale terrestre, dalla casa fino alle grandi strutture alberghiere. DP Impianti è progettazione ed installazione con assistenza continua su tutto il territorio. Sei un privato cittadino? Un'impresa? Un albergo? Niente paura. DP Impianti ha la soluzione su misura per te. www.dpimpianti.com. Stabilimento termale Columbus. Per ritrovare il semplice benessere. Acqua termale, idromassaggio, cascatelle, piscine interne ed esterne, centro benessere, trattamenti estetici, sauna, solarium, corsi di nuoto per tutti. Stabilimento termale Columbus. Ad Abano Terme Padova. Telefono 049 8601 555. Stabilimento termale Columbus. Il piacere di stare in acqua termale. Vuoi guadagnare per 25 anni col fotovoltaico? Vuoi dare uno stop al caro energia? Sono quello che fa per te. Sono il pannello fotovoltaico CPZ26 della Sipatec Energy. Sono giovane e sono forte. Ho una potenza di 320 watt e porto sulla schiena il mio microinverter per aumentare la corrente che produco fino al 30% in più. Un surplus di energia che regalo a chi mi sceglie. Produco bene in campagna e ancora meglio in città, sui tetti e sui muri. Il mio piccolo microinverter corregge ed ottimizza il mio funzionamento anche in caso di ombreggiamenti dovuti ad abbaini, camini o costruzioni vicine. Con meno pannelli e molta energia potrai spendere meno e guadagnare di più. Cogli l'opportunità, contattaci. Sipatec Energy è a Sant'Elena, Padova. www.sipatec.com. Tara 2000 CDTI 150 cavalli Edition Plus automatica. Dicembre 2008. 36.900 km. Euro 17.900. Queste e tante offerte le trovi su TV7 Top Car, al canale 213 in Veneto, 112 in Friuli Venezia Giulia, 217 in Emilia Romagna. TV7 Top Car, la TV delle 4 ruote. Vienici a scoprire.
Cara Damiana, permettimi di salutare la bellissima Caccuri. Caput Mundi. Esatto, ormai Caput Mundi. Ma ricordiamo ai nostri telespettatori, salutando anche loro, il doppio appuntamento per questo lunedì con TV7 alle 7, che torna sia alla mattina che nel pomeriggio. Per lo speciale ballottaggio. Esatto, abbiamo bene gli orari. Allora, dalle 7 alle 10 la mattina e dalle 15 alle 20 circa il pomeriggio. Tanti ospiti, musica, notizie, informazioni, sempre stile TV7 alle 7. Damiana, volevi ricordare qualcosa di importante? Sì, la mattina parleremo di lotta alle mafie, 20 anni dalla scomparsa di Giovanni Falcone e della sua scorta, la tragica strage di Capaci, poi avremo ancora melanoma, prevenzione e cura, e la nutrizionista consiglia, Fabiola Menonna. E nel pomeriggio musica, nel pomeriggio di tutto ospiti, di più, non potete mancare. Informazioni sugli esiti dei vari ballottaggi, Assolutamente, giusto? Vi aspettiamo lunedì, tutto il giorno. Buon weekend. Vi ricordo lunedì che oltre sul canale 12, come avete sentito nello spot, vi daranno i risultati parziali dei ballottaggi degli 8 comuni del Veneto. C'è il canale 88, 88 facilissimo da sintonizzare, da premere per vedere tutte le votazioni, tutti i risultati dei sondaggi, scusate, i risultati dei ballottaggi degli 8 comuni del Veneto, dunque compreso anche tra l'altro Belluno, dove noi ci saremo e seguiremo in diretta l'evento proprio dalla città di Belluno. Vi ricordo 88 TV7 Azzurra, i ballottaggi in tempo reale, e lunedì vi aspetto, mentre al termine della trasmissione vedrete Beppe Grillo, che è ospite anche con noi questa sera, ieri sera nel comizio di Mira, in esclusiva su TV7 Triveneta. Appena terminato qui rimanete collegati con noi, rimanete su TV7 Triveneta e vedrete il comizio di Beppe Grillo di ieri sera in esclusiva su Triveneta di Mira, appunto del gruppo 5 Stelle. Telefonate ne passiamo perché ne abbiamo moltissime. Sentiamo la prima. Pronto? Buonasera, grazie per l'opportunità. Con chi parliamo e da dove? Titti Monteleone, da Belluno alla destra. Prego. Senta, guardi, io non so se siamo su Scherzi a parte o dove. Ho sentito l'intervista al presidente della regione Zaia, ma possibile che non abbia capito assolutamente niente di quello che è lo spirito di questa battaglia su Equitalia? Possibile che non abbia capito che quello che ha fatto e che sta facendo il sindaco di Calauzo porta benefici alla popolazione, perché nessuno meglio di un sindaco può sapere che un cittadino non vuole pagare o non può pagare e in quale maniera farlo pagare. È semplicemente vergognoso che si sia espresso in quei termini. Molto probabilmente vive in un mondo suo il presidente Zaia, non ha contatto con la popolazione, vive sull'Olimpo, beato lui, voglio dire, no? Certo, grazie signora, ovviamente commenteremo quello che lei ci ha detto e poi tra l'altro l'ha detto chiaro e tondo. Grazie alla telefonata, ne sentiamo un'altra. Pronto, chi abbiamo in linea, da dove? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Sono Antonino da Mantova. Prego signor Tonino. Intanto complimenti per la bellissima trasmissione. La ringrazio. Dopo, guardi, io vi ho appena mandato un SMS su quella multa da 39 euro che ho preso nel 2009, che oggi è arrivata a 250. Con tutta la mia buona volontà l'avrei pagata, ma 250 euro onestamente non mi sento di pagarli. E poi volevo rispondere a quel signore che ha detto che se giustamente tutte le tasse si pagassero subito, non ci sarebbero tutte queste fardelle che ci hanno messo queste Equitalia. Ma io voglio fare presente a questo signore, metta il caso di un povero disgraziato che prende 600-700 euro di pensione al mese e si trova in uno di quei semafori truffaldini che invece di 4 secondi è a 2 secondi e prende una multa di 250 euro, che è tantissimo. Come fa a pagarla? È vero, il problema è anche questo, che è stato discusso anche questo, quante cose non funzionano. Comunque grazie, cercheremo di rispondere anche a lei. Un'altra telefonata, sentiamo, se siete rapidi ne passiamo il più possibile. Sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Da San Demiano, mi chiamo Rinaldo. Prego signor Rinaldo. Senta, volevo parlare un attimo con quello della Lega Nord che ha detto che... Eccolo qui, Fabrizio Borò. Fabrizio Borò. Ha detto che abbiamo un governo ladrone, ma che non abbiano imparato da Bossi a rubare. E poi avevo un'altra idea,
rilanciare il lavoro nelle cartiere. Perché quei simboli, direttore, che la circondano non li stampiamo sulla carta igienica? Sicuramente le rimane il colore. lavorano. Rinaldo, E la carta igienica viene Rinaldo, esportata in tutto il mondo. Rinaldo, faccio una battuta, le rimane il colore, Se le stampiamo la carta igienica le rimane il colore, al di là, era una battuta ovviamente. Sicuramente non ho più niente da dire. abbiamo capito la sua amarezza e poi ne discuteremo in studio. Sentiamo un'altra telefonata, se è pronta, pronto? Buonasera. Con chi parliamo e da Buonasera. dove? Zerman Damiano da Legnago. Da Legnago, Allora, provincia di Verona, prego. Sì, buonasera. Io chiedo ai signori che intervengono, non sapete quanto costa un politico pro capite in Germania? 70 centesimi. Sapete quanto costa la politica pro capite in Italia? 6 euro. Non vi vergognate? Ma qui non ci sono politici. Sapete i numeri? Guardiamo i numeri. Voi che siete lì 8, 9, 10, costate a ogni cittadino 6 euro pro capite. In Germania, che un povero operaio prende 2.500 euro al mese, costa 60 centesimi. Si vergogni lei che ride. Arrivederci, buonasera. No, io non stavo ridendo, poi non so chi rideva, però era lei che rideva, il sindaco. Io costo 1.000 euro. No, aspetti che le spiego. Volevo rispondere quando, ovviamente noi abbiamo tutti i numeri delle telefonate, volevo rispondere al nostro telespettatore che qui non ci sono politici, c'è un sindaco e sono due giovani di partito, che non ci sono onorevoli, senatori, tanto discorrendo. Sono tutte delle associazioni, ovviamente per parlare di Equitalia, quindi non ha visto bene la trasmissione, quindi la pregherei di guardarci dall'inizio, capire chi sono gli ospiti e dopo eventualmente se deve sfogarsi si sfoghi pure, però prima quantomeno cerchi di indicare le persone giuste. C'è un'altra telefonata. Che non prendono contributi dallo Stato, associazioni che non prendono contributi. Abbiamo detto associazioni, ho detto politici, ho voluto spiegarli, mi sembra di averli spiegato per ben bene. Io costo meno del tedesco, sì, ho capito. 1.000 euro su 2.250. Certo, costa meno, però ho voluto spiegare al nostro telespettatore che non ha seguito attentamente la nostra trasmissione. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Sono Umberto, chiamo da Mestre. Prego, signor Umberto. Niente. Il problema è questo, che voi parlate di Equitalia, no? Certo. E io ho avuto un problema con l'Equitalia perché ho aperto un'azienda nel 95. Ci dica. Sì, e purtroppo dal 2001, quando è entrato l'euro, sono calate le vendite. E quindi ha preso una multa, non ha pagato le tasse, cosa ha fatto? Sì, ho avuto dei problemi perché avevo dei dipendenti e tutto quanto e ho saltato di pagare delle vendite. Quindi le è arrivato la multa di Equitalia che, quantificandola? Sì. Qualificandola, che nel senso loro non hanno fatto un sistema tranquillo, ti mettono tasse sulla tasse. Prego. Sì, e dopo mi sono trovato che da un tot di soldi mi sono arrivati molti di più. Certo, questo ne abbiamo discusso. E quindi cosa ha fatto? Non le ha pagate? Le sta pagando? No, cosa chiede questa sera? Ho chiuso. Ha chiuso l'attività, ho capito. E non riusciva con l'attività a pagare? No, nel 2009 ho chiuso l'attività e non potevo più... ma adesso quindi le tasse non le paga più? Adesso non le pago più. Ho sempre il problema con l'Equitalia, però il problema è questo, che mi sono arrangiato a lavorare con l'interinale in giro di qua e di là. Certo. Va bene, abbiamo sentito anche la sua posizione. L'ultima telefonata, poi rientriamo in studio perché ne abbiamo davvero tantissime. Chiedo scusa se non potremo passarle tutte. Passiamo all'ultima, Elisabetta, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Sì, pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, chiamo da Cavallino Treborti, sono il rappresentante di Veneto Stato. Prego. Volevo chiedere al signor Zampieri, che è analista finanziario, che aveva in mano un bilancio di Equitalia, se ha trovato anche il bilancio separato di tutte e tre le società Equitalia o solamente il bilancio complessivo in cui si nasconde tutte le magagne che ci sono sotto. La risposta, grazie a te, fate subito la risposta. Zampieri? Sì, il bilancio che facevo riferimento io è un bilancio consolidato, quindi generale. Ancora non possiamo avere a disposizione i singoli bilanci,
quindi prendiamo a riferimento questi dati nel globale. Però, visto che stavamo parlando della classe politica, giustamente come responsabile principale di poi tutte le malefatte e dei disagi della popolazione italiana, io voglio darvi anche un altro numero. Un mese fa circa la Corte dei Conti, quindi un dato più che ufficiale, ci ha detto che la corruzione, il sistema delle tangenti, la commistione tra politica e malavita, gli interessi privati in atti pubblici della classe politica italiana e degli uffici centrali statali costa allo Stato italiano, quindi a noi, 70 miliardi di euro all'anno. Ci saremmo potuti risparmiare la manovra Tremonti più la manovra Monti. Nelle puntate precedenti di questa trasmissione abbiamo parlato di tutti questi conti, di quanto spendono, addirittura abbiamo fatto vedere dei filmati proprio degli ENI che facevano riferimento che portavano via le colazioni mattutine, se le portavano nei propri uffici, nelle proprie abitazioni lì vicino alla Camera. Qualche senatore qui ha detto che non è vero, poi l'ha appurato. Abbiamo parlato di tutto questo. Sebastiano Coracci, prima dell'intervista all'imprenditore, so che tu devi lasciarci perché hai un impegno, quindi se volevi concludere la tua presenza. No, volevo precisare che in questo momento particolare, ecco, perché poi alla fine si discute, ma alla fine come ne usciremo da qua? Era la domanda alla fine dell'imprenditore che volevo fare. Esatto. No, io per quanto riguarda l'associazione, intanto volevo informare che... Quanti iscritti avete? Siamo appena nati, ufficializziamo la prossima settimana, abbiamo già avuto un centinaio di adesioni proprio in pochissimi giorni. Volevo precisare che intanto anche in prima seduta in commissione tributaria, attesa una certa soglia, ci si può difendere da soli. Quindi informiamo i cittadini e i contribuenti che non c'è bisogno di affrontare spese di legali, ma che ci si può andare anche da soli a difendersi. Naturalmente le associazioni come la nostra sono anche utili per dare una mano sul tipo di ricorso che bisogna impostare. Io tornerei su quella proposta che a mio avviso è l'unica che oggi ci può in qualche modo, come dire, fra virgolette, salvare. In tempi eccezionali, anche sulle specie animali, c'è una moratoria che difende delle specie in estinzione. Oggi si rischia di far estinguere il genere umano. Noi riteniamo che in una circostanza così eccezionale si debba assolutamente pensare, e questo è un appello che faccio, ripeto, a tutte le associazioni di categorie, a tutti gli organismi che ci possono ascoltare, di adottare una moratoria di un anno, perché noi senza di questa, consolidando il debito, discutendo con ogni contribuente, aprendo questi famosi sportelli del cittadino, se è vero che ci sono, che siano operativi, perché si contratti il debito, ma che comunque non si può pagare adesso. Cioè noi pensiamo soltanto che la prima rata dell'IMU scade a giorni e che probabilmente la seconda potrebbe essere ancora più pesante di questa, che poi ci sono tutte le tasse automobilistiche, il bollo annuale, l'IVA, cioè la gente non ce la farà a pagarla. Ecco perché noi riteniamo che una proposta di buonsenso possa essere questa, se si vuole aiutare veramente la crescita. E poi sugli imprenditori, e chiudo, è possibile che imprenditori che dichiarino, anche artigiani, piccoli commercianti, che dichiarino sul bilancio consolidato, certificato, pubblicato nel registro delle imprese, sono in perdita da 1, da 2 anni e continuano a chiedergli del denaro, che poi va in banca, altro argomento di cui inviterei da subito Borile e questa televisione che ringrazio perché l'argomento è stato veramente di grande attualità. Anche qui le banche ti prestano il denaro, peggio delle finanziarie, sono da usura, ti prestano il denaro all'11%, al 12%, come si fa? Anche di più. Cioè, a questo punto gli artigiani se lo prestano, gli artigiani bisogna farli ripagare dal primo anno che dichiarano un bilancio un'altra volta in attivo, magari. Cioè se il futuro dimostrerà che nel 2013 c'è crescita, ecco che lo Stato potrà chiedergli di continuare a pagare le tasse, ma naturalmente agli imprenditori, ai piccoli imprenditori, ripeto, agli artigiani che hanno i bilanci in perdita da 1 o 2 anni, non si può chiedere un euro. Bene. Bisogna che su questo... Sebastiano, nel ringraziarti, aggiungo quello che hai detto te, di quello che ha detto la nostra televisione, il nostro editore che tra l'altro qui presente, la strategia di questa televisione è essere al servizio del cittadino.
e quindi tutti coloro che ne avessero bisogno, quello che possiamo dare, quello che possiamo fare. L'emittente, per merito del professor Mano Case e di tutto lo staff di questa televisione, è a disposizione del cittadino, perché credo oggi ne abbia assolutamente necessità. Grazie a Sebastiano Coralci. Noi andiamo a vedere questa intervista di questo imprenditore che era al limite del suicidio, addirittura lo sentirete, ha detto: beh, prendetemi un rene, vendetemi un rene, io pago Equitalia. Sentite cosa dice, e non ha voluto ovviamente, per vergogna, perché non ha pagato i soldi, farsi vedere. Sentiamo cosa dice. Siamo con Giovanni, vittima di Equitalia, vuole raccontarci la sua storia, una storia davvero molto triste, quasi vicino al suicidio. Allora iniziamo, Giovanni. Quando è iniziato questo calvario? Ma io presi in gestione un noto ristorante di Padova all'inizio degli anni 2000, per cui anni ancora dove il commercio veniva effettuato in lire. Nel 2001, con l'avvento dell'euro, ovviamente le cose cominciarono a cambiare fino al 2004, quando peggiorarono decisamente. Ci fu un po' di calo di lavoro, le banche fecero ostruzione con Basilea 2, cercarono col rating dove erano obbligati a dare gli affidamenti in base al rating che ognuno aveva ottenuto, mi chiesero il rientro degli affidamenti. Ovviamente difficoltà nel pagamento dei fornitori, difficoltà nel pagamento contributivo dei dipendenti, nonché tutte quelle che sono le tasse comunali. Intervento di Equitalia che ha contribuito a crearmi grosse difficoltà, insomma. Equitalia poi ti ha sequestrato delle attrezzature dell'attività, quindi non potevi più fare reddito, e da lì è iniziato un dramma che sta proseguendo tuttora, un dramma che ha coinvolto la tua azienda, che ha coinvolto la tua famiglia, che ha coinvolto te stesso, insomma, perché sei arrivato a pensare quasi al suicidio. Hanno tentato più volte di sequestro dei beni, delle attrezzature, ma sono sempre riuscito a convincerli a non farlo, oltre per il motivo che era un affitto d'azienda, per cui ovviamente era tutto in affitto, anche per il fatto che senza beni strumentali è impossibile per un imprenditore produrre denaro, per cui era l'unico modo che avevo. Obiettivamente mi sono venuti incontro e non mi hanno più ignorato niente. È stata una grossa difficoltà comunque il fatto di accordarmi con loro per i vari pagamenti. Tu hai fatto 1000 incontri con i funzionari di Equitalia? Ho fatto 1000 incontri con i funzionari, sì, e anche in un'occasione un po' preso dallo sconforto, visto le cifre che andavano via via accumulandosi, ho proposto a loro così di donare anche un rene per effettuare i pagamenti, visto che l'azienda ormai era in grosse difficoltà, insomma. Nel 2010 fallisce, l'azienda fallisce di Giovanni. Nel 2010 il giudice decreta fallimento, che la società non ha più nessun tipo di patrimonio, per cui decreta il fallimento e mi chiude completamente l'azienda, che comunque nel frattempo avevo già ceduto. Nonostante la chiusura per fallimento, non più tardi di un mese fa mi è arrivata un'altra cartella ulteriore di Equitalia dove mi chiedevano altri 600 euro, non si sa ben per quale motivo. Cosa chiedi a Equitalia? Cioè che ti riducano, che non mettano i tassi di interesse elevatissimi? Allora, il problema grande è che le cifre di partenza sono sempre cifre che si possono affrontare, che magari dilazionate nel tempo si possono affrontare, per cui non sono cifre che spaventano. È il triplicare degli importi, è le varie sommette che si aggiungono, che vanno a creare degli importi che diventano inaffrontabili, inaccettabili per tutti. Io non dico che Equitalia deve essere chiusa, Equitalia deve dare modo alla gente di pagare e basta. Ma sono le banche che fanno pressione a Equitalia o che ti fanno andare da Equitalia? Le banche ti mettono in condizione di non poter più, cioè un'impresa o ha degli affidamenti e le banche che la supportano, ma quando questo viene meno, quando le banche non ti seguono più con gli affidamenti e ti chiedono anzi il rientro, tu devi pagare le banche, devi chiudere quello che è gli affidamenti perché ti fanno i rientri a breve o a brevissimo termine.
per cui non riesci più a far fronte a qualche pagamento e dal momento in cui tu non fai fronte a pagamenti che sono con enti riferiti allo Stato, per cui INPS come contribuzione o sporto rifiuti, che può essere per un ristorante, piuttosto che altre imposte, ecco che diventi dipendente da Equitalia. Tu oggi non hai nessuna proprietà intestata a tuo nome. Io non ho più niente. Equitalia però avanza oltre 200.000 euro. Cosa hai intenzione di fare? Io aspetto, visto il momento che è di grossa difficoltà, anche perché non ho un'occupazione, non ho un lavoro, non ho un reddito. Io aspetto l'eventualità che, visto l'andamento, visto quello che sta succedendo intorno, lo Stato dia mandato a Equitalia, visto che Equitalia è solo il braccio mentre lo Stato è la mente, dia la possibilità alla gente in qualche modo di pagare, che le cifre siano almeno accessibili. Se ti dicessero Giovanni guarda ti togliamo gli interessi che sono elevatissimi, magari ci faresti un pensierino per pagare il tuo debito nei confronti dello Stato? Oddio, gli interessi sono elevatissimi, il triplicare con le ammende eccetera dell'importo, anche quello è una cifra che dovrebbe essere rivista. Se uno non ce la fa pagare uno, non può pagare tre. Lo Stato dovrebbe trovare una formula, sono convinto che tutti quanti, anche chi più in difficoltà, e soprattutto dilazionarla più a lungo nel tempo. Come lo vivi questo momento? Momento bruttissimo della mia vita, ho perso la famiglia, ho perso... La famiglia l'hai persa per questo motivo? Diciamo, non riesci più a pagare affitti, non riesci a pagare bollette, non riesci più a pagare niente, per cui diventi... è involutivo, cioè proprio... E ovviamente non puoi mantenere i figli, ti senti in difficoltà. Quindi cosa pensi di fare? Non è che ci sia tanta via di uscita in questo momento, perché le aziende sono tutte in crisi, spiragli di luce non ce ne sono, si spera sempre e fortunatamente la famiglia c'è, i genitori ci sono, per cui una mano ce l'abbiamo dalla famiglia. Giovanni, tutto questo quanto ti senti responsabile? Perché qualche responsabilità ce l'avrai anche tu, insomma. Allora, in qualità di imprenditore mi sento responsabile, non nego tutto questo, però nel contesto io ho sempre cercato di dare prima di tutto stipendio ai miei dipendenti, che era la cosa fondamentale, pagare gli affitti, cercare di pagare il più possibile i fornitori e lasciare da parte quello che poteva essere lo Stato, riconoscendo il fatto che prima o poi sarebbe venuto a riscuotere. Ecco, sei in onda in una trasmissione che si parla di Equitalia, hai la possibilità di fare qualsiasi richiesta sia ai politici sia ai rappresentanti di Equitalia. Ma io come consiglio che posso dare, visto che sono stato dall'altra parte della barricata, è quello di cercare di andare incontro alle aziende, di non pignorare assolutamente i beni strumentali, in quanto è l'unico mezzo che hanno per potervi pagare, per cui il consiglio che do è dilazionate il più possibile perché la gente vuole pagare e cercate di togliere tutto quello che sono gli accessori alle cifre di partenza, che secondo me sono il primo grande impedimento, perché se uno non ha i soldi per pagare quanto dovuto non avrà i soldi per pagare tutti gli accessori che ci vanno sopra, insomma. Grazie Giovanni. A voi, grazie mille. Ecco, abbiamo sentito questa testimonianza di un imprenditore che purtroppo magari anche per qualche errore indubbiamente suo, poi però accentuato dallo Stato attuale che ha triplicato le tasse che doveva pagare. Qual è la situazione? Ed è quella che abbiamo sentito anche al telefono, magari non a questo livello, dei nostri telespettatori, che ne abbiamo ancora molti che vogliono intervenire. Sentiamo, così poi faremo un commento totale con quelli che hanno telefonato, anche con questa intervista a Giovanni. Sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Sì. Buonasera. Sì, salve, sono Giorgio da Treviso. Prego, signor Giorgio. Niente, io ero un artigiano con una piccola impresa aperta nel 2001. Mi sente? Benissimo, prego. Stanno inquadrando tutti in regia, però sentiamo bene. No, scusami, io ho aperto l'azienda nel 92. Purtroppo abbiamo fatto dei lavori e non siamo stati pagati. Queste aziende qua sono fallite e automaticamente purtroppo non abbiamo pagato l'IVA noi.
e dopo 10 anni mi sono arrivate le cartelle esattoriali da pagare. Adesso io 10 anni che sono operaio, che mi sono tolto da quella società che ero prima nel 2001 e ho fatto 10 anni di operaio. Adesso mi sono arrivate nel 2011 le cartelle esattoriali da pagare. Adesso io sto pagando un quinto del mio stipendio, purtroppo, sono in affitto, prendo 1.200 euro, devo pagare 300 euro all'Equitalia, devo pagare 500 euro di affitto e non so più come comportarmi. Perfetto, denunciato da questo, poi cercheremo di dare una risposta qui con Marco Pacagnera, vediamo se magari riesce a trovare una soluzione. Poi vengo al professore. L'ultima, Elisabetta, passiamo l'ultima solo e poi sentiamo e ne discutiamo in studio. Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? 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 Buonasera, con chi parliamo e da dove? Adriano da Ponso, buonasera a lei e ai suoi ospiti. Prego, signor Adriano. Allora, io nel 2007 ho chiuso le attività, che ero artigiano, sono artigiano, avevo un contenzioso con l'Equitalia, cioè con lo Stato, diciamo, di 16.500 euro, l'ho rateizzato, sono divenuti 24.000, ho pagato 8 rate. Purtroppo alla terza rata mia moglie, per un giorno di ritardo, alla nona rata mi è arrivato da pagare entro 60 giorni la bellezza di altri 22.000 euro. Quindi 22.000 euro più 9.600 che avevo già pagato su 16.500 sono 32.000 euro. Un ringraziamento all'Equitalia. Va bene, anche questa è un'altra testimonianza, però professore Manocase, mi viene spontaneo, anche banale, io credo che i politici dovrebbero capirlo, perché è di una semplicità, cioè se io sono debitore nei confronti dello Stato, lo Stato richiede quello che richiede esageratamente tanto. Se io imprenditore avanzo dei soldi da un'altra impresa che non me li paga, quindi non paga l'IVA, sono sempre io quello che ci rimette perché devo pagare l'IVA anche di quello che dovrebbe pagarla a me. Perché io allo Stato devo dare tutto, triplicare, quando gli altri che non hanno pagato il sottoscritto con motivi, con situazioni da bravi commercialisti delle volte riescono a scappolarla? Punto di domanda. Perché l'Equitalia colpisce le piccole e medie aziende, difficilmente colpisce le grandi aziende e le multinazionali. Le multinazionali, per esempio la Fiat, può fare tutti i giochi di prestigio per esportare gli utili, tutte le possibilità di guadagno in altri stati, e lo sta facendo producendo in Croazia piuttosto che in Polonia. Il piccolo artigiano invece vive in Italia e se dovesse pagare le tasse il piccolo artigiano le garantisco che non potrebbe campare. Quindi deve sfuggire in qualche maniera alla tassa, alla tassazione, e sfuggendo alla tassazione naturalmente incappa in queste problematiche. Poi c'è quello che ci rimane in mezzo perché chiaramente non è pagato, ma soprattutto perché non è preparato da un punto di vista proprio tecnico a trovare il sistema per potersi difendere, e quindi a distanza di anni gli arrivano delle tasse che poi lui è costretto a pagare perché non è in grado di difendersi e soccombe. Ma io direi che poi c'è una cosa strana, che per molti altri reati in qualche maniera si estinguono, no? Ma per questo tipo di, diciamo, per questo dolo non c'è proporzione di pena. Cioè, questa è una persecuzione in eterno dei cittadini che spesso, il più delle volte, e sentiamo i casi che arrivano, sono piccoli artigiani che possono essere sfuggiti di qualche migliaio di lire, qualche decina di migliaia di lire, ma la vera evasione fiscale, quella che viene fatta dalle grandi imprese, ne abbiamo avuto esempio qui nel Veneto, nel Vicentino, con aziende che hanno evaso centinaia di milioni di euro, questo non succede mai. Se no gli facciamo uno scudo fiscale.
fiscale del 5% e risolviamo tutti i problemi. No, ma infatti il paradossale è che chi esporta il denaro all'estero sana la sua posizione con un 5%. La vecchietta che non ti paga la cartella delle immondizie gli applichi un aggio del 9%. È assolutamente fuori di ogni dimensione umana. Cioè, potremmo discutere del 5% dello scudo, perché piuttosto che lasciarli fuori tiriamo. Ma a quel punto la mia vecchina deve pagare il 2%, perché sennò non c'è assolutamente nessuna forma di equità, che è quella parola che tutti giustamente dobbiamo puntare, ma che in effetti si sta massacrando di tasse sempre il ceto medio, che di medio ormai ha solo il nome, perché ormai siamo assolutamente ceto medio-basso e siamo quelli però che lo Stato sa che andranno a pagare, tant'è che cosa ha fatto con l'IMU? Apriamo una parentesi sull'IMU, chiede a me sindaco di andare a fare da gabelliere per conto terzi, perché sa che comunque il mio cittadino al sindaco paga molto più volentieri le tasse. Le tasse non sono una cosa bella, come ha detto Padoa-Schioppa, le tasse fanno schifo, però se ricevessi servizi in cambio le pagheresti volentieri. Però al comune è vero che c'è una propensione al pagare più puntuale diversa dallo Stato, tant'è che io, quando siamo usciti da Equitalia, dalla riscossione ordinaria con Equitalia, cioè prima che arrivassi io, avevamo addirittura le cartelle dell'immondizia che partivano già con Equitalia, avevamo già una convenzione che costava 6 euro a cittadino. Quando l'abbiamo levata, nonostante la gente fosse intimorita dalle cartelle di Equitalia e quindi pensavamo che la propensione a pagarla fosse più puntuale, noi abbiamo riscontrato una maggior propensione al pagamento del 16% di più. Vuol dire che il 16% dei cittadini in più pagavano, nonostante la crisi, nonostante il momento difficile, pagavano alla data di scadenza. Vuol dire che la gente paga più volentieri quando paga il tuo comune. Questo lo Stato l'ha capito e allora fa il furbetto del quartierino lui, manda me a chiedere i soldi per poi girarli a lui. Ma per rendere compiuta l'osservazione di Casen, non dimentichiamo che chi non paga l'altro imprenditore e mette nelle condizioni chi non riceve i soldi di avere le problematiche per l'IVA non versata, chi non paga ha il doppio vantaggio: non pago e mi porto anche in detrazione l'IVA che tu mi hai esposto nella fattura. Certo. Quindi è una spirale veramente perversa. Sì. E chi è organizzato lo sa fare. L'artigiano che viene preso in mezzo invece... Volevo far vedere, Pacagnera, delle altre tabelle così minuti e spiegarle. Uno che riceve una cartella esattoriale se deve fare ricorso, come deve fare ricorso e cosa ci rimette nel fare questo ricorso se lo vince. Allora guardate, andiamo nella tabella 13, grazie alla regia che la mettiamo in onda, e vediamo, eccola qua. Allora, riceve una cartella esattoriale di 3.000 euro e allora decide di fare ricorso. Vuol dire che nel fare ricorso uno deve, correggimi perché Pacagnera, uno deve anticipare il 30% subito della sua. Un terzo, abbiamo semplificato adesso. 33,3 per esattezza, ma semplifichiamo il 30% e chi ne è stato imputato, quindi 900 euro. Ma questo perché? Aspetta, finisco le pagelle. 33.000 euro. Come? 33,3 sono 1.000 euro. Io vabbè, comunque non cambia molto. Ho fatto i conti così, cercate di aiutarmi, non mettetemi in difficoltà. Se andiamo nella pagina successiva, dopo 3 anni vinco il ricorso, ma Equitalia cosa mi restituisce? Sui 900 euro che io ho versato, questi soldi devo sottrarre però il compenso del mio legale, ciò che ho perso in 3 anni a causa della svalutazione, gli interessi in attivo che ho perso per aver prelevato i soldi del mio conto. Giriamo ancora a pagina. Eccola qui, mi rimangono 808 euro spese giudiziarie escluse. Inoltre nel caso in cui il mio conto fosse andato in rosso per prelevare i 900 euro per anticiparli a Equitalia, avrei dovuto pagare il 12% di interessi passivi pari a 321 euro. Mi rimangono quindi 576 euro di più spese giudiziarie. E credo che non sia giusto neanche questo, no, Pacagnella? Cioè, abbiamo fatto questa tabella per far vedere, far capire che in tutti i casi il cittadino non è tutelato. Non è tutelato, lo Stato non tutela il cittadino. Non tutela il cittadino, volevo far vedere questo. E se gli fa causa per richiedere non ce li ha neanche indietro perché glieli bloccano. In ogni caso, esatto, perciò. Glieli bloccano per legge. Prego, era per fare una tabella a completamento del ragionamento che stiamo facendo. Questo è nato perché erano iniziati parecchi comunque ricorsi alla giustizia tributaria per cercare di avere soddisfazione. Quando hanno visto che succedeva questo
e come si diceva prima, oltre il 60%, 50-60% delle cause vengono perdute da parte dell'amministrazione pubblica, da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla richiesta, hanno pensato di mettere questo codicillo qua, che andava benissimo perché tanto la gente dicono non hanno i soldi per pagare, perciò non ricorreranno più al processo tributario e così eliminiamo un problema. Partiamo dal presupposto che riescono a perdere la maggior parte delle cause, nonostante il giudice tributario sia controllato dal Ministero delle Finanze, perché anche questo noi l'abbiamo contestato più di una volta. Il giudice tributario non fa parte della giustizia ordinaria, non è controllato dal Ministero della Giustizia, è dipendente direttamente dal Ministero delle Finanze. Praticamente andiamo il 70% delle cause sono contro comunque l'Agenzia delle Entrate, il Ministero delle Finanze. Noi abbiamo il giudice che ci deve giudicare, che è dipendente stesso dello stesso Ministero a cui facciamo causa. È ridicolo. Vabbè, sicuramente. Potete intervenire, Morosi voleva intervenire ancora prima. No, questa si chiama giustizia domestica, come si suol dire tecnicamente, Certo. cioè giustizia in proprio, come il Parlamento ha la giustizia domestica per tutti i suoi abusi, quindi la casta perché si perpetua, perché ogni debordazione che vi sia di buone regole di amministrazione e anche di gestione delle spese del Parlamento vengono valutate all'interno, quindi della giustizia domestica. No, io faccio i complimenti a lei alla trasmissione perché anche quel servizio è stato un bel servizio con quell'imprenditore che si è reso disponibile a rendere la testimonianza, e anche le telefonate che sono pervenute fanno riflettere sull'importanza di un'informazione corretta e sull'importanza di tener viva l'attenzione su questo tema, perché è attraverso l'informazione che probabilmente si riesce a dare una spinta al cambiamento. Io credo che però c'è un dato tragico che riguarda la nostra terra e il Veneto, che la morte è un dramma ovunque, però dei suicidi per debiti o per crediti, questa è anche la novità. Suicidi per debiti o per crediti, e i crediti sono prevalentemente o perché il debitore è lo Stato o perché lo Stato, per esempio, non è così agile, così rapido nell'affrontare e risolvere la materia, per esempio, dei fallimenti. Se lei è creditore di un fallimento, anche se nell'ambito della massa fallimentare vi è una possibilità di ripartire delle somme, la ripartizione non avviene mai prima di 5, se va bene, 5-6 anni. Io ne ho ricevuto in studio l'altra settimana, avevo già eliminato il fascicolo dopo 10 anni, quindi era di 13 anni fa. È arrivata una comunicazione di un riparto parziale dopo 13 anni. Lei capisce che se quel creditore doveva pagare i suoi dipendenti, gestire le sue attività in base a quei crediti che gli erano stati riconosciuti ma che sono stati liquidati, era giustizia lenta dopo 13 anni. Ma Morosi, quindi questa è la beffa. La cosa che volevo dire è che 1/3 dei morti purtroppo per debiti o crediti sono di questa terra, del Veneto, e non ho mai sentito un Presidente della Repubblica fare un intervento abbastanza profondo, abbastanza serio, di quelli che dovrebbe fare un Presidente della Repubblica a fronte di questo dramma. Occasionalmente è una battuta, ho sentito fare altre considerazioni molto più frivole, molto più leggere. C'è stata molta negazione comunque di questo problema, dove hanno detto che comunque i dati li davano che i suicidi erano nell'onda, cioè a livello si è parlato, ce ne sono meno qui che in Grecia. Sì, ma in Grecia sono 1700. Ma tolto la considerazione. Già il fatto è pietoso, scusi che uno dica ce ne sono meno qui che in Grecia, sarebbe da prendere e fargli un ragionamento serio. Ed era la conclusione del mio ragionamento. Ma si dice questo, ma senza dati alla mano, perché non è detto neanche che sia così. No, ma non ha importanza, Pacagnella, non ha importanza. Ma stanno truccando i dati, Ma non ha importanza, ma uno che ti viene a dire, uno che ci governa ti viene a dire, beh, in fin dei conti in Grecia o dove volete, era un esempio, ce ne sono di più. È vergognoso che uno dica così. Allora, quando il suicidio no, professore. Ma quando noi l'abbiamo detto la prima volta, ci sono venute le accuse che noi approfittiamo della morte degli altri per farci belli, addirittura questo. Poi quando le morti hanno continuato ad andare avanti, allora si sono resi conto che non era uno scherzo, che la gente faceva sul serio, e allora la cosa strana, che è negativa comunque, che viene gabbizzata una persona e non bisogna farlo, e se ne fa una notizia di stampa che è fuori misura,
Invece la gente che si ammazza dopo aver pagato tutti i dipendenti e tutto il resto e poi si ammazza, questo non può essere passata come cronaca. Questo è un problema di Stato e non capisco perché il Presidente del Consiglio è andato fino in Cina, per chiedere che cosa? Se veniva in Veneto e si metteva a parlare con gli imprenditori veneti, che prendessero coraggio, perché a volte non è necessario dare i soldi, basta che la gente veda che c'è un futuro, che ci sia un po' di speranza, perché l'imprenditore, proprio perché fa impresa, rischia, ogni mattina si alza, si inventa il mestiere. Questo non è stato fatto. Monti appartiene a un pianeta completamente diverso, non è l'Italia e non è il Veneto soprattutto. E questa è la cosa grave. E allora gira per il mondo, va in Cina, va in India, eccetera, a chiedere che cosa? Qui ci sono gli imprenditori, quegli imprenditori che non vanno all'estero. Entro questo mese, tra aprile e maggio, hanno chiuso 3 aziende e hanno lasciato a casa. Aziende che possono diversificare, possono uscire, che è una cosa terribile, hanno lasciato 2500 operai a casa e questo hanno aperto in Croazia, hanno aperto in India, hanno aperto in Cina. Non so se mi spiego, ma cosa vado a domandare al cinese io? Che stanno schiavizzando la gente per vendere ai disoccupati italiani a basso costo cose che compri e sono già rotte in partenza, le compri che sono già rotte, ma la gente non ha soldi, quindi si accontenta del prodotto cinese. Questa è la situazione, è terribile, ma noi non abbiamo gente che sta al governo che ha capito che cos'è l'Italia, qual è l'esigenza che c'è in questo paese, se ne fotte. E poi si inventa chiaramente come se fosse un paese, un pianeta tutto particolare, che noi siamo tutti criminali, che siamo tutti evasori, l'abbiamo sentito dire 300 volte, e che allora ci vuole appunto equitare. Io con lei facciamo da tanto tempo ormai questa emissione e sentiamo sempre queste, ma ci sarà un rimedio, ci sarà, come diceva qualcuno, in fondo al tunnel che si vede un po' la lucetta, ci sarà un qualcosa che può, come diceva lei, far sperare agli imprenditori, far sperare a chi paga le tasse di pagare meno tasse? Il peggio non è ancora arrivato, perciò attualmente proprio no. Non siamo così drammatici, il peggio non è ancora arrivato, speriamo ma diciamo la verità però qualche volta. Ma può darsi che perché fino adesso, fino a ieri ci hanno detto non preoccupatevi che non succederà nulla, l'Italia non uscirà bene, tutti tranquilli e si ammazzano. I ristoranti erano pieni, hanno detto. Esatto. E poi in realtà quando vado al ristorante... delle poste sì, allo sviluppo erano pieni. Sì, per il Ministero delle Poste. Sì. Ma perché siete così? Prego, proprio non c'è, secondo voi? Il Presidente del Consiglio era doveva terminare? No, era ministro all'interim a quell'epoca. Ho rubato la parola a Morosì che doveva concludere. Volevo solo concludere l'osservazione che peraltro è stata in parte sviluppata, che è veramente intollerabile che si sia arrivati a liquidare il dramma dei suicidi ragionando in termini percentuali, cioè, questa è una cosa che ha offeso le coscienze. Assolutamente d'accordo. E poi c'è un'altra cosa che non dobbiamo mai dimenticare, io ragiono sempre sui principi e sulla realtà, che paradossalmente questi credono con l'aumento della pressione fiscale di ottenere maggiori entrate, ma l'asino a un certo punto, se io lo carico ancora di un sasso, quello crolla e quindi non porta avanti neanche quei sassi che già aveva sulla groppa. In questo caso credo che sia difficile che si ribelli e questa è la situazione. C'è anche una cecità nel valutare dal punto di vista tecnico, che poi l'abbiamo vista, è diventata l'assurdo, no? Per capire come tagliare le spese dei tecnici hanno nominato altri tecnici. Sì. Tassare per avere maggiori entrate e ottenerne meno, questa è la realtà che si trovano. Poi hanno chiamato Amato. Quindi, sì, hanno chiamato uno Amato. che prende 33 milioni. Io penso che qui ci siano persone che sono Amato a controllare. Però volevo, siccome abbiamo ancora poco tempo, chiedo a tutti. C'è un precedente, mi consenta, c'è un precedente di Amato del 92-93 quando messo le mani nelle tasche nelle tasche degli italiani. Nelle sue. Allora noi abbiamo con la lira che non riusciva a stare all'interno del serpente monetario, quindi era la media delle valute di tutte le valute europee, la lira non stava a posto. Perché non stava a posto, va bene, non andiamo a analizzare, ma comunque non c'era la capacità di farlo. Cosa ha inventato il signor Amato?
ha detto siccome la lira è svalutata rispetto al marco, allora ha fatto 3 mesi di battaglia contro il marco, ci è costata 30.000 miliardi di lire italiane a quell'epoca, va bene, le ha portate via dai conti correnti della gente, no? E se le sono portati da un'altra parte, loro, perché era tutto un trucco, perché io non vado a battere la testa contro un muro di cemento, perché so che me la rompo. Allora se batto la testa contro un cemento vuol dire che ho interesse di farlo e ne avrò anche l'usufrutto. Questo è Amato, adesso l'hanno richiamato a fare la stessa cosa. Il professor Montinari. Ecco, allora il governatore della Banca d'Italia è diventato poi successivamente il Presidente della Repubblica. E allora diciamo che lei mi domanda cosa dobbiamo fare. No, è una torta, ho già capito. Lei mi domanda cosa dobbiamo fare. Non stia a dirlo perché ci querelano poi, professore, non stia a dirlo, immagino. Moschini, vengo anche da lei. Prima, durante la pubblicità, ha detto una cosa giusta, vabbè, adesso guardiamo, lei è uno che è sul minimo anche lei di Equitalia, almeno l'ho sentito ieri sera, paga regolarmente ogni... Certo. Ecco, quindi ha intenzione di continuare a pagare oppure si è stancato di pagarle? Finché si può si paga. Finché si può si paga. Il fisco ha detto, beh, a un certo punto ieri il presidente Monti è andato da Equitalia, ha fatto vedere che Equitalia giustamente non deve essere attaccata come attaccata perché c'entra poco, chi deve pagare, allora cosa ha detto? Però facciamo qualche proposta che tra l'altro oggi chi ha letto il Corriere della Sera l'ha trovato, il fisco che ha usato una strategia di collaborazione con i cittadini e cosa farà. Allora noi abbiamo preparato le tabelle che abbiamo appunto prese oggi dal Corriere della Sera. Se andiamo nella pagina 13, che non mi ricordo più, chiedo scusa, adesso le guardo perché qui la pagina 8, cominciamo dal prelievo, la pagina 8, eccola qui. Allora ho cominciato con il possibile taglio della commissione, ora fissato al 9%, praticamente ci sarebbe lo spazio per portare il premio da subito almeno al 7%, l'aggio è a carico del debitore a meno che questi non paghi entro 60 giorni, nel qual caso si riduce a circa la metà. Cosa ho detto? Praticamente per collaborare riduciamo dal 9 al 7% l'aggio, quindi riduce il debito del debitore nei confronti di Equitalia. Questa è la prima proposta. La seconda invece è quella della sanzione proporzionale al danno fiscale. Se andiamo, eccolo qui, la legge delega per la riforma delle imposte prevede una riforma radicale delle sanzioni penali collegate ai reati tributari, ma nella maggioranza ci sono forti spinte per abbracciare nella futura discussione anche una revisione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa fiscale. Questo è il secondo passo. Il terzo, ve le leggo rapidamente perché sono molto lunghi, i contribuenti pagano solo il 4%, mentre lo Stato paga solo il 2%, quello che dicevamo prima, dunque anche qui ci sarà un intervento per sistemare questa situazione. Poi ci sarà la rateizzazione, una dichiarazione per il rinvio delle scadenze, per facilitare il pagamento delle imposte arretrate. Il Governo e l'Agenzia delle Entrate hanno già previsto l'ampliamento delle possibilità di rateizzazione. Se il debito è inferiore ai 20.000 euro e non più a 5.000, la dilazione viene accordata presentando una semplice dichiarazione di difficoltà temporanea nei pagamenti. La rateizzazione vale di norma per 4 anni, ma può arrivare anche a 6 anni. Le rate potranno essere variabili, più basse all'inizio e più alte alla fine. Sarà possibile chiedere la rateizzazione di un nuovo debito, anche se si ha già un piano di dilazione per altre imposte, e lo Stato sarà più tollerante nel caso di mancato pagamento di 1 o 2 rate del debito fiscale. Questa mi sembra già un'apertura rispetto all'attuale situazione, e poi c'è un limite agli espropri e pignoramenti per chi è in mora. Questa è l'ultima strategia di collaborazione del fisco nei confronti di chi avanza, dei debitori nei confronti dello Stato. Un po' di cancà è stato fatto, mi sembra che qualche iniziativa magari piccola, però da parte delle agenzie delle entrate o dello Stato qualcosa sia in ragionamento. Ma voi come la vedete? Come vedete il futuro? Come vedete come l'imprenditore che non riuscirà mai a pagare se non tolgono il 20 o il 30% di quello che doveva pagare? Come vedete il futuro? Allora guardi, partiamo da un assunto fondamentale. La parte politica deve ristabilire
veramente un equilibrio nel rapporto fra il cittadino e il fisco, e deve essere un rapporto vero. Cito il redditometro giusto per fare un piccolo esempio di una iniquità che è totale. Vanno riposizionate sia le sanzioni che gli interessi, ma non con livelli micro come stiamo sentendo proprio oggi. Chi vuole riprendere a pagare deve essere premiato, e deve essere premiato entrando in moratorie che non abbiano dei tetti, perché se io ho un debito di 21.000 euro non entro in questa moratoria? Dove sta l'equità? Certo. Ecco. Quindi le proposte dobbiamo cominciare finalmente come organizzazioni associative a sviluppare quella che è la conoscenza e divulgare l'informazione nei contribuenti, nelle imprese e nelle famiglie. Dobbiamo aiutarli a capire come difendersi. Non si può capire che la politica faccia e disfi come e quando vuole, perché questo sta facendo in questo momento. Abbiamo bisogno dello Stato, è fondamentale questo, è un grido d'aiuto. È un grido d'aiuto delle imprese che hanno dei dipendenti e stanno pagando i dipendenti e non ce la fanno a pagare i loro contributi, non ce la fanno a pagare le imposte. È un grido ormai molto diffuso. Quei suicidi che vediamo ogni giorno ormai sulla stampa sono una pietra sul nostro cuore. Quindi chi risponde con percentuali o chi risponde in maniera, come posso dire, molto così lasciva, per l'amor di Dio, siamo di fronte a una crisi vera, e la crisi vera probabilmente la dobbiamo ancora affrontare, dobbiamo prepararci. Chi ci aiuta a prepararci se non lo Stato? Non vedete proprio lo spiraglio nessuno, qui proprio crisi ancora. Lo spiraglio c'è, Borile, lo spiraglio c'è. Ma bisogna cambiare il registro. Gli imprenditori stanno imparando. Che la politica, se cambia, può fare tante robe. Certamente che si possono fare tante cose, però noi stiamo insegnando agli imprenditori a cambiare anche settore, a tirarsi sulle maniche, cambiare vita. Cambiare vita significa... E lei da imprenditore cosa farà? Continuerà a pagare la sua azienda, le sue persone, le difficoltà se più avanti aumenteranno? Le difficoltà, dobbiamo trovare mercati nuovi, dobbiamo trovare attività nuove. Io stesso mi occupo, nelle mie attività associative, di far vedere agli imprenditori quello che si può fare con i mercati esteri. Ma lo facciamo non per delocalizzare le imprese, ma per trovare nuovi mercati, internazionalizzare l'impresa. Per le attività interne continuiamo a fare corsi di formazione, facciamo formazione gratuita, prevista dai fondi interprofessionali, formazione che serve a migliorare la produttività dei loro dipendenti, le loro capacità. L'imprenditore ha bisogno di essere seriamente aiutato. Dallo Stato non ha bisogno. Zampieri, vuole intervenire prima? Sì. No, io magari così le do anch'io le mie impressioni. Volevo fare solo una precisazione riguardo prima al fatto che Monti magari viaggi spesso in Cina, negli Stati Uniti, in Giappone, in Estremo Oriente. Lo fa esclusivamente per un motivo di tipo finanziario. Cioè va a tentare di convincere questi governi e grandi istituzioni bancarie e finanziarie estere a comprare debito pubblico italiano, titoli di Stato italiani. Per far cosa? Per far soprattutto abbassare lo spread tra questo famoso BTP e Bund tedesco, per far sì che l'Italia paghi meno interessi alla BCE. Purtroppo non ci sta riuscendo perché dagli ultimi dati anche lo spread sta risalendo in maniera abbastanza repentina, anche se il governo dà la colpa alla Grecia, alla Spagna, eccetera, eccetera, ma dipendono anche da fattori interni. Per quanto riguarda la mia analisi è un'analisi per l'Italia soprattutto di tipo macroeconomico. Io purtroppo sono molto negativo, ma non pessimista, sono realista purtroppo. Ricordiamo tra l'altro che il 18 aprile in Italia è stata votata il pareggio di bilancio. Il governo e molta stampa si è guardato bene da pubblicizzare questa notizia, ma lo sapete cosa significa pareggio di bilancio? Significa che per i prossimi 10 anni l'Italia si impegnerà a ridurre di metà il debito pubblico, il che equivale a una cifra circa di 50 miliardi di euro all'anno, che dovranno essere reperiti da qualche parte. Oltre a quelli che già... Oltre a quelli, ecco. Quindi gli italiani questo non credo lo sappiano, il governo se ne è guardato bene da parlarne, eppure è stato votato in Parlamento, è diventata legge. Si andrà anche a modificare la Costituzione, l'articolo 81 della Costituzione. In altri paesi europei queste cose qua questi argomenti andranno a referendum, tipo l'Irlanda, forse la Francia, perché il nuovo Presidente ha posto dei vincoli su questo, in Italia no. Però
non si è sentito parlare molto. Quindi, in base anche a questi dati, in base alla situazione economica italiana, purtroppo sarà difficile venire fuori, a meno che non intervenga un cambiamento talmente radicale, ma dall'alto, non dalla base, perché ormai si va sempre a colpire la base, bisogna andare a colpire l'alto invece, ecco, a meno che non intervenga un intervento radicale. Chiudo solamente con una specie di battuta, perché altrimenti potrei essere magari preso in un modo abbastanza negativo. Ricordiamo che in un piccolo paesino dell'Europa, in una piccola l'Islanda, è stata messa in atto una rivoluzione cosiddetta silenziosa. Il popolo islandese si è piazzato davanti al Parlamento islandese in modo pacifico, forse qualche uova è volata. Con le pentole. Con le pentole, ecco, ed è rimasto piazzato davanti al Parlamento finché il governo non si è dimesso, i principali banchieri e pure il presidente della banca centrale islandese addirittura hanno preso su e se ne sono scappati fuori dall'Islanda. E sono sotto processo molti di questi banchieri attualmente. Questo non si sa, anche volutamente, ma in Islanda è successo questo. Io ho chiuso il mio intervento, grazie. Dovremmo avere delle pentole, in Islanda, l'Islanda è fallita, non è successo niente? L'Islanda adesso sta ripartendo. No, ma non paga nessuno. L'Islanda aveva il debito, gli avevano caricato il debito dell'Inghilterra, dell'Irlanda, gli hanno caricato, cioè siccome era uno staterello di quanti? 30.000 abitanti? Quanti sono? 300.000. 300.000, ecco 300.000, un paese che è fatto di vulcani e di acqua e di ghiacciai, no? Bellissimo, quindi 300.000, era il debito più grande del mondo in proporzione, no? Questi hanno detto non paghiamo più, non è successo mica niente. Sapete? Sono andati a referendum e hanno deciso di non pagare. Non è successo niente. E le banche non hanno incassato. Se domani mattina la Grecia fallisce, se hanno il coraggio di far fallire la Grecia, nessuno ha il coraggio di farla fallire. Perché non hanno il coraggio? Perché hanno paura di vedere l'effetto. No, perché i più grandi creditori della Grecia, chi è indebitato, sono stati i tedeschi, che addirittura li hanno costretti a comprare gli aerei, gli hanno prestato i soldi. Ti vedete la Grecia che si è comprata 35 aerei a reazione per andare contro chi? Che, non so, la guerra contro i turchi è finita da ormai 100 anni. Certo. Il ragionamento che faceva dell'Islanda, professore, il paragone che abbiamo fatto anche, che ha fatto nelle puntate precedenti, si è potuto fare quello che diceva Zampieri, perché è un paese piccolo, è come Venezia, è un'isola, dove tutti si conoscono, sono andati tutti lì con le pentole, ma in uno grande stato... No, perché siccome è piccolo, l'informazione corre, tutti sanno tutto. In Italia invece, come diceva prima, Monti ti dice una cosa, poi la butta là e la fa. Ma nessuno capisce cosa sta succedendo. Allora, 3 anni fa, in un dibattito come questo, ho detto che l'euro deve essere svalutato, perché non è possibile che il dollaro sia così basso e l'euro così alto, perché ci stanno impiccando. E gli unici che hanno realmente vantaggio sono i tedeschi, perché lavorano molto con la Cina, lavorano molto con l'estero e caricano tutto questo costo, lo caricano su di noi. Attenzione, esiste il ricco, se ci sono almeno 1000 poveri. Questo vale nell'economia di una società. Nell'economia tra stati, quindi l'Europa, vale lo stesso principio. Se c'è uno Stato ricco, gli altri devono rimetterci. Perché l'unica maniera è che noi abbiamo un comune denominatore che è l'euro, ma nessuno dice che i greci sono europei. Nessuno dice che gli italiani sono europei. Nessuno dice che gli spagnoli sono europei. Gli spagnoli sono europei, sono spagnoli, e poi c'è l'euro per tutti. Allora, se l'euro cala, se l'euro va sulla schiena dei greci, se fosse una nazione unica, non faremmo questa distinzione. Il problema è che abbiamo una moneta unica, abbiamo la distinzione tra le varie etnie e questo è razzismo di tipo economico. Rizzardi, poi devo concludere perché siamo quasi... Rizzardi che non è mai intervenuto. Volevo solo dire questo, secondo me per venirne fuori gli elettori danno già un segnale, al di là del successo di Grillo, un altro dato che emerge, io ho visto i risultati del Veneto, aumenta la voglia di rinnovamento, anche a Belluno, cioè ci sono dei dati che ti dicono che sostanzialmente gli elettori cominciano a dire vabbè, facce nuove, pratichiamo la carta del rinnovamento, che magari
ci siano delle capacità di creare reti, di creare innovazione, proprio per cercare quei nuovi mercati. Per esempio adesso è stata fatta una bellissima iniziativa a Castelfranco Veneto, nel Trevigiano, Italians, quindi dei ragazzi che prendono, riflettono sul futuro dell'artigianato e tutto quello che un po' cioè dobbiamo creare nuove imprese, bisogna creare nuovo lavoro, e questa è la sfida, ma la crei solo se fai un investimento, mi viene da dire, generazionale. Se noi pensiamo di continuare a risolvere la crisi, continuando a fare le cose che abbiamo fatto finora, no, ci vuole una cesura. Sta nascendo un altro partito, proprio questa sera si sono trovati nei Colli Euganei in una discoteca tutti i sindaci di quella zona lì, Montegrotto, Abda, per fare i pirati del nord. Cioè anche questi sono... Il nome del nuovo partito, i pirati. Cioè io spero comunque che tutta questa voglia... Come in Germania, insomma. E si sono trovati questa sera, proprio questa sera si sono trovati in un'altra discoteca dei Colli, dove stanno festeggiando in maniera privata ovviamente, però possono entrare tutti, mangiare e bere tutti, perché questi sindaci della zona termale si sono uniti assieme per formare questo partito. Corile, io volevo fare un annuncio, perché Liberi, Union Liberi e la Federcontribuenti sabato della settimana prossima sigleranno un accordo con il quale si intrecceranno le rispettive sinergie per dare maggior sostegno agli imprenditori sul territorio e alle loro famiglie, alle famiglie dei lavoratori, proprio per essere presenti in maniera significativa ogni giorno in tutte le sedi che abbiamo nel Veneto, nel Triveneto e, per quanto ci riguarda, nel centro-nord, perché noi siamo presenti con 70 sedi. E aggiungo, Moschini, creare rete è il tema. Aggiungo a lei e a tutti quelli che sono venuti questa sera che Triveneto è vicino a queste problematiche, e se avete bisogno noi quello che possiamo fare siamo a disposizione. Grazie. Prego Rizzardi, doveva terminare Rizzardi. Sì, volevo solo dire questo, che appunto io credo che il futuro sia quello, creare reti, anche perché se noi non ricreiamo una rete che poi ponga al centro un rinnovato civismo da parte di questa comunità, non ne verremo fuori, perché se scatta un meccanismo di furbizia, se scatta quei meccanismi là, alla fine la legalità rimarrà un miraggio sostanzialmente, quindi c'è un rischio, si deve prendere coscienza. Volevo dire solo due cose. A parte che siamo arrivati ad oggi a parlare degli attentati ad Equitalia, nel 2011 ma ce ne sono stati 200 di nascosti, ci sono stati circa 200 attentati a sedi Equitalia e nessuno sapeva niente, quindi siamo arrivati molto avanti. E poi sulla parte finanziaria dello spread. Io non riesco a capire, ma è uno strozzinaggio della finanza. Ma scusa, se una banca centrale europea in una notte tira fuori 1.000 miliardi di euro, no, e li dà alle banche all'1%, glieli dava agli stati direttamente, invece che si facciano indebitare al 6%. Non può, certo, ovvio, perché il sistema è quello. La banca centrale italiana è di proprietà delle banche private, la banca centrale europea è di proprietà delle banche nazionali, quindi di proprietà delle banche private, ed è un sistema di strozzinaggio. Ma se l'avesse fatto direttamente avremmo risparmiato 70 miliardi di euro all'anno di interessi passivi e avremmo risolto il problema del debito pubblico. Morissè, rapido, poi devo andare 30 secondi per dire che una via d'uscita si trova sempre ragionando sul sistema nel suo insieme. Io guardo all'Europa, questa Europa non può stare in piedi. È evidente che abbiamo l'assurdo storico mai creatosi, non è mai esistito uno Stato senza moneta o una moneta senza Stato, e invece abbiamo questa realtà. Uno Stato c'è quando c'è un esercito per la difesa, quando c'è una moneta e quando c'è una giustizia. Abbiamo solo una moneta, vuol dire che quella moneta appartiene ad altri. Però voglio fare una domanda, devo chiudere, voglio fare una domanda. Quella perché l'abbiamo ceduta. Scusa, voglio fare una domanda al sindaco di Calalzo, Luca De Carlo. Paesetto di 2200 abitanti, un territorio laborioso, anche lì ci sono chi non paga le tasse? La percentuale è bassissima di chi non paga le tasse. Chi non paga le tasse è perché è in oggettiva difficoltà. Per questo noi non volevamo penalizzare proprio quello che fino a ieri ha pagato puntualmente, oggi non paga semplicemente perché non ne ha, non perché non vuole. Era una curiosità. Però anch'io vorrei formulare una proposta. Cioè, a me pare veramente che stiamo discutendo di cose importantissime, però che perdiamo il nocciolo fondamentale. Non è possibile che il nostro Stato faccia business sulle riscossioni. Questa è l'unica cosa da cambiare. L'aggio del 9, l'aggio del 7, non cambia nulla. Quando fa quei bilanci che citava giustamente Zampieri prima, vuol dire che fa business. Allora, se lo Stato fa business, lo faccia almeno in maniera etica, non dico come banca etica, ma in una maniera quantomeno... Se lo Stato è la somma dei cittadini e persegue il bene comune, non può permettersi di strozzinare in questa maniera. Quindi questa è l'unica
proposta fattiva che devono fare, altrimenti noi parliamo di rinnovamento, di sindaci giovani, di gente, di rete, però quando arriviamo poi a confrontarci con questa maniera... Si era capito che il problema è questo, che non deve, deve sfruttare insomma, il cittadino. Basta dire che non applichi quella sorta di aggio lì intanto e che non raddoppi la cartella perché non ha senso. Devo chiudere perché mi va in onda Grillo al termine della puntata, se sforiamo andiamo in pagate voi poi la multa dopo. Prego. In velocità, noi chiediamo la chiusura di Equitalia o che Equitalia diventi ente nazionale, che non abbia più del profitto, che vengano tolti gli aggi, che vengano abbassate soprattutto in questo momento eccezionale, di crisi eccezionale, interventi eccezionali, che vengono abbassate nei mancati pagamenti, che vengono abbassate le sanzioni, togliere gli aggi e il costo del denaro per la rateazione è il costo del denaro reale. Questo è quello che chiediamo. Cosa fondamentale. Ci riuscirà Pacagnella? E noi ce la stiamo mettendo tutta, se altri parteciperanno forse ce la faremo. La richiesta è che i giudici tributari dipendano dalla giustizia ordinaria, non dal Ministero delle Finanze. Terza cosa, abbiamo dei forti dubbi sulle procedure delle aste, sulle confische di Equitalia. Ne parliamo un'altra volta. Grazie a Fabrizio Zampieri di essere stato con noi, grazie a Diego Moscheni, grazie a Marco Pacagnella, grazie a Luca De Carlo, grazie a Fabrizio Boron di essere stato con noi, a Sebastiano Rizzardi, a Alessio Morosì, il nostro editore, professor Almano Case, grazie davvero a tutti. Ricordatevi che se avete bisogno la nostra televisione è a vostra completa disposizione. Saluto Elisabetta Corazza ricordandovi che subito dopo c'è Beppe Grillo ieri sera nel comizio che ha tenuto a Mira in esclusiva, dunque guardatelo mi raccomando. Buonasera Elisabetta Corazza. Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri ospiti e soprattutto ai telespettatori da casa che invito a seguirci venerdì prossimo con una nuova tematica sempre di attualità. E vi ricordo lunedì canale 88, TV7 Azzurra 88, vi daremo in tempo reale tutti i nuovi sindaci in ballottaggio. Buonanotte a tutti. Tanto se sa che s'altranno finisce il mondo che ta via fa. Via una chitarra a mano, fa tengo scette e metti a cantare. Rappa, di rappa, l'Italia che schiatta, ed io che sto a guardare. Vi ricordo lunedì che oltre sul canale 12, come avete sentito nello spot, vi daranno i risultati parziali dei ballottaggi degli 8 comuni del Veneto, c'è il canale 88, 88 facilissimo da sintonizzare, da premere per vedere tutte le votazioni, tutti i risultati dei sondaggi, scusate, i risultati dei ballottaggi degli 8 comuni del Veneto, dunque compreso anche tra l'altro Belluno dove noi ci saremo e seguiremo in diretta l'evento proprio dalla città di Belluno. Vi ricordo 88 TV7 Azzurra, i ballottaggi in tempo reale e lunedì vi aspetto, mentre al termine della trasmissione vedrete Beppe Grillo che è ospite anche con noi questa sera, ieri sera nel comizio di Mira in esclusiva su TV7 Triveneta. Appena terminato qui rimanete collegati con noi, rimanete su TV7 Triveneta e vedrete il comizio di Beppe Grillo di ieri sera in esclusiva su Triveneta di Mira appunto del gruppo 5 Stelle. Telefonate ne passiamo perché ne abbiamo moltissime, sentiamo la prima, pronto? E buonasera, grazie per l'opportunità. Con chi parliamo e da dove? Titti Monteleone, da Belluno, la destra. Prego. Senta, guardi, io non so se siamo su Scherzi a parte o dove. Ho sentito l'intervista al presidente della regione Zaia, ma possibile che non abbia capito assolutamente niente di quello che è lo spirito di questa battaglia su Equitalia? Possibile che non abbia capito che quello che ha fatto e che sta facendo il sindaco di Calauzo porta benefici alla popolazione, perché nessuno meglio di un sindaco può sapere che un cittadino
non vuole pagare o non può pagare e in quale maniera farlo pagare, è semplicemente vergognoso che si sia espresso in quei termini. Molto probabilmente vive in un mondo suo il Presidente Zaia, non ha contatto con la popolazione, vive certo. sull'Olimpo, beato lui, voglio dire, no? Certo, grazie signora, ovviamente commenteremo quello che lei ci ha detto e poi tra l'altro l'ha detto chiaro e tondo. Grazie alla telefonata, ne sentiamo un'altra. Pronto, chi abbiamo in linea, da dove? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Sono Antonino da Mantova. Prego signor Tonino. Intanto complimenti per la bellissima trasmissione. La ringrazio. Dopo, guardi, io vi ho appena mandato un SMS su quella multa da 39 euro che ho preso nel 2009, che oggi è arrivata a 250. Con tutta la mia buona volontà l'avrei pagata, ma 250 euro onestamente non mi sento di pagarli. E poi volevo rispondere a quel signore che ha detto che se giustamente tutte le tasse si pagassero subito, non ci sarebbero tutte queste fardelle che ci hanno messo queste guidate. Ma io voglio fare presente a questo signore, mette il caso di un povero disgraziato che prende 600-700 euro di pensione al mese e si trova in uno di quei semafori truffaldini che invece di 4 secondi è a 2 secondi e prende una multa di 250 euro, che è tantissimo. Come fa a pagarla? È vero, il problema è anche questo, è che è stato discusso anche questo, quante cose non funzionano. Comunque grazie, cercheremo di rispondere anche a lei. Un'altra telefonata, sentiamo, se siete rapidi ne passiamo il più possibile. Sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Da San Demiano, mi chiamo Rinaldo. Prego signor Rinaldo. Senta, volevo parlare un attimo con quello della Lega Nord che ha detto che... Eccolo qui, Fabrizio Borò. Fabrizio Borò. Ha detto che abbiamo un governo ladrone, ma che non abbiano imparato da Bossi a rubare. E poi avevo un'altra idea per lanciare lavoro nelle cartiere. Perché quei simboli, direttore, che la circondano non li stampiamo sulla carta igienica? Sicuramente le rimane il colore. Lavorano. Rinaldo, viene esportata in tutto il mondo. Rinaldo, faccio una battuta, le rimane il colore, Se le stampiamo la carta igienica le rimane il colore, al di là, era una battuta ovviamente. Sicuramente non ho più niente da dire. Abbiamo capito la sua amarezza e poi ne discuteremo in studio. Sentiamo un'altra telefonata, se è pronta. Pronto? Buonasera. Con chi parliamo e da dove? Zerman Damiano da Legnago. Da Legnago, provincia di Verona, prego. Sì, buonasera. Io chiedo ai signori che intervengono, non sapete quanto costa un politico pro capite in Germania? 70 centesimi. Sapete quanto costa la politica pro capite in Italia? 6 euro. Non vi vergognate? Ma qui non ci sono politici. Sapete i numeri? Guardiamo i numeri. Voi che siete lì 8, 9, 10, costate a ogni cittadino 6 euro pro capite. In Germania, che un povero operaio prende 2.500 euro al mese, costa 60 centesimi. Si vergogni lei che ride. Arrivederci, buonasera. No, io non stavo ridendo, poi non so chi rideva, però era lei che rideva, il sindaco. Io costo 1.000 euro. No, aspetti che le spiego. Volevo rispondere quando, ovviamente noi abbiamo tutti i numeri delle telefonate, volevo rispondere al nostro telespettatore che qui non ci sono politici, c'è un sindaco e sono due giovani di partito, che non ci sono onorevoli, senatori, tanto discorrendo. Sono tutte delle associazioni, ovviamente per parlare di Equitalia, quindi non ha visto bene la trasmissione, quindi la pregherei di guardarci dall'inizio, capire chi sono gli ospiti e dopo eventualmente se deve sfogarsi si sfoghi pure, però prima quantomeno cerchi di indicare le persone giuste. C'è un'altra telefonata. Che non prendono contributi dallo Stato, associazioni che non prendono contributi. Abbiamo detto associazioni, ho detto politici, ho voluto spiegarli, mi sembra di averli spiegato per ben bene. Io costo meno del tedesco, sì, ho capito. 1.000 euro su 2.250. Certo, costa meno, però ho voluto spiegare al nostro telespettatore che non ha seguito attentamente la nostra trasmissione. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Sono Umberto, chiamo da Mestre. Prego signor Umberto. Niente. Il problema è questo, che voi parlate di Equitalia, no? Certo. E io ho avuto un problema con l'Equitalia perché ho aperto un'azienda nel 95. Ci dica. Sì, e purtroppo dal 2001, quando è entrato l'euro, sono calate le vendite.
E quindi ha preso una multa, non ha pagato le tasse, cosa ha fatto? Sì, ho avuto dei problemi perché avevo dei dipendenti e tutto quanto e ho saltato di pagare delle vendite. Quindi le è arrivato la multa di Equitalia che, quantificandola? Sì. Qualificandola, che nel senso loro non hanno fatto un sistema tranquillo, ti mettono tasse sulla tasse. Prego. Sì, e dopo mi sono trovato che da un tot di soldi mi sono arrivati molti di più. Certo, questo ne abbiamo discusso. E quindi cosa ha fatto? Non le ha pagate? Le sta pagando? No, cosa chiede questa sera? Ho chiuso. Ah, ha chiuso l'attività, ho capito. E non riusciva con l'attività a pagare? Ormai no, nel 2009 ho chiuso l'attività e non potevo più... ma adesso quindi le tasse non le paga più? Adesso non le pago più, ho sempre il problema con l'Equitalia, però il problema è questo che mi sono arrangiato a lavorare con gli interinali in giro di qua e di là. Certo, va bene, abbiamo sentito anche la sua posizione. L'ultima telefonata, poi rientriamo in studio perché ne abbiamo davvero tantissime, chiedo scusa se non potremo passarle tutte. Passiamo all'ultima, Elisabetta, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Sì, pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, chiamo da Cavallino Treporti, sono il rappresentante di Veneto Stato. Prego. Volevo chiedere al signor Zampieri, che è analista finanziario, che aveva in mano un bilancio di Equitalia, se ha trovato anche il bilancio separato di tutte e tre le società Equitalia o solamente il bilancio complessivo in cui si nasconde tutte le magagne che ci sono sotto. La risposta, grazie a te, fate subito la risposta. Zampieri? Sì, il bilancio che facevo riferimento io è un bilancio consolidato, quindi generale. Ancora non possiamo avere a disposizione i singoli bilanci, quindi prendiamo a riferimento questi dati nel globale. Però, visto che stavamo parlando della classe politica, giustamente come responsabile principale di poi tutte le malefatte e dei disagi della popolazione italiana, io voglio darvi anche un altro numero. Un mese fa circa la Corte dei Conti, quindi un dato più che ufficiale, ci ha detto che la corruzione, il sistema delle tangenti, la commistione tra politica e malavita, gli interessi privati in atti pubblici della classe politica italiana e degli uffici centrali statali costa allo Stato italiano, quindi a noi, 70 miliardi di euro all'anno. Ci saremmo potuti risparmiare la manovra Tremonti più la manovra Monti successiva. Nelle puntate precedenti di questa trasmissione abbiamo parlato di tutti questi conti, di quanto spendono, addirittura abbiamo fatto vedere dei filmati proprio degli Eni che facevano riferimento che portavano via le colazioni mattutine, se le portavano nei propri uffici, nelle proprie abitazioni lì vicino alla Camera. Qualche senatore qui ha detto che non è vero, poi l'ha appurato. Abbiamo parlato di tutto questo. Sebastiano Coracci, prima dell'intervista all'imprenditore, so che tu devi lasciarci perché hai un impegno, quindi se volevi concludere la tua presenza. No, volevo precisare che in questo momento particolare, ecco, perché poi alla fine si discute, ma alla fine come ne usciremo da qua? Era la domanda alla fine dell'imprenditore che volevo fare. Esatto. No, io per quanto riguarda l'associazione, intanto volevo informare che... Quanti iscritti avete? Siamo appena nati, ufficializziamo la prossima settimana, abbiamo già avuto un centinaio di adesioni proprio in pochissimi giorni. Volevo precisare che intanto anche in prima seduta in commissione tributaria, attesa una certa soglia, ci si può difendere da soli. Quindi informiamo i cittadini e i contribuenti che non c'è bisogno di affrontare spese di legali, ma che ci si può andare anche da soli a difendersi. Naturalmente le associazioni come la nostra sono anche utili per dare una mano sul tipo di ricorso che bisogna impostare. Io tornerei su quella proposta che a mio avviso è l'unica che oggi ci può in qualche modo, come dire, fra virgolette, salvare. In tempi eccezionali, anche sulle specie animali, c'è una moratoria che difende delle specie in estinzione. Oggi si rischia di far estinguere il genere umano. Noi riteniamo che in una circostanza così eccezionale si debba assolutamente pensare, e questo è un appello che faccio, ripeto, a tutte le associazioni di categoria,
a tutti gli organismi che ci possono ascoltare di adottare una moratoria di 1 anno, perché noi senza di questa, consolidando il debito, discutendo con ogni contribuente, aprendo questi famosi sportelli del cittadino, se è vero che ci sono, che siano operativi, perché si contratti il debito ma che comunque non si può pagare adesso. Cioè noi pensiamo soltanto che la prima rata dell'IMU scade a giorni e che probabilmente la seconda potrebbe essere ancora più pesante di questa, che poi ci sono tutte le tasse automobilistiche, il bollo annuale, l'IVA, cioè la gente non ce la farà a pagarla. Ecco perché noi riteniamo che una proposta di buonsenso possa essere questa, se si vuole aiutare veramente la crescita. E poi sugli imprenditori, e chiudo, è possibile che imprenditori che dichiarino, anche artigiani, piccoli commercianti, che dichiarino sul bilancio consolidato, certificato, pubblicato nel registro delle imprese, sono in perdita da 1, da 2 anni e continuano a chiedergli del denaro, che poi va in banca, altro argomento di cui inviterei da subito Borile e questa televisione che ringrazio perché l'argomento è stato veramente di grande attualità. Anche qui le banche ti prestano il denaro, peggio delle finanziarie, sono da usura, ti prestano il denaro all'11%, al 12%, come si fa? Anche di più. Cioè, a questo punto gli artigiani se lo prestano, gli artigiani bisogna farli ripagare dal primo anno che dichiarano un bilancio un'altra volta in attivo, magari. Cioè se il futuro dimostrerà che nel 2013 c'è crescita, ecco che lo Stato potrà chiedergli di continuare a pagare le tasse, ma naturalmente agli imprenditori, ai piccoli imprenditori, ripeto, agli artigiani che hanno i bilanci in perdita da 1 o 2 anni, non si può chiedere un euro. Bene. Bisogna che su questo Sebastiano, nel ringraziarti, aggiungo quello che hai detto te, di quello che ha detto la nostra televisione, il nostro editore che tra l'altro è qui presente, la strategia di questa televisione è essere al servizio del cittadino. E quindi tutti coloro che ne avessero bisogno, quello che possiamo dare, quello che possiamo fare, l'emittente per merito del professor Mano Case e di tutto lo staff di questa televisione è a disposizione del cittadino perché credo oggi ne abbia assolutamente necessità. Grazie a Sebastiano Alcoracci, noi andiamo a vedere questa intervista di questo imprenditore che era al limite del suicidio, addirittura lo sentirete, ha detto beh prendete il mio rene, vendete il mio rene, io pago Equitalia. Sentite cosa dice e non ha voluto ovviamente per vergogna perché non ha pagato i soldi farsi vedere. Sentiamo cosa dice. Siamo con Giovanni, vittima di Equitalia, vuole raccontarci la sua storia, una storia davvero molto triste, quasi vicino al suicidio. Allora iniziamo Giovanni, quando è iniziato questo calvario? Ma io presi in gestione un noto ristorante di Padova all'inizio degli anni 2000, per cui anni ancora dove il commercio veniva effettuato in lire. Nel 2001 con l'avvento dell'euro ovviamente le cose cominciarono a cambiare fino al 2004 quando peggiorarono decisamente. Ci fu un po' di calo di lavoro, le banche fecero ostruzione con Basilea 2, cercarono col rating dove erano obbligati a dare gli affidamenti in base al rating che ognuno aveva ottenuto, mi chiesero il rientro degli affidamenti. Ovviamente difficoltà nel pagamento dei fornitori, difficoltà nel pagamento contributivo dei dipendenti, nonché tutte quelle che sono le tasse comunali. Intervento di Equitalia che ha contribuito a crearmi grosse difficoltà, insomma. Equitalia poi ti ha sequestrato delle attrezzature dell'attività, quindi non potevi più fare reddito e da lì è iniziato un dramma che sta proseguendo tuttora, un dramma che ha coinvolto la tua azienda, che ha coinvolto la tua famiglia, che ha coinvolto te stesso, insomma, perché sei arrivato a pensare quasi al suicidio. Hanno tentato più volte di sequestro dei beni, delle attrezzature, ma sono sempre riuscito a convincerli a non farlo, oltre per il motivo che era un affitto d'azienda per cui ovviamente era tutto in affitto, anche per il fatto che senza beni strumentali è impossibile per un imprenditore produrre denaro, per cui era l'unico modo che avevo. Obiettivamente mi sono venuti incontro e non mi hanno più ignorato niente.
È stata una grossa difficoltà comunque il fatto di accordarmi con loro per i vari pagamenti. Tu hai fatto 1000 incontri con i funzionari di Equitalia? Ho fatto 1000 incontri con i funzionari, sì, e anche in un'occasione un po' preso dallo sconforto, visto le cifre che andavano via via accumulandosi, ho proposto a loro così di donare anche un rene per effettuare i pagamenti, visto che l'azienda ormai era in grosse difficoltà. Insomma. Nel 2010 fallisce, l'azienda fallisce di Giovanni. Nel 2010 il giudice decreta fallimento, che la società non ha più nessun tipo di patrimonio, per cui decreta il fallimento e mi chiude completamente l'azienda, che comunque nel frattempo avevo già ceduto. Nonostante la chiusura per fallimento, non più tardi di un mese fa mi è arrivata un'altra cartella ulteriore di Equitalia dove mi chiedevano altri 600 euro, non si sa ben per quale motivo. Cosa chiedi a Equitalia? Cioè che ti riducano, che non mettano i tassi di interesse elevatissimi? Allora, il problema grande è che le cifre di partenza sono sempre cifre che si possono affrontare, che magari dilazionate nel tempo si possono affrontare, per cui non sono cifre che spaventano. È il triplicare degli importi, è le varie sommette che si aggiungono, che vanno a creare degli importi che diventano inaffrontabili, inaccettabili per tutti. Io non dico che Equitalia deve essere chiusa, Equitalia deve dare modo alla gente di pagare e basta. Ma sono le banche che fanno pressione a Equitalia o che ti fanno andare da Equitalia? Le banche ti mettono in condizione di non poter più, cioè un'impresa o ha degli affidamenti e le banche che la supportano, ma quando questo viene meno, quando le banche non ti seguono più con gli affidamenti e ti chiedono, anzi il rientro, tu devi pagare le banche, devi chiudere quello che è gli affidamenti perché ti fanno i rientri a breve o a brevissimo termine, per cui non riesci più a far fronte a qualche pagamento e dal momento in cui tu non fai fronte a pagamenti che sono con enti riferiti allo Stato, per cui INPS come contribuzione o sporto rifiuti, che può essere per un ristorante, piuttosto che altre imposte, ecco che diventi dipendente da Equitalia. Tu oggi non hai nessuna proprietà intestata a tuo nome? Io non ho più niente. Equitalia però avanza oltre 200.000 euro, cosa hai intenzione di fare? Io aspetto, visto il momento che è di grossa difficoltà, anche perché non ho un'occupazione, non ho un lavoro, non ho un reddito. Io aspetto l'eventualità che, visto l'andamento, visto quello che sta succedendo intorno, lo Stato dia mandato a Equitalia, visto che Equitalia è solo il braccio mentre lo Stato è la mente, dia la possibilità alla gente in qualche modo di pagare, che le cifre siano almeno accessibili. Se ti dicessero, Giovanni, guarda, ti togliamo gli interessi che sono elevatissimi, magari ci faresti un pensierino per pagare il tuo debito nei confronti dello Stato? Oddio, gli interessi sono elevatissimi, il triplicare con le ammende eccetera dell'importo, anche quello è una cifra che dovrebbe essere rivista. Se uno non ce la fa pagare uno, non può pagare tre. Lo Stato dovrebbe trovare una formula, sono convinto che tutti quanti, anche chi più in difficoltà, e soprattutto dilazionarla più a lungo nel tempo. Come lo vivi questo momento? Momento bruttissimo della mia vita, ho perso la famiglia, ho perso... La famiglia l'hai persa per questo motivo? Diciamo, non riesci più a pagare affitti, non riesci a pagare bollette, non riesci più a pagare niente, per cui è involutivo, cioè proprio, ovviamente non puoi mantenere i figli, ti senti in difficoltà. Quindi cosa pensi di fare? Non è che ci sia tanta via di uscita in questo momento, perché le aziende sono tutte in crisi, spiragli di luce non ce ne sono, si spera sempre, fortunatamente la famiglia c'è, i genitori ci sono, per cui una mano ce l'abbiamo dalla famiglia. Giovanni, tutto questo quanto ti senti responsabile? Perché qualche responsabilità ce l'avrai anche tu, insomma.
Allora, in qualità di imprenditore mi sento responsabile, non nego tutto questo, però nel contesto io ho sempre cercato di dare prima di tutto stipendio ai miei dipendenti, che era la cosa fondamentale, pagare gli affitti, cercare di pagare il più possibile i fornitori e lasciare da parte quello che poteva essere lo Stato, riconoscendo il fatto che prima o poi sarebbe venuto a riscuotere. Ecco, sei in onda in una trasmissione che si parla di Equitalia, hai la possibilità di fare qualsiasi richiesta sia ai politici sia ai rappresentanti di Equitalia. Ma io come consiglio che posso dare, visto che sono stato dall'altra parte della barricata, è quello di cercare di andare incontro alle aziende, di non pignorare assolutamente i beni strumentali, in quanto è l'unico mezzo che hanno per potervi pagare, per cui il consiglio che do è dilazionate il più possibile perché la gente vuole pagare e cercate di togliere tutto quello che sono gli accessori alle cifre di partenza, che secondo me sono il primo grande impedimento, perché se uno non ha i soldi per pagare quanto dovuto non avrà i soldi per pagare tutti gli accessori che ci vanno sopra, insomma. Grazie Giovanni. A voi, grazie mille. Ecco, abbiamo sentito questa testimonianza di un imprenditore che purtroppo magari anche per qualche errore indubbiamente suo, poi però accentuato dallo Stato attuale che ha triplicato le tasse che doveva pagare. Qual è la situazione? Ed è quella che abbiamo sentito anche al telefono, magari non a questo livello, dei nostri telespettatori, che ne abbiamo ancora molti che vogliono intervenire. Sentiamo, così poi faremo un commento totale con quelli che hanno telefonato, anche con questa intervista a Giovanni. Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Sì. Buonasera. Sì, salve, sono Giorgio da Treviso. Prego, signor Giorgio. Niente, io ero un artigiano con una piccola impresa aperta nel 2001. Mi sente? Benissimo, prego. Stanno inquadrando tutti in regia, però sentiamo bene. No, scusami, io ho aperto l'azienda nel 92. Purtroppo abbiamo fatto dei lavori e non siamo stati pagati. Queste aziende qua sono fallite e automaticamente purtroppo non abbiamo pagato l'IVA noi. E dopo 10 anni mi sono arrivate le cartelle esattoriali da pagare. Adesso io 10 anni che sono operaio, che mi sono tolto da quella società che ero prima nel 2001 e ho fatto 10 anni di operaio. Adesso mi sono arrivate nel 2011 le cartelle esattoriali da pagare. Adesso io sto pagando un quinto del mio stipendio, purtroppo, sono in affitto, prendo 1.200 euro, devo pagare 300 euro all'Equitalia, devo pagare 500 euro di affitto e non so più come comportarmi. Perfetto, denunciato da questo, poi cercheremo di dare una risposta qui con Marco Pacagnera, vediamo se magari riesce a trovare una soluzione. Poi vengo al professore. L'ultima, Elisabetta, passiamo l'ultima solo e poi sentiamo e ne discutiamo in studio. Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? 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 Buonasera, con chi parliamo e da dove? Adriano da Ponso, buonasera a lei e ai suoi ospiti. Prego, signor Adriano. Allora, io nel 2007 ho chiuso le attività, che ero artigiano, sono artigiano, avevo un contenzioso con l'Equitalia, cioè con lo Stato, diciamo, di 16.500 euro, l'ho rateizzato, sono divenuti 24.000, ho pagato 8 rate. Purtroppo alla terza rata mia moglie, per un giorno di ritardo, alla nona rata mi è arrivato da pagare entro 60 giorni la bellezza di altri 22.000 euro. Quindi 22.000 euro più 9.600 che avevo già pagato su 16.500 sono 32.000 euro. Un ringraziamento all'Equitalia. Va bene, anche questa è un'altra testimonianza, però professore Manocase, mi viene spontaneo, anche banale, io credo che i politici dovrebbero capirlo, perché è di una semplicità, cioè se io sono debitore nei confronti dello Stato, lo Stato richiede quello che richiede esageratamente tanto.
Se io imprenditore avanzo dei soldi da un'altra impresa che non me li paga, quindi non paga l'IVA, sono sempre io quello che ci rimette perché devo pagare l'IVA anche di quello che dovrebbe pagarla a me. Perché io allo Stato devo dare tutto, triplicare, quando gli altri che non hanno pagato il sottoscritto con motivi, con situazioni da bravi commercialisti delle volte riescono a scappolarla? Punto di domanda. Perché l'Equitalia colpisce le piccole e medie aziende, difficilmente colpisce le grandi aziende e le multinazionali. Le multinazionali, per esempio la Fiat, può fare tutti i giochi di prestigio per esportare gli utili, tutte le possibilità di guadagno in altri stati, e lo sta facendo producendo in Croazia piuttosto che in Polonia. Il piccolo artigiano invece vive in Italia e se dovesse pagare le tasse il piccolo artigiano le garantisco che non potrebbe campare. Quindi deve sfuggire in qualche maniera alla tassa, alla tassazione, e sfuggendo alla tassazione naturalmente incappa in queste problematiche. Poi c'è quello che ci rimane in mezzo perché chiaramente non è pagato, ma soprattutto perché non è preparato da un punto di vista proprio tecnico a trovare il sistema per potersi difendere, e quindi a distanza di anni gli arrivano delle tasse che poi lui è costretto a pagare perché non è in grado di difendersi e soccombe. Ma io direi che poi c'è una cosa strana, che per molti altri reati in qualche maniera si estinguono, no? Ma per questo tipo di, diciamo, per questo dolo non c'è proporzione di pena. Cioè, questa è una persecuzione in eterno dei cittadini che spesso, il più delle volte, e sentiamo i casi che arrivano, sono piccoli artigiani che possono essere sfuggiti di qualche migliaio di lire, qualche decina di migliaia di lire, ma la vera evasione fiscale, quella che viene fatta dalle grandi imprese, ne abbiamo avuto esempio qui nel Veneto, nel Vicentino, con aziende che hanno evaso centinaia di milioni di euro, questo non succede mai. Se noi gli facciamo uno scudo fiscale del 5% e risolviamo tutti i problemi. No, ma infatti il paradossale è che chi esporta il denaro all'estero sana la sua posizione con un 5%. La vecchietta che non ti paga la cartella delle immondizie gli applichi un aggio del 9%. È assolutamente fuori di ogni dimensione umana. Cioè, potremmo discutere del 5% dello scudo, perché piuttosto che lasciarli fuori tiriamo. Ma a quel punto la mia vecchina deve pagare il 2%, perché sennò non c'è assolutamente nessuna forma di equità, che è quella parola che tutti giustamente dobbiamo puntare, ma che in effetti si sta massacrando di tasse sempre il ceto medio, che di medio ormai ha solo il nome, perché ormai siamo assolutamente ceto medio-basso, e siamo quelli però che lo Stato sa che andranno a pagare, tant'è che cosa ha fatto con l'IMU? Apriamo una parentesi sull'IMU, chiede a me sindaco di andare a fare da gabelliere per conto terzi, perché sa che comunque il mio cittadino al sindaco paga molto più volentieri le tasse. Le tasse non sono una cosa bella, come ha detto Padoa-Schioppa, le tasse fanno schifo, però se ricevessi servizi in cambio le pagheresti volentieri. Però al comune è vero che c'è una propensione al pagare più puntuale diversa dallo Stato, tant'è che io, quando siamo usciti da Equitalia, dalla riscossione ordinaria con Equitalia, cioè prima che arrivassi io, avevamo addirittura le cartelle dell'immondizia che partivano già con Equitalia, avevamo già una convenzione che costava 6 euro a cittadino. Quando l'abbiamo levata, nonostante la gente fosse intimorita dalle cartelle di Equitalia e quindi pensavamo che la propensione a pagarla fosse più puntuale, noi abbiamo riscontrato una maggior propensione al pagamento del 16% di più. Vuol dire che il 16% dei cittadini in più pagavano, nonostante la crisi, nonostante il momento difficile, pagavano alla data di scadenza. Vuol dire che la gente paga più volentieri quando paga il tuo comune. Questo lo Stato l'ha capito e allora fa il furbetto del quartierino lui, manda me a chiedere i soldi per poi girarli a lui. Ma prendendo compiuta l'osservazione di Casen, non dimentichiamo che chi non paga l'altro imprenditore e mette nelle condizioni chi non riceve i soldi di avere le problematiche per l'IVA non versata, chi non paga ha il doppio vantaggio: non pago e mi porto anche in detrazione l'IVA che tu mi hai esposto nella fattura. Certo. Quindi è una spirale veramente perversa. Sì.
E chi è organizzato lo sa fare. Sì, L'artigiano però, che viene preso in mezzo invece... Volevo far vedere, Pacaniera, delle altre tabelle, così minuti a spiegarle, uno che riceve una cartella esattoriale se deve fare ricorso, come deve fare ricorso e cosa ci rimette nel fare questo ricorso se lo vince. Allora guardate, no, andiamo nella tabella 13, grazie alla regia che la mettiamo in onda, e vediamo, eccola qua. Allora, riceve una cartella esattoriale di 3.000 euro e allora decide di fare ricorso, vuol dire che nel fare ricorso uno deve, correggimi perché Pacaniera, uno deve anticipare il 30% subito della somma. Un terzo. Vabbè, un terzo, abbiamo semplificato adesso. 33,3 per esattezza, ma semplifichiamo il 30% chi ne sta deputato, quindi 900 euro. Ma questo perché? Aspetta che finisco le pagelle. 33.000 euro. Come? 33,3 sono 1.000 euro. Io vabbè, comunque non cambia molto. Ho fatto i conti così, cercate di aiutarmi, non mettetemi in difficoltà. Se andiamo nella pagina successiva, dopo 3 anni vinco il ricorso, ma Equitalia cosa mi restituisce? Sui 900 euro che io ho versato, questi soldi devo sottrarre però il compenso del mio legale, ciò che ho perso in 3 anni a causa della svalutazione, gli interessi in attivo che ho perso per aver prelevato i soldi del mio conto, giriamo ancora a pagina. Eccola qui, mi rimangono 808 euro spese giudiziarie escluse. Inoltre nel caso in cui il mio conto fosse andato in rosso per prelevare i 900 euro per anticiparli a Equitalia, avrei dovuto pagare il 12% di interessi passivi pari a 321 euro. Mi rimangono quindi 576 euro di più spese giudiziarie. E credo che non sia giusto neanche questo, no, Pacaniella? Cioè abbiamo fatto questa tabella per far vedere, far capire che in tutti i casi il cittadino non è tutelato. Non è tutelato, lo Stato non esatto, tutela il cittadino. Volevo far vedere questo. E se gli fa causa per richiedere non ce li ha neanche indietro perché glieli bloccano. In ogni caso, esatto, perciò. Glieli bloccano per legge. Prego, era per fare una tabella a completamento del ragionamento che stiamo facendo. Questo è nato perché erano iniziati parecchi comunque ricorsi alla giustizia tributaria per cercare di avere soddisfazione. Quando hanno visto che succedeva questo e come si diceva prima oltre il 60%, 50-60% delle cause vengono perdute da parte dell'amministrazione pubblica, da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla richiesta, hanno pensato di mettere questo codicillo qua, che andava benissimo perché tanto la gente dicono non hanno i soldi per pagare, perciò non ricorreranno più al processo tributario e così eliminiamo un problema. Partiamo dal presupposto che riescono a perdere la maggior parte delle cause, nonostante il giudice tributario sia controllato dal Ministero delle Finanze, perché anche questo noi l'abbiamo contestato più di una volta. Il giudice tributario non fa parte della giustizia ordinaria, non è controllato dal Ministero della Giustizia, è dipendente direttamente dal Ministero delle Finanze. Praticamente andiamo il 70% delle cause sono contro comunque l'Agenzia delle Entrate, il Ministero delle Finanze. Noi abbiamo il giudice che ci deve giudicare, che è dipendente stesso dello stesso Ministero a cui facciamo causa. È ridicolo. Vabbè, sicuramente. Potete intervenire, Moro si voleva intervenire ancora prima. No, questa si chiama giustizia domestica, come si suol dire tecnicamente, cioè giustizia in proprio, come il Parlamento ha la giustizia domestica per tutti i suoi abusi, quindi la casta perché si perpetua, perché ogni debordazione che vi sia di buone regole di amministrazione e anche di gestione delle spese del Parlamento vengono valutate all'interno, quindi della giustizia domestica. No, io faccio i complimenti a lei alla trasmissione perché anche quel servizio è stato un bel servizio con quell'imprenditore che si è reso disponibile a rendere la testimonianza e anche le telefonate che sono pervenute fanno riflettere sull'importanza di un'informazione corretta e sull'importanza di tener viva l'attenzione su questo tema, perché è attraverso l'informazione che probabilmente si riesce a dare una spinta al cambiamento. Io credo che però c'è un dato tragico che riguarda la nostra terra e il Veneto, che la morte è un dramma ovunque, però dei suicidi per debiti o per crediti, questa è anche la novità. Suicidi per debiti o per crediti e i crediti sono prevalentemente o perché il debitore è lo Stato o perché lo Stato per esempio non è così agile, così rapido nell'affrontare e risolvere la materia per esempio dei fallimenti. Se lei è creditore di un fallimento, anche se nell'ambito della massa fallimentare
vi è una possibilità di ripartire delle somme, la ripartizione non avviene mai prima di 5, se va bene, 5-6 anni. Io ne ho ricevuto in studio l'altra settimana, avevo già eliminato il fascicolo dopo 10 anni, quindi era di 13 anni fa. È arrivata una comunicazione di un riparto parziale dopo 13 anni. Lei capisce che se quel creditore doveva pagare i suoi dipendenti, gestire le sue attività in base a quei crediti che gli erano stati riconosciuti ma che sono stati liquidati a giustizia lenta dopo 13 anni. Quindi questa è la beffa. La cosa che volevo dire è che 1/3 dei morti purtroppo per debiti o crediti sono di questa terra, del Veneto. E non ho mai sentito un Presidente della Repubblica fare un intervento abbastanza profondo, abbastanza serio, di quelli che dovrebbe fare un Presidente della Repubblica a fronte di questo dramma. Occasionalmente è una battuta. Ho sentito fare altre considerazioni molto più frivole, molto più leggere. C'è stata molta negazione comunque di questo problema, dove hanno detto che comunque i dati li davano che i suicidi erano nell'onda, cioè a livello si è parlato, ce ne sono meno qui che in Grecia. Ma in Grecia sono 1700. Ma tolto la considerazione. Già il fatto è pietoso, scusi che uno dica ce ne sono meno qui che in Grecia, sarebbe da prendere e fargli un ragionamento serio. Ed era la conclusione del mio ragionamento. Ma si dice questo, ma senza dati alla mano, perché non è detto neanche che sia così. No, ma non ha importanza, Pacagnella, non ha importanza. Ma stanno truccando i dati, Ma non ha importanza, ma uno che ti viene a dire, uno che ci governa, ti viene a dire, in fin dei conti in Grecia o dove volete, era un esempio, ce ne sono di più. È vergognoso che uno dica così. Allora, quando il suicidio professore. Ma quando noi l'abbiamo detto la prima volta, ci sono venute le accuse che noi approfittiamo della morte degli altri per farci belli, addirittura questo. Poi quando le morti hanno continuato ad andare avanti, allora si sono resi conto che non era uno scherzo, che la gente faceva sul serio, e allora la cosa strana, che è negativa comunque, che viene gabbizzata una persona e non bisogna farlo, e se ne fa una notizia di stampa che è fuori misura, e invece la gente che si ammazza dopo aver pagato tutti i dipendenti e tutto il resto e poi si ammazza, questo non può essere passata come cronaca, questo è un problema di Stato e non capisco perché il Presidente del Consiglio è andato fino in Cina per chiedere che cosa? Se veniva in Veneto e si metteva a parlare con gli imprenditori veneti, che prendessero coraggio, perché a volte non è necessario dare i soldi, basta che la gente veda che c'è un futuro, che ci sia un po' di speranza, perché l'imprenditore, proprio perché fa impresa, rischia, ogni mattina si alza, si inventa il mestiere. Questo non è stato fatto. Monti appartiene a un pianeta completamente diverso, non è l'Italia e non è il Veneto soprattutto. E questa è la cosa grave. E allora gira per il mondo, va in Cina, va in India, eccetera, a chiedere che cosa? Qui ci sono gli imprenditori, quegli imprenditori che non vanno all'estero. Entro questo mese, tra aprile e maggio, hanno chiuso 3 aziende e hanno lasciato a casa. Aziende che possono diversificare, possono uscire, che è una cosa terribile, hanno lasciato 2500 operai a casa e questo hanno aperto in Croazia, hanno aperto in India, hanno aperto in Cina. Non so se mi spiego, ma cosa vado a domandare al cinese io? Che stanno schiavizzando la gente per vendere ai disoccupati italiani a basso costo cose che compri e sono già rotte in partenza, le compri che sono già rotte, ma la gente non ha soldi, quindi si accontenta del prodotto cinese. Questa è la situazione, è terribile, ma noi non abbiamo gente che sta al governo che ha capito che cos'è l'Italia, qual è l'esigenza che c'è in questo paese, se ne fotte. E poi si inventa chiaramente come se fosse un paese, un pianeta tutto particolare, che noi siamo tutti criminali, che siamo tutti evasori, l'abbiamo sentito dire 300 volte, e che allora ci vuole appunto ci sarà
Io con lei facciamo da tanto tempo ormai questa emissione e sentiamo sempre queste, ma ci sarà un rimedio, ci sarà, come diceva qualcuno, in fondo al tunnel che si vede un po' la lucetta, ci sarà un qualcosa che può, come diceva lei, far sperare agli imprenditori, far sperare a chi paga le tasse di pagare meno tasse? Il peggio non è ancora arrivato, perciò attualmente proprio no. Non siamo così drammatici, il peggio non è ancora arrivato, speriamo ma diciamo la verità però qualche volta. Ma può darsi che perché fino adesso, fino a ieri ci hanno detto non preoccupatevi che non succederà nulla, l'Italia non uscirà bene, tutti tranquilli e si ammazzano. I ristoranti erano pieni, hanno detto. Esatto. E poi in realtà quando vado al ristorante... delle poste sì, allo sviluppo erano pieni. Sì, quelli delle poste. Sì. Ma perché siete così? Prego, proprio non c'è, secondo voi? Il Presidente del Consiglio era doveva terminare? No, era ministro all'interim a quell'epoca. Ho rubato la parola a Morosini che doveva concludere. Volevo solo concludere l'osservazione che peraltro è stata in parte sviluppata, che è veramente intollerabile che si sia arrivati a liquidare il dramma dei suicidi ragionando in termini percentuali, cioè, questa è una cosa che ha offeso le coscienze. Assolutamente d'accordo. E poi c'è un'altra cosa, non dobbiamo mai dimenticare, io ragiono sempre sui principi e sulla realtà, che paradossalmente questi credono con l'aumento della pressione fiscale di ottenere maggiori entrate, ma l'asino a un certo punto, se io lo carico ancora di un sasso, quello crolla e quindi non porta avanti neanche quei sassi che già aveva sulla groppa. In questo caso credo che sia difficile che si ribelli, e questa è la situazione. C'è anche una cecità nel valutare, dal punto di vista tecnico, che poi l'abbiamo vista, è diventata l'assurdo, no? Per capire come tagliare le spese, dei tecnici hanno nominato altri tecnici. Sì. Tassare per avere maggiori entrate e ottenerne meno, questa è la realtà che si trovano. Poi hanno chiamato Amato. Quindi, sì, hanno chiamato uno che prende 33 milioni. Io penso che qui ci siano persone che sono amato a controllare. Però volevo, siccome abbiamo ancora poco tempo, chiedo a tutti. C'è un precedente, mi consenta, c'è un precedente di Amato del 92-93 quando messo le mani nelle tasche nelle tasche degli italiani. Nelle sue. Allora noi abbiamo con la lira che non riusciva a stare all'interno del serpente monetario, quindi era la media delle valute di tutte le valute europee, la lira non stava a posto. Perché non stava a posto, va bene, non andiamo a analizzare, ma comunque non c'era la capacità di farlo. Cosa ha inventato il signor Amato? Ha detto, siccome la lira è svalutata rispetto al marco, allora ha fatto 3 mesi di battaglia contro il marco, ci è costata 30.000 miliardi di lire italiane a quell'epoca, va bene, le ha portate via dai conti correnti della gente, no? E se le sono portati da un'altra parte loro, perché era tutto un trucco, perché io non vado a battere la testa contro un muro di cemento, perché so che me la rompo. Allora se batto la testa contro il cemento vuol dire che ho interesse di farlo e ne avrò anche l'usufrutto. Questo è Amato, adesso l'hanno richiamato a fare la stessa cosa. Il professor Montinari. Ecco, allora il governatore della Banca d'Italia è diventato poi successivamente il Presidente della Repubblica. E allora diciamo che lei mi domanda cosa dobbiamo fare. No, è una torta, ho già capito. Lei mi domanda cosa dobbiamo fare. Non stia a dirlo perché ci querelano poi, professor, non stia a dirlo, immagino. Moschini, vengo anche da lei. Prima, durante la pubblicità, ha detto una cosa giusta, vabbè, adesso guardiamo, lei è uno che è sul minimo che lei è di Equitalia, almeno l'ho sentito ieri sera, paga regolarmente ogni... Certo. Ecco, quindi ha intenzione di continuare a pagare oppure si è stancato di pagarle? Finché si può si paga. Finché si può si paga. Il fisco ha detto, a un certo punto ieri il Presidente Monti è andato da Equitalia, ha fatto vedere che Equitalia giustamente non deve essere attaccata come attaccata perché c'entra poco, chi deve pagare, allora cosa ha detto? Però facciamo qualche proposta che tra l'altro oggi chi ha letto il Corriere della Sera l'ha trovato, il fisco che ha usato una strategia di collaborazione con i cittadini e cosa farà? Allora noi abbiamo preparato le tabelle che abbiamo appunto prese oggi dal Corriere della Sera. Se andiamo nella pagina 13, che non mi ricordo più, chiedo scusa, adesso le guardo perché qui la pagina 8, cominciamo dal prelievo, la pagina 8.
Eccola qui. Allora, ho cominciato con il possibile taglio della commissione, ora fissato al 9%. Praticamente ci sarebbe lo spazio per portare il premio da subito almeno al 7%, l'aggio è a carico del debitore, a meno che questi non paghi entro 60 giorni, nel qual caso si riduce a circa la metà. Cosa ho detto praticamente? Per collaborare riduciamo dal 9 al 7% l'aggio, quindi riduce il debito del debitore nei confronti di Equitalia. Questa è la prima proposta. La seconda invece è quella della sanzione proporzionale al danno fiscale. Se andiamo, eccolo qui, la legge delega per la riforma delle imposte prevede una riforma radicale delle sanzioni penali collegate ai reati tributari, ma nella maggioranza ci sono forti spinte per abbracciare nella futura discussione anche una revisione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa fiscale. Questo è il secondo passo. Il terzo, ve le leggo rapidamente perché sono molto lunghi, i contribuenti pagano solo il 4%, mentre lo Stato paga solo il 2%, quello che dicevamo prima, dunque anche qui ci sarà un intervento per sistemare questa situazione. Poi ci sarà la rateizzazione, una dichiarazione per il rinvio delle scadenze, per facilitare il pagamento delle imposte arretrate. Il Governo e l'Agenzia delle Entrate hanno già previsto l'ampliamento delle possibilità di rateizzazione. Se il debito è inferiore ai 20.000 euro e non più a 5.000, la dilazione viene accordata presentando una semplice dichiarazione di difficoltà temporanea nei pagamenti. La rateizzazione vale di norma per 4 anni, ma può arrivare anche a 6 anni. Le rate potranno essere variabili, più basse all'inizio e più alte alla fine. Sarà possibile chiedere la rateizzazione di un nuovo debito, anche se si ha già un piano di dilazione per altre imposte, e lo Stato sarà più tollerante nel caso di mancato pagamento di una o due rate del debito fiscale. Questa mi sembra già un'apertura rispetto all'attuale situazione. E poi c'è un limite agli espropri e pignoramenti per chi è in mora. Questa è l'ultima strategia di collaborazione del fisco nei confronti di chi avanza, dei debitori nei confronti dello Stato. Un po' di cancà è stato fatto, mi sembra che qualche iniziativa magari piccola, però da parte delle agenzie delle entrate o dello Stato qualcosa sia in ragionamento. Ma voi come la vedete? Come vedete il futuro? Come vedete come l'imprenditore che non riuscirà mai a pagare se non tolgono il 20 o il 30% di quello che doveva pagare? Come vedete il futuro? Allora guardi, partiamo da un assunto fondamentale. La parte politica deve ristabilire veramente un equilibrio nel rapporto fra il cittadino e il fisco, e deve essere un rapporto vero. Cito il redditometro giusto per fare un piccolo esempio di una iniquità che è totale. Vanno riposizionate sia le sanzioni che gli interessi, ma non con livelli micro come stiamo sentendo proprio oggi. Chi vuole riprendere a pagare deve essere premiato, e deve essere premiato entrando in moratorie che non abbiano dei tetti, perché se io ho un debito di 21.000 euro non entro in questa moratoria? Dove sta l'equità? Certo. Ecco. Quindi le proposte dobbiamo cominciare finalmente come organizzazioni associative a sviluppare quella che è la conoscenza e divulgare l'informazione nei contribuenti, nelle imprese e nelle famiglie. Dobbiamo aiutarli a capire come difendersi. Non si può capire che la politica faccia e disfi come e quando vuole, perché questo sta facendo in questo momento. Abbiamo bisogno dello Stato, è fondamentale questo, è un grido d'aiuto delle imprese che hanno dei dipendenti e stanno pagando i dipendenti e non ce la fanno a pagare i loro contributi, non ce la fanno a pagare le imposte. È un grido ormai molto diffuso, quei suicidi che vediamo ogni giorno ormai sulla stampa sono una pietra sul nostro cuore. Quindi chi risponde con percentuali o chi risponde in maniera, come posso dire, molto così lasciva, per l'amor di Dio, siamo di fronte a una crisi vera, e la crisi vera probabilmente la dobbiamo ancora affrontare, dobbiamo prepararci. Chi ci aiuta a prepararci se non lo Stato? Non vedete proprio lo spiraglio nessuno, qui proprio crisi ancora. Lo spiraglio c'è, Borile, lo spiraglio c'è. Ma bisogna cambiare il registro. Gli imprenditori stanno imparando. Che la politica, se cambia, può fare tante robe. Certamente che si possono fare tante cose, però noi stiamo insegnando agli imprenditori a cambiare anche settore, a tirarsi sulle maniche, cambiare vita
Cambiare vita significa... E lei da imprenditore cosa farà? Continuerà a pagare la sua azienda, le sue persone, le difficoltà se più avanti aumenteranno? Le difficoltà, dobbiamo trovare mercati nuovi, dobbiamo trovare attività nuove. Io stesso mi occupo, nelle mie attività associative, di far vedere agli imprenditori quello che si può fare con i mercati esteri. Ma lo facciamo non per delocalizzare le imprese, ma per trovare nuovi mercati, internazionalizzare l'impresa. Per le attività interne continuiamo a fare corsi di formazione, facciamo formazione gratuita, prevista dai fondi interprofessionali, formazione che serve a migliorare la produttività dei loro dipendenti, le loro capacità. L'imprenditore ha bisogno di essere seriamente aiutato. Dallo Stato non ha bisogno. Zampieri, vuole intervenire prima? Io magari così le do anch'io le mie impressioni. Volevo fare solo una precisazione riguardo prima al fatto che Monti magari viaggi spesso in Cina, negli Stati Uniti, in Giappone, in Estremo Oriente. Lo fa esclusivamente per un motivo di tipo finanziario. Cioè va a tentare di convincere questi governi e grandi istituzioni bancarie e finanziarie estere a comprare debito pubblico italiano, titoli di Stato italiani. Per far cosa? Per far soprattutto abbassare lo spread tra questo famoso BTP e Bund tedesco, per far sì che l'Italia paghi meno interessi alla BCE. Purtroppo non ci sta riuscendo perché dagli ultimi dati anche lo spread sta risalendo in maniera abbastanza repentina, anche se il governo dà la colpa alla Grecia, alla Spagna, eccetera, eccetera, ma dipendono anche da fattori interni. Per quanto riguarda la mia analisi è un'analisi per l'Italia soprattutto di tipo macroeconomico. Io purtroppo sono molto negativo, ma non pessimista, sono realista purtroppo. Ricordiamo tra l'altro che il 18 aprile in Italia è stata votata il pareggio di bilancio. Il governo e molta stampa si è guardato bene da pubblicizzare questa notizia, ma lo sapete cosa significa pareggio di bilancio? Significa che per i prossimi 10 anni l'Italia si impegnerà a ridurre di metà il debito pubblico, il che equivale a una cifra circa di 50 miliardi di euro all'anno, che dovranno essere reperiti da qualche parte. Oltre a quelli che già... Oltre a quelli, ecco. Quindi gli italiani questo non credo lo sappiano, il governo se ne è guardato bene da parlarne, eppure è stato votato in Parlamento, è diventata legge. Si andrà anche a modificare la Costituzione, l'articolo 81 della Costituzione. In altri paesi europei queste cose qua questi argomenti andranno a referendum, tipo l'Irlanda, forse la Francia, perché il nuovo Presidente ha posto dei vincoli su questo, in Italia no. Però non si è sentito parlare molto. Quindi, in base anche a questi dati, in base alla situazione economica italiana, purtroppo sarà difficile venire fuori, a meno che non intervenga un cambiamento talmente radicale, ma dall'alto, non dalla base, perché ormai si va sempre a colpire la base, bisogna andare a colpire l'alto invece, ecco, a meno che non intervenga un intervento radicale. Chiudo solamente con una specie di battuta, perché altrimenti potrei essere magari preso in un modo abbastanza negativo. Ricordiamo che in un piccolo paesino dell'Europa, in una piccola l'Islanda, è stata messa in atto una rivoluzione cosiddetta silenziosa. Il popolo islandese si è piazzato davanti al Parlamento islandese in modo pacifico, forse qualche uova è volata. Con le pentole. Con le pentole, ecco. Ed è rimasto piazzato davanti al Parlamento finché il governo non si è dimesso, i principali banchieri e pure il presidente della banca centrale islandese addirittura hanno preso su e se ne sono scappati fuori dall'Islanda. E sono sotto processo molti di questi banchieri attualmente. Questo non si sa, anche volutamente, ma in Islanda è successo questo. Io ho chiuso il mio intervento, grazie. Dovremmo avere delle pentole, in Islanda, l'Islanda è fallita, non è successo niente? L'Islanda adesso sta ripartendo. No, ma non paga nessuno. L'Islanda aveva debito, gli avevano caricato il debito dell'Inghilterra, dell'Irlanda, gli hanno caricato, cioè siccome era uno staterello di quanti? 30.000 abitanti? 300.000. 300.000, ecco 300.000, un paese che è fatto di vulcani e di acqua e di ghiacciai, no? Bellissimo, quindi 300.000, era il debito più grande del mondo in proporzione, no? Questi hanno detto non paghiamo più, non è successo mica niente. Sono andati a referendum e hanno deciso
di non pagare. Non è effettivamente, niente. e le banche non hanno incassato. Se domani mattina la Grecia professore... fallisce, se hanno il coraggio di far fallire la Grecia, nessuno ha il coraggio di farla fallire. Perché non hanno il coraggio? Perché hanno paura di vedere l'effetto. No, perché i più grandi creditori della Grecia, chi è indebitato, sono stati i tedeschi, che addirittura li hanno costretti a comprare gli aerei, gli hanno prestato i soldi. Ti vedete la Grecia che si è comprata 35 aerei a reazione per andare contro chi? Che, non so, la guerra contro i turchi è finita da ormai 100 anni. Certo. Il ragionamento che faceva dell'Islanda, professore, il paragone che abbiamo fatto anche, che ha fatto nelle puntate precedenti, si è potuto fare quello che diceva Zampieri, perché è un paese piccolo, è come Venezia, è un'isola, dove tutti si conoscono, sono andati tutti lì con le pentole, ma in un grande stato... No, perché siccome è piccolo, l'informazione corre, tutti sanno tutto. In Italia invece, come diceva prima, Monti ti dice una cosa, poi la butta là e la fa. Ma nessuno capisce cosa sta succedendo. Allora, 3 anni fa, in un dibattito come questo, ho detto che l'euro deve essere svalutato, perché non è possibile che il dollaro sia così basso e l'euro così alto, perché ci stanno impiccando. E gli unici che hanno realmente vantaggio sono i tedeschi, perché lavorano molto con la Cina, lavorano molto con l'estero e caricano tutto questo costo, lo caricano su di noi. Attenzione, esiste il ricco, se ci sono almeno 1000 poveri. Questo vale nell'economia di una società. Nell'economia tra stati, quindi l'Europa, vale lo stesso principio. Se c'è uno Stato ricco, gli altri devono rimetterci. Perché l'unica maniera è che noi abbiamo un comune denominatore che è l'euro, ma nessuno dice che i greci sono europei. Nessuno dice che gli italiani sono europei. Nessuno dice che gli spagnoli sono europei. Gli spagnoli sono europei, sono spagnoli, e poi c'è l'euro per tutti. Allora, se l'euro cala, se l'euro va sulla schiena dei greci, se fosse una nazione unica, non faremmo questa distinzione. Il problema è che abbiamo una moneta unica, abbiamo la distinzione tra le varie etnie, e questo è razzismo di tipo economico. Rizzardi, poi Morosini devo concludere perché siamo quasi... Rizzardi che non è mai intervenuto. Volevo solo dire questo. Secondo me, per venirne fuori, gli elettori danno già un segnale, al di là del successo di Grillo. Un altro dato che emerge, io ho visto i risultati del Veneto, aumenta la voglia di rinnovamento, anche a Belluno, cioè ci sono dei dati che ti dicono che sostanzialmente gli elettori cominciano a dire vabbè, facce nuove, pratichiamo la carta del rinnovamento, che magari ci siano delle capacità di creare rete, di creare innovazione, proprio per cercare quei nuovi mercati. Per esempio adesso è stata fatta una bellissima iniziativa a Castelfranco Veneto, nel Trevigiano, Italians, quindi dei ragazzi che prendono, riflettono sul futuro dell'artigianato e tutto quello che un po' cioè dobbiamo creare nuove imprese, bisogna creare nuovo lavoro, e questa è la sfida, ma la crei solo se fai un investimento, mi viene da dire, generazionale. Se noi pensiamo di continuare a risolvere la crisi, continuando a fare le cose che abbiamo fatto finora, no, ci vuole una cesura. Sta nascendo un altro partito, proprio questa sera si sono trovati nei Colli Eugani in una discoteca, tutti i sindaci di quella zona lì, Montegrotto, Abda, per fare i pirati del nord. Cioè anche questi sono... Il nome del nuovo partito, i pirati. Cioè io spero comunque che tutta questa voglia... Come i germani, insomma, e si sono trovati questa sera, professore, proprio questa sera si sono trovati in un'altra discoteca dei Colli, dove stanno festeggiando in maniera privata ovviamente, però possono entrare tutti, mangiare e bere tutti, perché questi sindaci della zona termale si sono uniti assieme per formare questo partito. Corrile, io volevo fare un annuncio, perché Liberi, Union Liberi e la Federcontribuenti sabato della settimana prossima sigleranno un accordo con il quale si intrecceranno le rispettive sinergie per dare maggior sostegno agli imprenditori sul territorio e alle loro famiglie, alle famiglie dei lavoratori, proprio per essere presenti in maniera significativa ogni giorno in tutte le sedi che abbiamo nel Veneto, nel Triveneto e per quanto ci riguarda nel centro-nord, perché noi siamo presenti con 70 sedi. E aggiungo, Moschini, creare rete aggiungo, il tema, scusami, creare aggiungo rete a lei e a tutti quelli che sono venuti questa sera che Triveneto è vicino a queste problematiche e se avete bisogno noi quello che possiamo fare siamo a disposizione. Grazie. Prego Rizzardi, doveva terminare Rizzardi. Sì, volevo solo dire questo, che appunto io credo che il futuro sia quello, creare reti, anche perché se noi non ricreiamo una rete che poi ponga al centro
un rinnovato civismo da parte di questa comunità non ne verremo fuori, perché se scatta un meccanismo di furbizia, se scatta quei meccanismi là, alla fine la legalità rimarrà un miraggio sostanzialmente, quindi c'è un rischio, si deve prendere coscienza. Volevo dire solo due cose. A parte che siamo arrivati ad oggi a parlare degli attentati ad Equitalia, nel 2011 ma ce ne sono stati 200 di nascosti, ci sono stati circa 200 attentati a sede Equitalia e nessuno sapeva niente, quindi siamo arrivati molto avanti. E poi sulla parte finanziaria dello spread, io non riesco a capire, ma è uno strozzinaggio della finanza. Ma scusa, se una banca centrale europea in una notte tira fuori 1.000 miliardi di euro, no, e li dà alle banche all'1%, glieli dava agli stati direttamente, invece che si facciano indebitare al 6%. Non può, certo, ovvio, perché il sistema è quello. La banca centrale italiana è di proprietà delle banche private, la banca centrale europea è di proprietà delle banche nazionali, quindi di proprietà delle banche private, ed è un sistema di strozzinaggio. Ma se l'avesse fatto direttamente avremmo risparmiato 70 miliardi di euro all'anno di interessi passivi e avremmo risolto il problema del debito pubblico. Maurizio, rapido, poi devo andare 30 secondi per dire che una via d'uscita si trova sempre ragionando sul sistema nel suo insieme. Io guardo all'Europa, questa Europa non può stare in piedi. È evidente che abbiamo l'assurdo storico mai creatosi, non è mai esistito uno Stato senza moneta o una moneta senza Stato, e invece abbiamo questa realtà. Uno Stato c'è quando c'è un esercito per la difesa, quando c'è una moneta e quando c'è una giustizia. Abbiamo solo una moneta, vuol dire che quella moneta appartiene ad altri. Però voglio fare una domanda, devo chiudere, voglio fare una domanda. Quella perché l'abbiamo ceduta. Scusa, voglio fare una domanda al sindaco di Calalzo, Luca De Carlo. Paesetto di 2.200 abitanti, un territorio laborioso, anche lì ci sono chi non paga le tasse? La percentuale è bassissima di chi non paga le tasse. Chi non paga le tasse è perché è in oggettiva difficoltà. Per questo noi non volevamo penalizzare proprio quello che fino a ieri ha pagato puntualmente, oggi non paga semplicemente perché non ne ha, non perché non vuole. Era una curiosità. Però anch'io vorrei formulare una proposta. Cioè, a me pare veramente che stiamo discutendo di cose importantissime, però che perdiamo il nocciolo fondamentale. Non è possibile che il nostro Stato faccia business sulle riscossioni. Questa è l'unica cosa da cambiare. L'aggio del 9, l'aggio del 7, non cambia nulla. Quando fa quei bilanci che citava giustamente Zampieri prima, vuol dire che fa business. Allora, se lo Stato fa business, lo faccia almeno in maniera etica, non dico come banca etica, ma in una maniera quantomeno... Se lo Stato è la somma dei cittadini e persegue il bene comune, non può permettersi di strozzinare in questa maniera. Quindi questa è l'unica proposta fattiva che devono fare, altrimenti noi parliamo di rinnovamento, di sindaci giovani, di gente, di rete, però quando arriviamo poi a confrontarci con questa maniera... Si era capito che il problema è questo, che non deve, deve sfruttare insomma, il cittadino. Basta dire che non applichi quella sorta di aggio lì intanto e che non raddoppi la cartella perché non ha senso. Devo chiudere perché mi va in onda Grillo al termine della puntata, se sforiamo andiamo in pagate voi poi la multa dopo. Prego. In velocità, noi chiediamo la chiusura di Equitalia o che Equitalia diventi ente nazionale, che non abbia più del profitto, che vengano tolti gli aggi, che vengano abbassate soprattutto in questo momento eccezionale, di crisi eccezionale, interventi eccezionali, che vengono abbassate nei mancati pagamenti, che vengono abbassate le sanzioni, togliere gli aggi e il costo del denaro per la rateazione è il costo del denaro reale. Questo è quello che chiediamo. Cosa fondamentale. Ci riuscirà Pacagnella? E noi ce la stiamo mettendo tutta, se altri parteciperanno forse ce la faremo. E la richiesta è che i giudici tributari dipendano dalla giustizia ordinaria, non dal Ministero delle Finanze. Terza cosa, abbiamo dei forti dubbi sulle procedure delle aste, sulle confische di Equitalia. Ne parliamo un'altra volta. Grazie a Fabrizio Zampieri di essere stato con noi, grazie a Diego Moscheni, grazie a Marco Pacagnella, grazie a Luca De Carlo, grazie a Fabrizio Boron di essere stato con noi, a Sebastiano Rizzardi, a Alessio Morosì, il nostro editore, professor Manocase, grazie davvero a tutti. Ricordatevi che se avete bisogno la nostra televisione è a vostra completa disposizione. Saluto Elisabetta Corazza ricordandovi che subito dopo c'è Beppe Grillo ieri sera nel comizio che ha tenuto a Mira in esclusiva, dunque guardatelo, mi raccomando. Buonasera Elisabetta Corazza. Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri ospiti e soprattutto ai telespettatori da casa che invito a seguirci venerdì prossimo con una nuova tematica sempre di attualità. E vi ricordo lunedì canale 88, TV7 Azzurra 88, vi daremo in tempo reale tutti i nuovi sindaci in ballottaggio. Buonanotte a tutti.
spesa al mercato, le prugne, la carne, le pesche e l'insalata. Ma io me ne frega e canto perché so stanco di sta mancazzata. Piate una vacanza ogni tanto e non pensa sempre a lavorare. Tanto se sa che st'altro finisce il mondo che t'avvia fa. Via una chitarra a mano